Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mi chiamo Greg e ho 40 anni. Lavoro come montatore di tubazioni per una grande compagnia internazionale in uno dei loro stabilimenti in Georgia. Sono nato a Greenville, South Carolina, dove vivono ancora oggi i miei genitori. Dopo aver terminato il liceo, mi sono arruolato nella Marina degli Stati Uniti e sono diventato un Bolton's Mate. Ho servito nella Marina per 8 anni. Quando ho lasciato, ho sostenuto un colloquio per il mio attuale lavoro e sono stato assunto. A causa della posizione del lavoro, ho dovuto trasferirmi in Georgia, dove vivo tuttora. La mia storia con Ginger inizia in Florida, dove ci siamo incontrati. Stavo terminando il mio primo impegno quando Ginger ha accettato di sposarmi. Dovevo congedarmi circa 6 mesi dopo, ma il CMC della mia nave mi ha chiamato nel suo ufficio. Il CMC, che sta per Command Master Chief, è un uomo fantastico che ha aiutato a guidare molti marinai nella giusta direzione. Era anche un po' deluso nello scoprire che mi ero sposato con Ginger. L'argomento dell'incontro erano i miei piani di congedo. Mi disse che la Marina aveva investito molto denaro nella mia formazione e, come PO3, che sta per Petty Officer Third Class, ero necessario sulla nave. Mi chiese di considerare la possibilità di rientrare. Ne parlai con Ginger e lei fu d'accordo. Ginger lavorava per l'agenzia dei servizi sociali della contea di Duval in quel momento. Più tardi fui chiamato nella cabina del capitano e mi fu chiesto quali fossero i miei piani. Dissi che mi sarei reinserito. Al termine del mio primo incarico, la mia nave era nel Mar Mediterraneo al largo della costa italiana. Il capitano amministrò il mio giuramento. Eravamo in missione per quasi 5 mesi. Mi ricordo che durante quella missione mi fu comunicata la mia promozione imminente a PO2, che sta per Petty Officer Second Class, e la gravidanza di Ginger. Quando tornammo a Mayport ci volle un po', ma finalmente vidi Ginger con i miei occhi e notai che era nell'ultimo trimestre. Più tardi il mio CMC osservò che ero fortunato, perché molti marinai sono in missione quando nascono i loro figli. Non sarei partito per un po' e mi augurò buona fortuna, poiché si sarebbe ritirato dopo quasi 30 anni nella Marina. Il suo sostituto era un capo severo ma giusto che si incontrò privatamente con tutti i sottufficiali e ci disse le sue aspettative. Se non avessimo rispettato quelle aspettative, non saremmo stati sottufficiali. Avevamo molto lavoro da fare sulla nave nei mesi seguenti. Stavo facendo un po' di saldatura generale quando il mio ufficiale delle operazioni mi informò che Ginger era in travaglio e dovevo correre in ospedale. Fu un travaglio lungo e difficile, ma diverse ore dopo nacque mia figlia Annie. A quel tempo ero solo un giovane marinaio senza idea di cosa fosse la depressione postpartum. Nei mesi seguenti scoprii esattamente di cosa si trattava. Avrei dovuto tornare a casa e trovare Ginger che piangeva. Ginger non era felice e a mio parere questo è il motivo per cui ho fatto il peggiore errore della mia vita. Mi è stata offerta una posizione a terra a Norfolk. Normalmente a un marinaio non viene offerta una posizione. La Marina semplicemente assegna il dovere basato sulle necessità della Marina. In questa situazione, il mio capitano sentiva che avevo le competenze necessarie per quella posizione e poteva portarmi lì. Rifiutai l'offerta perché amavo essere un uomo della Marina d'Acqua Blu. Quel che rendeva un errore era che mi dispiegavo lasciando una moglie depressa. Chiamavo Ginger quando avevo l'opportunità e ci inviavamo lettere. Ginger mi inviava foto di Annie tutto il tempo. Tuttavia, un giorno notai qualcosa di strano in uno degli involucri. Ginger aveva usato un'etichetta prestampata per l'indirizzo di ritorno, che non era lo stesso del nostro indirizzo di casa. Conoscevo abbastanza bene Jacksonville per sapere che quell'indirizzo era in una parte della città più esclusiva. Nei giorni successivi passai in rassegna ogni possibile spiegazione di come quell'etichetta potesse essere finita su una lettera inviata a me. Non puoi trascorrere molto tempo nella Marina senza conoscere chi è Jody. Uno dei capi mi chiese: «Vuoi che ti dica la verità
o vuoi una bugia per farti sentire meglio? Poi continuò a raccontarmi dell'infedeltà di sua moglie con il suo Jody, come aveva picchiato quel tipo e divorziato dalla moglie. Poi sorrise e disse: «Se Dio volesse che un marinaio avesse una moglie, ce ne fornirebbe una». Questo capo mi preparò a cosa aspettarmi quando saremmo tornati a casa. Rideva un po' quando mi disse che era stato nella marina per quasi 18 anni. La prima cosa da fare quando torni a casa è guardare nel cestino fuori. Cerca vecchi volantini di vendita e osserva attentamente le date di validità. Chiesi perché. Il capo disse che se Ginger viveva con Jody, tornava a casa di tanto in tanto per prendere la posta. A volte le persone lasciano cose come volantini di vendita su un tavolo o su un mobile. Poi disse di controllare i registri bancari per grandi acquisti nei negozi nei giorni precedenti al ritorno a casa. Poi disse di fare un'ispezione accurata della cucina, guardare nel frigo per cose acquistate molto recentemente, così come per cose scadute. Fare lo stesso nelle aree di stoccaggio dei cibi in scatola. Il punto è che molto probabilmente Ginger non sarebbe stata in grado di pensare a tutto. Disse che quell'etichetta non significava nulla senza altre prove. Mi disse di non affrontarla perché avrei potuto avere seri problemi con il vecchio se l'avessi fatto. «Come è successo?» dissi a Ginger che dovevo andare in città per qualche minuto circa alle 10 del mattino il giorno seguente. Andai direttamente alla mia banca e ottenni un estratto conto di tutte le transazioni con carta di debito. C'era un grande addebito HCH di quasi $150 2 giorni prima del mio ritorno in un negozio di alimentari locale. Piegai quell'estratto conto e tornai a casa. Non ricordavo nei giorni in cui raccoglievano i rifiuti, così uscii e guardai nel mio bidone della spazzatura. Quel vecchio capo salato sapeva di cosa parlava. Vidi volantini di vendita nel bidone della spazzatura di mesi fa. Ero lì, in piedi vicino al bidone della spazzatura, quasi in lacrime, quando sentii aprirsi la porta sul retro e vidi Ginger. Non dissi una parola, la superai e tornai in camera da letto a prendere alcune delle mie cose. Ginger era tutta su di me, cercando di fermarmi. Chiesi a Ginger quando fosse stata l'ultima volta che aveva comprato la spesa. Disse circa una settimana fa, ma che era andata a prendere alcune cose il giorno prima. Dissi: «Hai comprato quasi $150 di roba quel giorno». Lei si sedette sul letto e iniziò a piangere. Per suo merito non insultò la mia intelligenza dicendo cose come «non capisci» o altre sciocchezze. Disse semplicemente: «Mi dispiace, ti prego non finire tutto per questo». La guardai e dissi: «Ginger, avresti dovuto pensarci prima di iniziare a scopare con Jody». Quella notte dormii sulla nave. Infatti rimasi imbarcato su quella nave per l'anno successivo. Feci consegnare a Ginger i documenti del divorzio sul lavoro. Per suo merito non mi contrastò né chiese nulla se non un sostegno per il bambino ragionevole. Non possedevamo proprietà, quindi l'effettivo accordo fu semplice. Pagai per il suo avvocato, poi chiesi un trasferimento a Norfolk e mi fu concesso. Dissi a Danny che stavo andando a Norfolk e mi presentai. Non mi dispiegai più. A quel punto Annie era quasi in età prescolare. Ginger tornò a vivere con i suoi genitori e mantenne il suo lavoro. Fino ad oggi è ancora lì. Il suo Jody si stancò di lei, immagino. Poi cominciai a ricevere segnalazioni che Ginger metteva Annie a rischio. Mi sono sempre trovato bene con il padre di Ginger, infatti, quando mi contattò, decisi di andare a vedere che diavolo stava succedendo. Assunsi anche un investigatore privato per seguire Ginger. Il padre di Ginger era quasi in lacrime il giorno in cui parlammo. Amava quella figlia e amava soprattutto quella nipote e sapeva che ero l'unico che aveva una possibilità ragionevole in tribunale. Scoprii che Ginger lavorava in un nightclub per aiutare a pagare il suo consumo di droghe, quindi assunsi un avvocato e ottenemmo un'udienza d'emergenza. Il giudice diede a Ginger la scelta di farsi aiutare o perdere la custodia di Annie. Quello che volevo era che i suoi genitori prendessero la custodia. In seguito cominciai anche a pagare il mio sostegno per il bambino a loro. Più tardi Ginger uscì dalla struttura e scomparve per molto tempo. Fino ad oggi né i suoi genitori né io abbiamo idea di dove sia. Poi, un giorno, all'improvviso, è tornata a casa e ha lottato con suo padre per Annie.
La polizia fu chiamata e, fortunatamente, il poliziotto che rispose alla chiamata aveva un po' di saggezza. Disse a Ginger che doveva andarsene o sarebbe andata in prigione. Quel giorno lasciai Norfolk, presi Annie e la riportai con me. Mi fu detto di riportare Annie in Florida circa un mese dopo. A quel punto ero molto vicino al mio congedo. Il giudice mi diede la piena custodia di Annie e a Ginger fu permesso di vederla solo quando i suoi genitori erano presenti per supervisionare. Annie è ora un adolescente e assomiglia molto a sua madre. Trascorre ancora diverse settimane durante l'estate in Florida con i nonni. Ginger non ha ancora il permesso di visite non sorvegliate. La sua relazione con i suoi genitori non è buona. Suo padre l'ha portata in ospedale molte volte nel corso degli anni. Lei ha recuperato il suo lavoro con la contea di Duval, ma onestamente sono sorpreso che lo abbia ancora. Non ho mai saputo chi fosse Jody e non mi è mai importato. So solo che se mai lo scoprirò, potrebbe non piacergli quello che succederà. L'ultima volta che ho visto Ginger aveva i capelli colorati di rosa, un piercing al naso ed era coperta di tatuaggi. Aveva un sacco di cianfrusaglie femministe sulla sua auto. Sto anche risparmiando soldi per l'educazione di Annie. Diversi anni fa ho incontrato Debbie. Debbie e io non viviamo insieme e lei non ha molto rapporto con Ginger. Debbie è stata una manna dal cielo. Porta Annie a fare shopping, la porta in posti per fare cose come farsi le unghie e, in generale, cose femminili che io non potrei mai fare. Debbie e io abbiamo entrambi sopravvissuto a un matrimonio fallito e non stiamo cercando di risposarci. Debbie sta anche insegnando a Annie come cucinare. La vita è buona. Per coloro che non conoscono il termine, Jody era usato un tempo nell'esercito per un uomo che rubava le mogli o le fidanzate dei soldati. Alla prossima! Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Sono un uomo di 35 anni, sposato con la mia dolce metà del liceo, Caroline, di 32 anni. Era una mia compagna di classe e mostrava sempre interesse verso di me. Con il tempo, anche io mi sono innamorato di lei. Abbiamo frequentato l'università insieme. La nostra relazione era vista come un miracolo. I nostri amici sostenevano di non aver mai visto funzionare relazioni a distanza, ma noi l'abbiamo fatta. Non è stato semplice, ma entrambi desideravamo che la nostra relazione funzionasse. Eravamo talmente innamorati da essere pronti a fare qualsiasi cosa. Dopo aver consolidato la mia carriera e con lei quasi alla fine dell'università, le ho proposto di sposarmi. Non aveva senso aspettare, sapendo che non avremmo potuto vivere l'uno senza l'altra. Eravamo ansiosi di iniziare la nostra vita insieme. Le cose sono cambiate nel tempo. La nostra vita di coppia procedeva bene. C'era un periodo di luna di miele in cui non riuscivamo a stare lontani l'uno dall'altro. Ci consideravamo il centro del nostro universo. Dopo alcuni anni, la fase di luna di miele si è attenuata, ma eravamo comunque felici. Trascorrevamo i giorni in amore, organizzando piccole sorprese per mantenere viva la scintilla. Non era forzato, era naturale e senza sforzo. Per darvi contesto, ho studiato educazione commerciale e mi sono preparato a gestire l'azienda di famiglia, essendo figlio unico. Non mi è stata imposta. Avevo un vero interesse per il business. Fin da bambino mi piaceva visitare l'ufficio di mio padre, sapendo che era ciò che volevo fare. Così, finito l'università, ero pronto a dedicarmi con passione al business. Ho lavorato duramente, supportato sempre da mio padre che correggeva i miei errori e mi aiutava. Dopo qualche errore iniziale, ho iniziato a gestire bene l'azienda, ricevendo riconoscimenti e lodi. Dopo il matrimonio, Caroline ha lasciato il lavoro. Lavorava in un'azienda ma ha smesso pochi mesi dopo il nostro matrimonio. Non era ciò che desideravo per lei. Supporto fortemente le carriere indipendenti. Volevo che facesse ciò che amava ed eccellesse. La supportavo e incoraggiavo, ma lei non desiderava continuare a lavorare. Spiegò di voler fare una pausa e godersi la vita di casalinga. Ho espresso preoccupazione per il rischio che una lunga pausa potesse pregiudicare la sua carriera,
ma ho rispettato la sua scelta. Guadagnavo bene, quindi il suo contributo economico non era necessario. Ciò che guadagnava era suo. Credo che sia compito dell'uomo provvedere alla famiglia e ero felice di farlo. Tuttavia, quando decise di smettere di lavorare, mi mentì dicendo che era solo una pausa. Ho scoperto la verità ascoltandola parlare con sua madre. Mi ha ferito non perché volesse smettere di lavorare, ma perché mi aveva mentito. Mi chiedevo perché non si sentisse a suo agio a condividere la verità con me. Non l'avrei giudicata o costretta a continuare a lavorare. La amavo e rispettavo le sue scelte, ma sentivo che mi nascondeva qualcosa. Quel giorno, una parte di me si è spezzata realizzando che non si fidava pienamente di me. Non l'ho affrontata per non farla sentire spiata. Ho finto che nulla fosse cambiato e abbiamo continuato la nostra vita. Da allora sono stato più attento alle mie azioni, cercando di non darle motivi per dubitare della mia fiducia. Ho fatto del mio meglio per creare uno spazio sicuro e confortevole per lei. Ero sempre gentile con lei. Essendo diventata una casalinga a tempo pieno, Caroline era eccezionale. Si occupava della casa, preparando cene deliziose. Apprezzavo la sua cucina e la sua capacità di sperimentare nuovi piatti. Aveva anche un buon gusto per l'arredamento, mantenendo la casa sempre aggiornata. Ammetto che era straordinaria in questo. Conosco persone le cui mogli, pur rimanendo a casa, non sono né buone cuoche né brave nell'organizzazione domestica. Caroline era brava con i colori e l'arredamento, sembrava felice e in pace con questa vita, e questo mi rendeva felice. Era contenta di non doversi stressare per il lavoro e di vivere la vita come desiderava. Tuttavia, mi chiedevo ancora perché mi avesse mentito. Dovrei interpretare questo come un segnale di allarme? Grazie per i vostri commenti. Ho continuato a trattarla bene, ma qualche mese dopo è sorto un conflitto. Avevamo iniziato a discutere di avere figli, 3 anni dopo il nostro matrimonio. Sentivo la mancanza dei bambini e volevo parlarne con Caroline, ma la sua reazione è stata inaspettata. Si è arrabbiata come se le avessi imposto qualcosa senza considerare i suoi desideri. Sono rimasto calmo, cercando di spiegarle che volevo solo discuterne con lei, ma lei ha urlato e si è chiusa in camera. Ero scioccato dalla sua reazione. Ovviamente non l'avrei mai forzata a fare nulla contro la sua volontà. Era strano che non fosse disposta a discuterne razionalmente. Dopo quell'episodio ero arrabbiato anch'io. Non pensavo che la nostra relazione fosse diventata così fragile da non poter comunicare senza arrabbiarci. Decisi di non cercare di fare pace fino a che non si fosse resa conto del suo errore. Mi aspettavo che venisse a parlarmi dopo essersi calmata, ma non accadde. Mi addormentai sul divano, aspettando inutilmente un suo passo. La mattina la trovai in cucina a preparare la colazione. Come se nulla fosse successo. Rimasi in piedi per qualche minuto, sperando che parlasse, ma continuò a ignorarmi. Questo atteggiamento mi infiammò ulteriormente, quindi decisi di non parlare anch'io. Se a lei non importava, perché avrebbe dovuto importare a me? Andai in ufficio come al solito, sperando che Caroline mi inviasse qualche messaggio, ma non accadde. Tornai a casa la sera e scoprii che Caroline non c'era, il che era insolito. Lo trovai strano, ma speravo di trovare qualche nota in cucina. Invece, non c'era nulla. Non aveva preparato nemmeno il pranzo o la cena, cosa rara. Aspettai il suo ritorno e nel frattempo preparai la cena per noi, pensando di fare pace. Dopo aver preparato la pasta, controllai il telefono per eventuali aggiornamenti. Caroline non aveva risposto a nessuna delle mie chiamate o messaggi. Cominciai a preoccuparmi per la sua assenza inusuale e temevo che potesse essere in pericolo. Feci alcune telefonate ai suoi amici, ma nessuno sapeva dov'era. L'ansia cresceva. Continuai a chiamarla senza ricevere risposta. Proprio quando stavo per uscire e cercare aiuto, Caroline apparve alla porta. Quasi scoppiavo in lacrime di sollievo. La abbracciai e poi la rimproverai per la sua assenza. Si comportò con disinvoltura, come se stessi esagerando. Durante la cena si scusò per il suo comportamento e anch'io chiarii che stavo solo cercando di discutere con lei. Non volevo forzarla ad avere un bambino, desideravo solo che fossimo pronti a diventare genitori. Fecimo pace
e le spiegai quanto ero stato preoccupato. Caroline disse di essere andata da un'amica perché arrabbiata con me e non aveva risposto alle mie chiamate perché il telefono era in silenzioso. Dopo aver parlato, andammo a dormire. Caroline si addormentò subito, ma io rimasi sveglio, riflettendo sugli eventi del giorno. Sentivo che qualcosa non andava, come se Caroline diventasse una persona estranea. Il suo comportamento e la mancanza di comunicazione erano preoccupanti. Non era la Caroline premurosa e amorevole che conoscevo. Iniziavo a chiedermi se la nostra relazione stesse cadendo a pezzi. 2 giorni dopo, ero al negozio a comprare alcune cose. Stavo tornando a casa e mi ero fermato per prendere il cioccolato preferito di Caroline, un tentativo di ravvivare il nostro amore. Alla cassa mi sono imbattuto in Sara, l'amica di Caroline. Dopo un breve scambio di saluti, le ho detto che Caroline era stata da lei il giorno prima. Sara sembrava confusa e negò di aver visto Caroline negli ultimi mesi. La confusione aumentò e, sebbene cercassi di non dar peso alla conversazione, dentro di me sapevo che qualcosa non andava. Tornato a casa, ho cercato di mantenere la normale routine con Caroline, fingendo che tutto fosse a posto. Tuttavia, la mia mente era altrove, ossessionata dall'idea di dove potesse essere stata Caroline il giorno precedente. Quella notte, dopo che Caroline si addormentò, presi il suo telefono e scoprii una serie di chiamate frequenti al mio migliore amico Simon. Questo mi apparve subito molto sospetto. Il giorno seguente decisi di fare visita a Simon, spinto dalla curiosità. Anche se non intendevo affrontarlo direttamente riguardo alle chiamate, speravo di cogliere qualche indizio dal nostro incontro. Tuttavia, Simon non mostrò segni di imbarazzo o colpa e anzi, mi invitò a cena come se nulla fosse. Uscendo dal suo ufficio, ero convinto della loro relazione segreta, anche se speravo di sbagliarmi. Senza perdere tempo, installai un tracker sul telefono di Caroline per monitorare le sue comunicazioni. Questo mi permise di accedere a tutto il suo traffico di chiamate e messaggi. Non dovetti aspettare molto prima di ottenere le prove della sua infedeltà. Una conversazione tra Caroline e Simon che pianificavano il loro futuro insieme dopo il mio divorzio. Il dolore fu indescrivibile, ma ero determinato a procedere legalmente. Chiamai immediatamente il mio avvocato per discutere i dettagli del divorzio, deciso a non lasciare nulla a Caroline, visto il tradimento. Le prove erano schiaccianti e, dopo un processo che durò alcuni mesi, il giudizio fu a mio favore. Caroline cercò di contattarmi più volte durante il procedimento, ma la ignorai, concentrato sul superare quel periodo oscuro della mia vita. Una volta concluso il divorzio, decisi di concentrarmi sulla mia attività e sul mio benessere personale. La terapia, suggerita da mia madre, fu di grande aiuto nel processo di guarigione. In quei mesi difficili imparai molto su me stesso e sulla capacità di andare avanti nonostante il dolore. Simon e Caroline non finirono insieme come avevano pianificato. La realtà dei loro intenti venne a galla e anche l'amicizia con Simon si concluse definitivamente. Nonostante il dolore e la delusione, trovai la forza di ricostruire la mia vita, focalizzandomi sulle mie passioni e sul lavoro. La storia del mio matrimonio fallito e del tradimento mi ha insegnato il valore della fiducia e dell'onestà in una relazione. Oggi guardo al futuro con rinnovata speranza e determinazione, grato per le lezioni apprese e per il sostegno ricevuto da chi mi vuole bene. Grazie per essere stati con me in questo viaggio. Se la storia vi ha toccato, vi invito a sostenere il nostro canale con un mi piace e a iscrivervi per altri contenuti. Lasciate un commento con le vostre riflessioni. Grazie per aver ascoltato. Tornavamo da una cena deliziosa nel nostro ristorante italiano preferito. Tori aveva bevuto un po' più del solito. Siamo sposati da 5 anni e, a volte, le cose diventano un po' strane. È passata una settimana dall'ultima volta che abbiamo fatto sesso, più di alcuni mesi dall'ultima volta che abbiamo fatto l'amore. Non riesco a mettere il dito su cosa ci sia tra di noi, ma spero che stanotte possiamo fare l'amore di nuovo e rimetterci sui binari. Ho premuto il telecomando della porta del garage e non ho ottenuto nulla. Quando sono uscito dall'auto, il faro con sensore di movimento avrebbe dovuto illuminare l'area. Era un tipo di blackout, non proprio, poiché tutti i nostri vicini erano ben illuminati.
Usando il mio cellulare come torcia, mi sono avvicinato alla nostra porta d'ingresso, che era leggermente aperta. Non riuscivo a rilevare alcun danno al telaio della porta. La nostra porta d'ingresso è aperta. Ci siamo dimenticati di chiuderla prima di uscire? Non penso. Sono positivo che l'abbia chiusa a chiave dopo aver preso la posta. Inoltre, so che ho attivato il sistema di sicurezza quando siamo usciti. Non mi avrebbe permesso di farlo se una porta o una finestra fosse stata aperta. Guardando il mio telefono, non c'erano messaggi dalla compagnia di sicurezza. Normalmente ricevo un avviso quando abbiamo un'interruzione di corrente. Quindi non so perché non sono stato notificato. Tori mi ha gridato dalla macchina: «John, dovremmo chiamare la polizia. Se qualcuno è entrato potrebbe ancora essere lì». Non volendo fare l'eroe, ho lasciato che Tori chiamasse la polizia. 10 minuti dopo sono arrivate 2 volanti. Gli agenti sono usciti casualmente dai loro veicoli dopo che io e Tori ci siamo presentati. L'agente Hanger ha fornito supporto mentre l'agente Vic entrava in casa. Pochi minuti dopo, le luci si sono accese. Vic è uscito dalla casa e disse che gli interruttori del quadro elettrico erano stati scattati. «Sembra che tu sia stato derubato. Perché non ti scorto attraverso la casa mentre Wes fa lo stesso con tua moglie?» La compagnia di assicurazioni ti dice sempre di fare elenchi, scattare foto e aggiornare i tuoi record. Non ho fatto nulla di tutto ciò. Il mio sistema di sicurezza doveva proteggermi dal furto. Io e Wes sì, siamo fermati dalla console di controllo della sicurezza e abbiamo determinato che il sistema era stato messo in uno stato dormiente. Chiunque sia entrato conosceva il mio codice e come disattivare l'intero sistema. Andiamo in garage a parlare. Dopo 15 minuti di domande su chi avesse rancori o vendette contro di me, Vic e Wes decisero di scambiarsi. Nei successivi 15 minuti, Wes ha fatto praticamente le stesse domande di Vic. Immagino che questi ragazzi vedano queste cose tutto il tempo. Erano molto ottimisti quando hanno lasciato la scena. Hanno preso le nostre dichiarazioni e diverse dozzine di fotografie, cercando impronte sulle porte, sul pannello di alimentazione e sul sistema di sicurezza. Mi sentivo come in un qualche show televisivo criminale. Lo stomaco mi si rivoltava al pensiero di ciò che potrebbe mancare. Quando gli agenti se ne andarono, Tori annunciò che essere stata derubata la faceva sentire sporca e che avrebbe fatto una doccia. Mentre era in bagno, ho controllato ogni stanza cercando di trovare qualcosa che mancasse. Non ho trovato nulla. Concesso, non sono completamente familiare con tutto ciò che possediamo, ma le cose principali erano ancora lì. Abbiamo interrotto prima che potessero derubarci. Forse abbiamo avuto fortuna. Quella speranza per una notte di passione non si è mai materializzata. Non c'era modo di superare il sentimento di essere stati violati. Tori pensava che mancassero alcune scatole di assegni inutilizzati, quindi abbiamo contattato la banca. È stato un dolore stabilire un nuovo conto corrente, ma rimuovere la possibilità che quel conto bancario venisse svuotato ha fornito un certo conforto. Non abbiamo fatto sesso per un'altra settimana. Tori sosteneva di non sentirsi al sicuro e le era difficile essere appassionata, ma aveva un punto. 4 settimane dopo il furto è successo di nuovo. La nostra è una città abbastanza piccola e sono intervenuti gli stessi 2 agenti. Non sorprende, immagino, dato che era lo stesso giorno della settimana e la stessa ora del giorno. L'unica differenza questa volta era che Dibiu mi ha intervistato per primo. Le sue domande questa volta includevano voler sapere quali richieste di assicurazione avevo presentato. Ha certamente accennato di dover escludere la frode assicurativa. Molto simile alla prima volta, ciascun agente ha trascorso 15 minuti con me e 15 minuti con Tori. Ancora una volta, Tori annunciò che essere stata derubata la faceva sentire sporca e si diresse a fare una doccia. L'agente sorrise a quel commento, poi mi salutò e se ne andò. Questo sistema di sicurezza è inutile. Dopo essermi lamentato con loro, mi hanno guidato attraverso i passaggi per riprogrammare il codice di accesso. Eppure, eccomi di nuovo qui con la polizia che cerca impronte e scatta decine di foto. Ancora una volta non ho trovato nulla che mancasse. Sì, c'erano porte aperte e cose sparse in giro, ma le mie telecamere erano ancora qui, i miei computer erano intatti e non avevano preso nessun gioiello di Tori. Il mio rilevatore lampeggiava.
C'è qualcosa di sospetto in questi furti. Piuttosto che rischiare telecamere di sorveglianza che necessitavano di alimentazione AC, ho optato per la varietà a batteria. Era più economico comprare un pacco da 6. Mentre Tori era fuori a fare shopping, ne ho messa una su ciascuna delle 3 entrate. Poi una nel mio ufficio e una nella sala da pranzo dove era situata la nostra cassaforte. L'ultima era nella camera da letto, posizionata in modo tale da poter sorvegliare i gioielli di Tori e anche l'armadio dove erano conservate le mie armi. Le batterie non sarebbero morte fino a molto dopo che la memoria della telecamera era stata esaurita. Ora speravo che venissimo derubati di nuovo. L'atteggiamento di Tori cambiò per diventare un po' più arrogante nei miei confronti. Era come se mi stesse incolpando per il furto, quasi come se sentisse di essere in qualche modo più intelligente di me. Forse lo è, ma questa non è una competizione. Siamo sposati. Ho riflettuto su tutte le mie interazioni personali. Non c'era una singola persona che spiccava. Nessuno era sospetto. Tori sosteneva lo stesso. Nessuno le veniva in mente. Siamo usciti a cena 2 settimane dopo l'ultimo furto, ma la casa era a posto quando siamo tornati a casa. Cambio ancora il codice di accesso al sistema di sicurezza ogni pochi giorni. Ho anche attivato l'allarme non inserendo il codice, solo per vedere se funzionava ancora. A quanto pare funzionava, poiché sono stato bombardato di messaggi e telefonate dalla compagnia di sicurezza. Piuttosto che uscire a cena di sabato sera, ho convinto Tori a farlo venerdì sera. Il terzo furto è avvenuto mentre cenavamo fuori. Furono Wes e Vic a intervenire. Non furono gentili nel modo in cui mi trattarono. All'improvviso sono il principale sospettato numero 1. Stavo per dirgli delle mie telecamere, ma con il loro atteggiamento, dannazione, le esaminerò dopo che Tori sarà andata a letto. Oltre a ciò, quella telecamera nella camera da letto potrebbe avere Tori che si aggira nuda e non c'era. Mentre Tori faceva di nuovo la doccia e andava subito a letto per la sera, ho tolto la telecamera dalla camera da letto mentre lei era sotto la doccia. Mi sono serviti solo circa 5 minuti per raccogliere le altre telecamere. Che festa! Tutta questa cosa era una trappola. Dopo che siamo usciti per cena, gli agenti Honor e Stearns sono entrati dalla porta sul retro. Hanno digitato il codice di accesso per soddisfare il sistema di sicurezza e, con qualche altro tasto, hanno spento il sistema. Woods è uscito dietro e le luci si sono spente. Con solo le loro torce a illuminare, le telecamere li hanno ripresi mentre facevano sembrare che la casa fosse stata svaligiata. Ma che diavolo è tutto questo? Erano solo in casa per circa 10 minuti. La prossima azione è stata quando l'eroico agente ha messo in sicurezza la nostra casa mentre noi aspettavamo fuori. Quando ho visto gli altri video, mi veniva voglia di prendere le mie armi. Dopo che Wes è andato con Tori e Vic mi ha portato fuori in garage, Tori ha proceduto a soddisfare Wes per 1 minuto, poi lo ha lasciato fare con lei senza protezioni. Dopo che lui ha finito, lei ha pulito. È allora che gli agenti si sono scambiati. Ha fornito lo stesso servizio per Vic. Lui ha passato molto tempo con lei, ci è voluto un po' più di tempo per finire. Nessuna meraviglia che la strega si sentisse sporca dopo i furti. La vendetta sarebbe stata completamente alla luce del sole. Non passerò tempo dietro le sbarre, ma penso di poterli mettere via per un po'. La mia prima fermata è stata l'FBI. Anche se erano interessati, era fuori dalla loro giurisdizione. Hanno però organizzato un incontro con l'ufficio del procuratore generale dello Stato. Le cose si sono messe in moto rapidamente. Non conoscendo l'entità della corruzione all'interno del nostro dipartimento di polizia locale, il blitz sarebbe stato fatto solo con i vice di altre giurisdizioni. Il procuratore generale dello Stato aveva in programma di rendere questo un evento immediato, dato che aveva ambizioni politiche. Per il 1° aprile, Tori ed io avevamo pianificato una bella cena fuori. Ho fatto scuse su scuse nelle ultime 3 settimane per non uscire. Quasi certamente i traditori avrebbero colpito e saremmo stati derubati. Come previsto, siamo stati svaligiati di nuovo. 5 minuti nell'interrogatorio di Wes mi sono scusato per rispondere a un messaggio. Quello che ho realmente fatto è stato iniziare l'elettronico sparo dei miei fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio legali di oggi sono piuttosto mansueti, a meno che non ti aspetti di sentirli. Inoltre, se li metti in lattine di zuppa vuote, il suono diventa molto amplificato.
e può spaventare a morte. Chi sapeva che si potesse avere un'app per far esplodere i fuochi d'artificio? Questo non era uno spettacolo di Bang Silentio Bang. No, avevo nascosto oltre 50 forti colpi singoli sotto il nostro letto, nell'armadio della biancheria, nell'armadio della camera da letto e nell'armadio dei cappotti del corridoio. Ne avevo persino nascosti alcuni nel garage, assicurati nelle lattine di zuppa. Non erano una minaccia di incendio. Non appena i primi sono stati accesi, il vecchio Dudley D è saltato giù dal cofano della mia macchina e ha subito estratto la sua arma. «Gettati a terra!» ha urlato a me, mentre Wes si chiedeva se entrare in casa o meno. Ha comunicato alla sua radio su una situazione di sparatoria attiva. Quello che non sapeva era che c'erano già diversi membri del Dipartimento dello Sceriffo e un rappresentante dell'ufficio del Procuratore Generale dello Stato ad aspettare fuori. Quando Wes ha optato per andare nel cortile dietro, è stato accolto da un faro e Joey è stato ordinato di buttarsi a terra. Ho aperto la porta del garage per trovare alcuni agenti con le pistole che mi stavano immobilizzando con le mani sopra la testa. Il capitano li ha richiamati. All'incirca in quel momento un Vic completamente nudo è uscito barcollando dalla porta d'ingresso. Portava i suoi pantaloni e agitava la sua arma in giro. Quando il megafono e i fari lo hanno colpito, ha capito che era finita. Un Wes imbarazzato è stato lentamente scortato fuori dal cortile dietro, manette alle spalle. L'ufficiale comandante aveva permesso alle troupe televisive di accendere le loro luci e telecamere, quindi tutto è stato catturato per i loro spettatori. Dopo essere stato invitato dal megafono e indossando solo il copriletto, Tori si è unita ai ragazzi faccia a terra sul prato. Ho gridato verso il trio: «Pesce d'aprile, idioti!» Ciò ha fatto ridacchiare tutte le persone radunate. Per l'ora successiva si poteva sentire lo stuzzicare sull'episodio del pesce d'aprile. Questa è stata una grande storia per le notizie televisive. Sesso, inganno, corruzione della polizia ed esplosioni. Niente come dare qualche intervista per attirare membri disponibili del sesso opposto. Sopravviverò benissimo. Ogni volta che Tori chiamava, si agitava. Tutto quello che dicevo era «Pesce d'aprile, Tori». Tori ha fornito prove a favore dello Stato per un accordo di patteggiamento negoziato. Ha testimoniato che tutto è iniziato con una fermata del traffico. Wes ha suggerito che avrebbe potuto eludere la giustizia con un piccolo favore, anche se sapeva che ero presente durante il processo. Tori non ha mai fatto contatto visivo. Sì, sapeva che era sbagliato. No, non sapeva perché aveva deciso di prendere quella strada. Poi ha testimoniato che Vic l'ha fermata una settimana dopo per un'altra citazione. Ha evitato di nuovo la giustizia. Dopo quegli incontri, Tori veniva fermata regolarmente da uno o dall'altro. Quegli incontri non erano casuali, poiché il trio ora si scambiava messaggi. Decisero che sarebbe stato divertente sfregiarmelo in faccia, sentendomi all'oscuro. Si alternavano con Tori mentre l'altro prendeva la mia dichiarazione. 2 anni e 100 ore di servizio comunitario per Tori e la perdita del suo matrimonio. 5 anni per Wes e Vic, con le loro carriere e matrimoni rovinati. La città ha risolto la mia causa fuori dal tribunale. L'accordo di non divulgazione mi impedisce di divulgare i termini. Detto ciò, sto guidando il mio nuovo camion da $70.000 fino alla mia villa da $1 milione sul lago. Non ho debiti. Il mio nuovo sistema di sicurezza utilizza la tecnologia delle impronte digitali per attivarsi e disattivarsi. La donna con cui sto attualmente uscendo lavora come vice per il Dipartimento dello Sceriffo. Riempie davvero bene la sua uniforme. Di notte mi ferma nella nostra camera da letto. La fantasia funziona. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima! Ciao! Benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il mio lavoro a volte richiedeva che lavorassi fino a tardi, nei fine settimana, e che partecipassi a viaggi d'affari. Stacy, mia moglie, non si lamentava perché faceva parte delle mie responsabilità lavorative. Anche lei lavorava,
Ma dopo la nascita di nostro figlio Jason, decise di restare a casa a occuparsi di lui. Vivevamo in una bella casa in un buon quartiere con ottime scuole e vicini amichevoli. A parte il mio orario di lavoro, tutto andava bene. Avevo una moglie fantastica, una famiglia in crescita e un lavoro che mi piaceva e che ci permetteva di sostenerci. Le cose si complicarono quando abbiamo avuto il nostro secondo figlio. Avevamo avuto difficoltà a concepire Jason e il dottore mi aveva detto che avevo un basso numero di spermatozoi, ma ci era stato detto che avremmo potuto avere figli se avessimo perseverato. Ero a posto con questo perché io e mia moglie avevamo una vita sessuale sana e piacevole. 3 anni dopo la nascita di Jason è arrivata Michelle. È stata una sorpresa, ma una sorpresa felice. Dopo la nascita di Michelle decidemmo di non avere più figli perché Stacy disse che occuparsi di loro era un lavoro impegnativo. Nel corso degli anni abbiamo avuto alcuni problemi e discussioni come ogni coppia, ma ne abbiamo sempre parlato e trovato soluzioni. Poi Stacy ha avuto alcuni problemi di salute e ha consultato uno specialista. Si è rivelato non essere nulla di serio, ha detto, ma significava che non potevamo avere rapporti sessuali per un po'. Non mi ha mai detto esattamente qual era il problema, mi ha solo rassicurato di non preoccuparmi. Guardando indietro, forse avrei dovuto essere più cauto. Anche se continuavo a lavorare molto, il mio impegno stava dando i suoi frutti perché stavo ottenendo promozioni ogni 3-4 anni. Penso che diventerò il capo del reparto di produzione al lavoro tra 1 anno o 2, poi avrò più tempo libero da trascorrere con la mia famiglia. Mio figlio Jason sta per finire il liceo e mia figlia Michelle sta per iniziare. Entrambi sono bravi nello sport e mi piace pensare che abbiano ereditato questo da me. Jason è bravissimo a baseball e Michelle ama il calcio e il softball. Se la cavano bene a scuola e hanno molti amici. Jason ha avuto alcune fidanzate e ora Michelle è abbastanza grande per iniziare a uscire, il che mi preoccupa. Stacy sta pensando di tornare a lavorare ora che Jason andrà presto al college e Michelle può prendersi cura di sé. Mi sembra una buona idea, finché non rovina la nostra routine familiare. Stacy ha trovato un lavoro part-time come commessa in un grande negozio. Io gestisco un reparto in un grande magazzino nel centro commerciale, quindi lei ottiene uno sconto per i dipendenti lì. Poche settimane dopo che ha iniziato a lavorare, dovevo essere in una lunga riunione con un fornitore, ma è stata annullata all'improvviso. Poiché il suo posto di lavoro era vicino al mio ufficio, ho deciso di farle una sorpresa visitandola durante la mia pausa pranzo. Sapevo che lavorava nel reparto gioielli, così ci sono andato, ma quando sono arrivato non l'ho trovata. Quando la persona al bancone ha chiesto se avevo bisogno di aiuto, ho chiesto se Stacy lavorava oggi. Lei ha detto no, non è programmata fino a domani. Avevo bisogno di fare prenotazioni alberghiere e altri piani presto. Ho chiesto quando poteva parlare con Stacy, ha detto che l'avrebbe chiamata perché era ancora a casa e non doveva lavorare fino alle 8. Ha fatto la chiamata mentre ascoltavo il suo lato della conversazione, poi ha riattaccato. Ha detto che avrebbe inviato il suo programma per il prossimo mese per fax più tardi quella mattina. Va bene? Ha chiesto sorridendo. Perfetto, grazie Sam. Per favore ringrazia anche tua moglie per me, ho detto. Circa un'ora dopo ho ricevuto il programma di lavoro di mia moglie e ho visto che lavorava solo 10-12 ore a settimana, ma lei mi aveva detto che lavorava 18-25 ore. Perché mi stava mentendo? Ho avvertito una sensazione fredda mentre pensavo alle possibili ragioni, ma non avevo tempo per pensarci perché avevo riunioni tutto il giorno. Mi è stato difficile concentrarmi al lavoro, continuavo a perdermi nei pensieri cercando di capire cosa stava succedendo con mia moglie. Dopo l'ultima riunione sono tornato al mio ufficio. Ho chiuso la porta, analizzato il programma di lavoro di mia moglie e persino compilato un foglio di calcolo che poi ho caricato sul mio iPhone. Cosa faceva quando non era al lavoro? Avevo bisogno di scoprirlo, quindi sono andato online per cercare un metodo per tracciare i suoi movimenti. Presto ho compilato un elenco di dispositivi adatti per il compito insieme ad alcuni altri articoli utili. Ho optato per evitare qualsiasi traccia sui nostri estratti conto o bancari, quindi, sulla via del ritorno a casa, ho comprato una carta di debito prepagata con contanti. Il giorno dopo ho ordinato tutti gli articoli necessari e li ho fatti consegnare al mio ufficio.
Ci vorrebbero alcuni giorni perché gli articoli arrivassero, quindi nel frattempo ho ideato un piano su cosa fare se avessi scoperto il peggio. Seduto al mio computer, ho elencato le possibili ragioni per cui mia moglie potrebbe mentire sulle sue ore, con l'infedeltà in primo piano. Se fosse vero, il nostro matrimonio era gravemente in pericolo, ma mi era difficile credere che potesse essere infedele. Pensavo che il nostro matrimonio andasse bene, almeno così pensavo, anche se non eravamo più intimi come prima, facevamo ancora l'amore 2 o 3 volte a settimana. Forse era diventato un po' routine, ma questo significava che doveva tradire. Entro la settimana successiva, gli articoli che avevo ordinato erano arrivati al mio lavoro. Ora dovevo solo installarli. Ho comprato un tracker per la sua auto che potevo controllare con il mio iPhone o iPad per vedere dove andava. Ho anche ottenuto alcuni registratori attivati dalla voce e telecamere spia per la nostra camera da letto e una telecamera davvero buona con un forte zoom. Mi rendeva triste pensare di aver bisogno di tutti questi gadget. Sembrava che il nostro matrimonio fosse arrivato davvero a un punto critico. Stavo per iniziare a spiare mia moglie per scoprire se mi tradiva. Speravo davvero di sbagliarmi, ma non potevo liberarmi della sensazione di dubbio. Quindi dovevo scoprire la verità. La mattina seguente mi sono alzato un po' più presto del solito e ho installato il registratore vocale e il dispositivo di tracciamento nell'auto di mia moglie. Poi sono andato al lavoro e una volta lì ho controllato il programma di lavoro di mia moglie per determinare la sua disponibilità. Non era prevista per oggi, ma ho deciso di chiamarla anch'io. Ho preso direttamente il telefono dell'ufficio, ho composto velocemente il suo numero e l'ho salutata. Ho appena raggiunto il lavoro, ma mi sono dimenticato di chiederti se lavoravi oggi. Oh, sì, lo faccio. Sarò a casa prima di te, ha risposto, evidentemente mentendo di nuovo. Ok, solo per controllare. Spero tu abbia una buona giornata di lavoro, ti amo. Sono riuscito a dire anche se era difficile. Con il tracker nella sua auto potevo vedere dove andava. Avevo pianificato di tornare a casa più tardi e mettere le telecamere spia e i registratori vocali per vedere se portava qualcuno in casa nostra. Solo a pensarci mi faceva arrabbiare. Doveva spiegarmi perché aveva tradito me e i nostri figli. Ho controllato il mio iPad tutta la mattina per vedere se usciva di casa. Intorno alle 10 ho visto che si stava muovendo. Pensavo fosse il momento giusto per installare il resto delle cose. Ho detto al mio assistente che dovevo andare a casa per alcune ore e sarei tornato dopo pranzo. Poi ho iniziato a mettere l'attrezzatura nella nostra camera da letto per ottenere la migliore visuale senza essere visto. Ho deciso di controllare la posizione di Stacy, ho guardato sul mio iPod e ho notato che era al centro commerciale. Forse doveva andare al lavoro, dopo tutto. Ho pensato che l'avrei visitata inaspettatamente ancora una volta. Arrivato al centro commerciale, ho notato la sua auto parcheggiata lontano dall'ingresso del suo posto di lavoro, che ho trovato peculiare. Ho tirato fuori la nuova fotocamera digitale e ho scattato alcune foto. Mi sono parcheggiato vicino al negozio e mi sono diretto direttamente al reparto gioielleria. Lì ho incontrato la stessa commessa che mi aveva assistito precedentemente. «Ciao, Stacy è qui oggi?» ho chiesto. «Mi dispiace, signore, ma ha smesso la settimana scorsa», la donna ha detto quando le ho chiesto del perché. Ha detto che era a causa della sua vita personale. Ha sorriso e mi ha chiesto se c'era altro che poteva aiutare. «No, grazie», ho detto, cercando di non mostrare la mia frustrazione. Se Stacy fosse stata lì, avrei potuto parlarle di tutto ciò. Mi resi conto che questa menzogna stava succedendo da un po' di tempo, ma non sapevo da quanto tempo o chi altro fosse coinvolto. Decisi che dovevo scoprire la verità e parlare con Stacy e chiunque altro stesse nascondendo. Invece di tornare in ufficio, rimasi nel parcheggio e trovai un posto dove potevo osservare la sua auto senza che lei mi notasse. La fotocamera del mio telefono mi permetteva di zoomare da lontano, così potevo osservare in silenzio e fare foto se necessario. Erano quasi le 2 del pomeriggio quando un'altra auto parcheggiò accanto alla sua. La vidi scendere dal lato passeggero, chinarsi, parlare un po' e poi sorridere. Questo mi fece arrabbiare molto. Scattai alcune foto di lei e dell'altra auto. Non potevo vedere chi stava guidando, ma notai che l'auto aveva delle targhe di un concessionario. C'erano solo pochi concessionari nelle vicinanze, quindi pensai di poter scoprire da quale proveniva. A quel punto lei probabilmente era già tornata a casa.
Mi sedetti lì a pensare a quello che avevo visto e decisi di passare per alcuni concessionari per vedere se riuscivo a trovare l'auto. Mentre mi avvicinavo, notavo i cartelli e le bandiere che pubblicizzavano sconti significativi o nuovi modelli. Anche se non ero alla ricerca di una nuova auto, la mia attenzione era rivolta a trovare l'individuo con cui mia moglie passava il tempo. Controllai diversi concessionari, ma non trovai l'auto. Evitai di uscire dal mio veicolo, poiché ciò avrebbe potuto allertare la persona che mi tradiva. Poi mi resi conto che non avevo ancora ottenuto prove concrete del loro tradimento. Sapevo che dovevo sorprenderli insieme, ma quel dilemma avrebbe dovuto attendere. Stavo preparando un viaggio di lavoro di 3 giorni per incontrare un cliente la settimana seguente e dovevo concentrarmi. Tornai a casa all'orario solito, tutto sembrava normale. Ricordando a mia moglie del viaggio, dissi nuovamente una bugia. Mi dispiace, tesoro, ma vogliono che restiamo per tutta la settimana. Dovrei essere di ritorno sabato pomeriggio, sperando non fosse un problema per lei. No, va bene, sorrise, ma iniziai a chiedermi se avesse programmi con il suo altro partner. Volevo sorprenderli e risolvere definitivamente questo problema. Andai a letto e finsi di dormire mentre pensavo a cosa fare. La mattina seguente misi da parte il problema e mi concentravo sul mio lavoro. La settimana passò velocemente e dovevo partire domenica pomeriggio. Mio figlio si offrì di portarmi all'aeroporto, ma potevo dire che qualcosa lo turbava. Mentre guidavamo si fermò, poi disse: «Papà, non so come dirtelo, ma penso che tu debba saperlo». Mamma stava avendo difficoltà a dire le parole, quindi l'ho aiutata. Ha confessato di avere una relazione. «Sì, lo so. È quello che stavi cercando di dirmi?» Mi guardò con una miscela di sorpresa e tristezza. «Stai per divorziare da lei?» «Non ho ancora deciso. Come hai scoperto che era coinvolta con qualcun altro?» Alcune settimane fa, la mia pratica di baseball è stata cancellata a causa della pioggia e sono tornato a casa diverse ore prima. Pioveva molto quando sono arrivato, quindi non mi hanno visto entrare, ma li ho sentiti. Sono andato nella camera da letto e li ho visti insieme. Ero così scioccato che non sapevo cosa fare, così sono uscito e sono andato a casa di un amico. Sono tornato qualche ora dopo e lui se n'era andato e mamma sembrava essersi fatta la doccia. Le lacrime gli salirono agli occhi mentre mi raccontava tutto questo. Sentivo il desiderio di farle del male in quel momento. «Michelle lo sa?» chiesi. Scosse la testa. «No, non penso, e non glielo dirò. Sai come si arrabbia quando è arrabbiata». «Bene», dissi, «perché voglio salvare la nostra famiglia. Comportati normalmente con mamma e Michelle. Se hai bisogno di parlare, chiamami». Arrivammo all'aeroporto e abbracciai mio figlio. «Stai forte, ok? E prenditi cura di Michelle. Chiamami se hai bisogno di qualcosa». Poi incontrai i miei colleghi, ci registrammo e salimmo sul volo. Il viaggio andò bene, facemmo un grande affare con un nuovo cliente. Dopo alcuni giorni di riunioni, stavamo celebrando con un pranzo quando Jason mi chiamò urgentemente. «Devi tornare a casa ora». La sua voce era piena di panico. «Cosa c'è che non va? Cosa è successo ora?» Ero allarmato. «È Michelle. Ha scoperto l'affare di mamma e non è andata bene. Devi tornare a casa. È ferita? Cosa è successo?» Non si dilungò, solo mi esortò a tornare a casa in fretta. Mi scusai spiegando che avevo un'emergenza familiare e feci il check-out dall'hotel. Una volta all'aeroporto presi il volo successivo per casa. Erano solo 2 ore di volo, ma sembravano molto più lunghe. All'atterraggio, Jason era lì ad aspettarmi. «Ok, cosa diavolo è successo? Come ha scoperto Michelle dell'affare di tua madre?» Jason mi guardò allo stesso modo. Ha preso le cose nelle sue mani. La sua pratica di softball era stata cancellata ed è tornata a casa presto. Li ha trovati insieme a letto, proprio come avevo fatto io. La differenza è che ha preso la sua mazza da softball e l'ha attaccato. Lo guardai sbalordito, ma lui sorrideva ampiamente. «Non sarà in grado di camminare per un po' e dubito molto che farà di nuovo sesso», disse scioccato. «Michelle mi ha detto prima che la polizia la portasse via. Lei stava facendo sesso quando è entrata e li ha trovati. Era sorpresa e arrabbiata tanto quanto lo ero io, così è tornata in camera sua, ha preso la sua mazza e ha iniziato a colpirlo.
Dopo aver pensato di aver fatto abbastanza, ha chiamato il 911 e ha detto che c'era un criminale che stava attaccando sua madre e ha chiesto la polizia e i paramedici. Ero appena arrivato a casa e potevo sentire l'uomo urlare dal dolore. Quando la polizia è arrivata, hanno interrogato mamma, Michelle e l'uomo, Kevin. Michelle continuava a dire che, siccome non era suo padre con sua madre, doveva essere un attacco, quindi ha fatto quello che pensava fosse giusto. Jason non riusciva a smettere di sorridere. Non è divertente, dissi, ma poi ho iniziato a ridere. Quando siamo arrivati a casa, ho trovato Stacy seduta sul divano. Sembrava distrutta. Mi sono avvicinato a lei e l'ho abbracciata. Mi rendo conto che tutto questo è stato molto stressante, ma sono convinto che con un po' di conforto starai bene. Ho esagerato la parte dell'assalto in modo che non sospettasse che conoscevo la verità. Lei tremava. Oh Dio! Poi ha iniziato a piangere. Mi sono girato verso Jason. Dov'è Michelle ora? È ancora in stazione di polizia. Non ero sicuro su quale azione intraprendere. Mi sono alzato, ho preso il telefono e ho chiamato il nostro avvocato di famiglia. Gli ho informato di quanto accaduto. Ho chiesto se poteva suggerire un avvocato affidabile per questo caso. Ha detto che ne avevano uno nel loro studio e che si sarebbe unito a me alla stazione di polizia entro un'ora. Poi ho tirato da parte Jason per parlare con lui, in modo che Stacy non potesse ascoltare. Non voglio che tua madre sappia che siamo a conoscenza del suo tradimento. Per quanto ci riguarda, Michelle stava inseguendo un criminale. Ok, ha sorriso, capito. Devi restare qui e consolarla. Io vado a prendere Michelle e la riporto a casa. Ero alla stazione di polizia a parlare con l'ufficiale di turno e ad aspettare l'avvocato. Poi è arrivato, vestito molto professionalmente nel suo abito e cravatta. Abbiamo lavorato per far rilasciare Michelle. Sembra che Kevin volesse sporgere denuncia contro Michelle per aggressione. Ho chiesto se mia moglie avesse intenzione di sporgere denuncia contro Kevin. Hanno detto di no. Mi sono reso conto che lei si trovava in una situazione difficile. Se non sporgeva denuncia, avrebbe dovuto ammettere il tradimento e Michelle avrebbe potuto finire in carcere, ma se lo facesse, Kevin potrebbe dire che stavano avendo una relazione e Michelle potrebbe comunque finire in carcere. Ero orgoglioso di Michelle per aver cercato di proteggere sua madre da quello che sembrava un attacco, ma anche triste che avesse dovuto scoprire il tradimento in questo modo. Proprio allora ho capito che il nostro matrimonio era finito. Ci sono volute diverse ore, ma Michelle è stata affidata a me con l'impegno di comparire in tribunale nei prossimi giorni. Ho abbracciato mia figlia stretta mentre piangeva. Mi dispiace, papà, ma dovevo fermarlo, singhiozzava. Va bene, tesoro, hai fatto la cosa giusta e sono così orgoglioso di te. Ora piangevo anch'io. Possiamo tornare a casa ora? Assolutamente, tesoro, assolutamente. Non appena siamo arrivati a casa, Jason ha dato un grande abbraccio a Michelle appena entrata. Come ti senti? Lei annusò. Meglio ora che sono a casa. Guardai in giro nel soggiorno. Dov'è tua madre? È andata a riposare. È grave quando divorzierai da lei? Scusa, posso vivere con te entrambi? Jason e io ci guardammo. Tesoro, chi ha detto che divorzierò da tua madre? Beh, ho solo pensato dato che lei è stata infedele. Entrambi Jason e io la guardammo. Cosa? Disse lei. Li ho sentiti parlare prima che li affrontassi. Poi aggiunse con un sorriso. E non penso che sarà in grado di fare sesso ancora per un bel po', forse mai più. Non potevo fare a meno di ridacchiare. Devo parlare con tua madre prima, quindi aspettiamo a parlare di divorzio. Perché non andate a letto? È stata una giornata lunga per tutti. Sono salito di sopra e ho trovato Stacy addormentata sul nostro letto, faccia in giù. Ho preso alcuni vestiti e sono andato a dormire in camera degli ospiti. Era tardi e non vedevo il punto di svegliarla per sentire la sua versione della storia. Ci è voluto un po', ma alla fine mi sono addormentato. La mattina seguente mi sono svegliato verso le 10, mi sentivo meglio e sono sceso per un caffè. Jason e Michelle erano seduti al tavolo della cucina a parlare. Mi hanno visto arrivare e si sono alzati per abbracciarmi. Jason ha detto: «Papà, sembri terribile, stai bene?» Ho annuito. «Sì, solo molto stanco. Mamma è sveglia?» Entrambi hanno scosso la testa. «Michelle, cosa succederà ora?
Andrò in prigione? Preferirei essere in prigione piuttosto che dover vivere con lei. Michelle, non lo pensi davvero? Guarda, qualunque cosa accada, tua madre ti ama. Non importa quello che ha fatto al nostro matrimonio. Parlerò con lei e vedremo cosa possiamo organizzare. Non ero molto speranzoso. Non avevo aspettative quando, all'improvviso, Stacy è apparsa sulla porta. Per favore, dammi un'altra possibilità, piangeva. Non voglio perdervi o la nostra famiglia. Non possiamo parlare? Non possiamo provare a sistemare le cose? L'ho guardata e i ragazzi l'hanno fissata con rabbia. Stacy e io dovevamo avere una discussione, ma non davanti ai ragazzi. Quindi ho dato a Jason qualche ventina e ho detto: «Perché non andate al cinema e prendete qualche pizza dopo?» «Ok», annuirono entrambi mentre uscivano, ma rimanevano in silenzio verso Stacy e lei se ne accorse. Una volta che se ne furono andati, Stacy affondò in una sedia. «Mi odiano, i miei stessi figli mi odiano». «Beh, cosa pensavi che sarebbe successo? Hanno scoperto che eri con un altro uomo. Quindi, cosa ora?» «Ho sentito che Kevin vuole sporgere denuncia contro Michelle. Se succede, mi assicurerò che tutti sappiano di questo casino sulle notizie. Devi parlare con il tuo ex ragazzo e se non collabora, digli che sporgi denuncia per aggressione contro di lui, capito?» Lei annui e iniziò a piangere di nuovo. «E noi, Chris? E il nostro matrimonio?» «Parlerò con un avvocato divorzista la prossima settimana. Dovresti fare lo stesso. Per quanto riguarda il nostro matrimonio, è finito anni fa. Prenderò la piena custodia dei ragazzi perché, francamente, Michelle potrebbe attaccarti con una mazza da baseball mentre dormi. Vuoi davvero vivere nel timore dei tuoi stessi figli? Non ti amano più tanto dopo aver scoperto di te e Kevin. Guarda, sarà un casino comunque la affrontiamo. Lo so, mi pentirò di dire questo, ma potrebbe essere intelligente per te prendere un avvocato e capire le tue opzioni ora», lei disse, iniziando a piangere di nuovo. «Chris, non voglio un divorzio, voglio la nostra famiglia indietro. Per favore aiutami». «Non hai solo tradito me, hai tradito tutta la nostra famiglia. I ragazzi non vogliono più avere niente a che fare con te. Hai davvero combinato un casino, Stacy, e non sono sicuro di voler continuare il nostro matrimonio. Dimmi cosa devo fare per tenere insieme la nostra famiglia». «Mi dispiace tanto», piangeva più forte. «Un buon inizio sarebbe per entrambi parlare con Kevin e convincerlo a ritirare le accuse contro Michelle. Poi dobbiamo parlare del perché hai fatto questo e vedere se possiamo salvare il nostro matrimonio. Non sto facendo promesse. Se sei disposta ad essere onesta, potremmo avere una possibilità. Posso parlare con Kevin da sola, non hai bisogno di venire. Questo coinvolge nostra figlia e come suo padre verrò con te». Lei annuì, sembrando sconfitta. Presto stavamo guidando verso l'ospedale per parlare con Kevin. Non mi aspettavo che fosse una conversazione piacevole. Quando siamo arrivati nella sua stanza, ho visto entrambe le sue gambe sollevate da corde, le ginocchia avvolte in bende e un braccio ingessato, probabilmente mentre cercava di difendersi da Michelle. Sorrisi tra me e me, pensando: «Scommetto che Stacy sta già pensando di comprare una macchina per Michelle per il suo prossimo compleanno, anche se mancano ancora 2 anni alla patente». Kevin ci notò entrare. Sembrava piuttosto fuori di sé, probabilmente a causa dei farmaci antidolorifici. «Spero che passino presto. Ehi, se non sono la coppia amorevole. Entrate e vedete cosa mi ha fatto», disse tranquillamente, suonando quasi ubriaco. «Per favore, Kevin, vogliamo solo parlare, non deve essere brutto». Stacy disse con un tremolio nella voce. Era ansiosa, ma non riuscì a capire il motivo fino a quando lui rivelò: «Ti avevo detto di interrompere la gravidanza 14 anni fa. Ma no, hai insistito per avere un altro bambino, anche se non era suo». «Kevin, suo?» Mi girai verso Stacy, confuso. «Di cosa sta parlando? Cosa intende dire che Michelle non è mia?» «Oh, sta solo dicendo sciocchezze a causa dei farmaci, non ascoltare nulla di quello che dice», lei disse, cercando di calmarsi. Era visibilmente scossa. «Davvero? Bene, allora suppongo che un test del DNA proverà senza dubbio che è mia figlia. Forse dovrei farne uno anche per Jason, solo per essere sicuro che sia mio. Cosa ne pensi, tesoro?» Ero più arrabbiato che mai.
Stacy uscì correndo dalla stanza piangendo. Sono rimasto lì, poi mi sono girato di nuovo verso Kevin, fissandolo. Ok, ecco cosa farai. Primo, ritiri le accuse contro Michelle. Secondo, stai lontano dalla mia famiglia. Per quanto riguarda Stacy, continua la tua relazione, dato che non sarà più mia moglie molto più a lungo, capito? Entrambi potete avere tutta la libertà che volete ora. Lui iniziò a piangere. Quell'azione mi assicurò che non sarei mai stato libero di nuovo. Sì, le sto comprando una macchina per il suo prossimo compleanno. Lo affrontai. È tua figlia? Lui annuì senza parole. Poi chiesi: quindi tu e mia moglie avete avuto questa relazione negli ultimi 15 anni? Lui annuì. Ferì molto il mio orgoglio e ero contento che lei non fosse lì, altrimenti avrei potuto farle del male. Mi sedetti, perso nei miei pensieri, sentendomi sciocco per non averlo capito prima. Poi ricordai i suoi passati problemi di salute, quelli che non aveva mai spiegato con un terribile sospetto. Guardai Kevin. Quel problema di salute che aveva qualche anno fa era un'altra gravidanza che è stata interrotta? Minacciai di dirle che né Michelle né quella povera donna anziana erano tue se non interrompeva, confessò. Ero devastato e mi seppellii il viso tra le mani e piansi. Dopo essermi ripreso, lasciai la stanza di Kevin. Nella sala d'attesa trovai Stacy che guardava fuori dalla finestra. Non appena mi vide, camminò con me fino alla nostra auto. Una volta dentro, rimanemmo in silenzio finché lei tentò di parlare. So che devi disprezzarmi, ma non è come pensi. L'interrompi bruscamente. Se sostieni che era solo una scappatella, finirai accanto a Kevin. Quando avevi intenzione di dirmi dell'aborto? Quando avevi intenzione di ammettere che Michelle non è mia figlia? Iniziò a piangere di nuovo, ma questa volta ero indifferente. Ecco il piano, e se non sei d'accordo, scatenerà una tempesta che ti seppellirà, capito? Lei annuì. Primo, il nostro matrimonio finisce stasera e te ne andrai immediatamente. Non potrai mai più tornare in quella casa. Avrò la piena custodia dei nostri figli. Puoi visitarli, ma solo se loro accettano. Se non vogliono vederti, è definitivo. Se mai dirai a Michelle che non sono suo padre, dirò a tutti che hai avuto un bambino con il tuo amante e hai fatto un aborto. E ho sentito che hai lasciato il lavoro per stare con Kevin, lei disse, cercando di evitare di affrontare la dura verità. Stacy, non voglio più vederti e stai lontana dai miei figli, capito? Sono anche miei figli, disse lei. No, non più. Puoi vederli solo se loro dicono di sì, ma probabilmente non lo faranno. Quando torniamo a casa, fai le valigie e vattene, dissi. Lei continuava a piangere. Dove andrò? Chiama i tuoi genitori, chiama un amico, chiedi se puoi stare con Kevin, prendi una tenda e accampa nel parco, non mi interessa. Puoi andare ovunque, dissi arrabbiato. Guidammo fino a casa mia e ci fermammo nel vialetto. Rimanemmo lì per alcuni minuti senza dire nulla. Infine chiesi: perché, Stacy? Non era abbastanza per te, la famiglia che abbiamo iniziato, la bella casa? Era il sesso? Lei rimase seduta lì. Non significava nulla per me, lui era bravo a letto e poi ha iniziato a ricattarmi quando è nata Michelle. Ti amo, possiamo almeno provare? E io urlai: 15 anni, Stacy, mi hai tradito per 15 anni e vuoi sistemare le cose? Esci dalla mia casa ora. Scesi dall'auto e mi diressi tempestosamente in casa. Pochi minuti dopo, lei entrò e iniziò a fare le valigie. Un'ora dopo aveva le borse pronte e diversi scatoloni pieni delle sue cose. Uscì, aprì la porta e caricò la sua auto, poi tornò dentro. Dovrò tornare a prendere il resto delle mie cose. Starò dai miei genitori. Posso chiamarti e organizzare un momento per prenderle? Annuii. Hai rovinato una cosa buona, Stacy. Spero che tu lo sappia. Lei mi guardò, poi se ne andò. Circa 2 ore dopo, i ragazzi tornarono e guardarono in giro. Jason chiese: «Dov'è mamma?» «Non vive più qui», dissi. «Avrò la custodia di voi due e lei può visitarvi se accettate di vederla». «Scusate ragazzi, ma il nostro matrimonio non poteva essere salvato», dissi. Michelle si avvicinò e mi abbracciò. «Grazie papà, ti vogliamo bene», disse. «Stai bene, Jason?» chiese.
No, ma lo sarò con voi due al mio fianco, dissi, tenendoli stretti. 8 anni dopo, mentre il tempo passava, io, Michelle e Jason siamo riusciti a superare quello che Stacy aveva fatto alla nostra famiglia. I ragazzi non volevano avere niente a che fare con lei e le permettevano solo di visitare per un'ora o due ogni 2 settimane, se non avevano partite o altre attività programmate. Quasi sempre avevano qualcosa in programma per quei fine settimana. Ho cercato di sistemare le cose e di farli vedere di più, ma appena Jason disse che poteva andare all'inferno, Michelle ha fatto praticamente la stessa cosa e questo ha distrutto Stacy. Era la prima volta dopo tanto tempo che provavo pena per lei. Kevin fu dimesso dall'ospedale e ritirò tutte le accuse dopo che parlai di nuovo con lui. L'ho avvertito che se avesse perseguito l'accusa di aggressione contro Michelle, avrei fatto sì che Stacy sporgesse denuncia per stupro contro di lui. Ora cammina con un bastone e si dice che non possa più avere rapporti sessuali, nemmeno con il Viagra. L'ultima volta che ho sentito aveva consultato molti specialisti, il che deve essere costato una piccola fortuna, ma senza successo. Peccato. Su richiesta di Michelle abbiamo fatto un test del DNA e si è scoperto che è mia figlia. Quando lo abbiamo scoperto, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto, entrambi così sollevati. Ora la mia domanda è: il bambino che Stacy aveva interrotto era mio? Questo pensiero mi accompagnerà fino al giorno della mia morte. Stacy ha vissuto con i suoi genitori per un paio di anni e ha trovato un lavoro a tempo pieno. Poi più tardi si è trasferita in un altro stato e abbiamo perso i contatti. Manda ancora ai ragazzi biglietti di auguri per il compleanno e per Natale, ma i ragazzi sempre li rimandano indietro non aperti. Michelle è andata all'università per diventare infermiera, entrambi stanno bene a scuola e hanno delle relazioni. Jason ha una fidanzata stabile, ma Michelle ha detto che vuole un ragazzo come me. Penso che possa trovare qualcuno migliore di lui. Mici, sono voluti diversi anni prima di sentirmi pronto per uscire di nuovo, ma alla fine ho incontrato una donna davvero simpatica e ci vediamo regolarmente. Non ho fretta di risposarmi e probabilmente non lo farò. Il dolore è ancora lì, ma si allevia un po' ogni giorno. Grazie al cielo per i miei figli. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Se ti è piaciuta, lascia un like. Alla prossima! Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri, e con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Sapete, la consulenza può essere davvero frustrante. Perché dovrei aver bisogno di gestire l'irritabilità? Dopotutto, ho solo agito come avrebbe fatto qualsiasi persona normale. Voglio dire, le cose avrebbero potuto prendere una piega molto peggiore. Certamente, diverse persone sono state turbate, ma se lo meritavano. A causa loro, la mia vita era diventata ingestibile, e ora anche la loro era allo stesso modo. Allora, qual è il problema? Il mio nome è Hank Wilson e ho dei problemi con l'irritabilità. Questa consulenza di gruppo era un requisito imposto dal tribunale. Ho 35 anni, sono sposato al momento. Ho 3 figli, 2 maschi e una femmina e li amo profondamente. Jeff, il consulente di gruppo assegnato, mi ha chiesto: perché il tribunale ti ha fatto venire qui oggi, Hank? Beh, Jeff, è una lunga storia. Bene, Hank. Abbiamo tutto il tempo necessario, ha detto Jeff. Mi sono schiarito la gola e ho iniziato a raccontare la mia storia. Non entrerò nei dettagli di come ho incontrato mia moglie, ma vi dirò che si chiama Amanda e che una volta pensavo fosse la donna più affascinante del mondo. Tutto è iniziato perché sono andato a un addio al celibato. Mio fratello stava per sposarsi e abbiamo deciso di festeggiare alla grande. Abbiamo invitato delle ballerine. Dopotutto, era il festeggiamento per mio fratello minore. Ho raccontato ad Amanda ogni singolo dettaglio perché non volevo che nulla si ritorcesse contro di me. La festa è stata incredibile. È iniziata alle 3 del pomeriggio di sabato ed è finita la domenica alle 19. È finita solo quando la polizia è entrata a causa del rumore. Ho parlato con Amanda almeno 12 volte durante la festa. Mio fratello si è sposato e sono partiti per la luna di miele.
Circa 3 mesi dopo la festa, la vita è tornata alla normalità, o almeno così pensavo. Sono tornato a casa dal lavoro, sono andato in bagno e ho fatto una lunga doccia. Sono un pescatore di professione e mi piace lavorare sui moli. Ci ritroviamo, chiacchieriamo e lavoriamo. Stavo appena uscendo dalla doccia e tutto intorno a me è diventato buio. Sembrava che un camion mi avesse colpito, ma come diavolo è entrato nel mio bagno? Ho cercato di alzarmi, ma per qualche motivo non riuscivo a muovermi. Ho guardato intorno e tutto era sfocato. Tutto quello che potevo vedere erano 2 figure davanti a me. Quando i miei occhi si sono messi a fuoco, mia moglie e sua sorella erano davanti a me. «Quindi mi hai tradito», ha detto Amanda. «Ma che diavolo dici?» Ho cercato di alzarmi e finalmente ho notato che ero legato a una sedia. E quando dico nastro adesivo, intendo che era avvolto intorno alle mie caviglie almeno 20 volte. Non potevo muovere un pollice. «Lasciami andare subito, dannazione. Lo farò dopo che avrò finito con te», disse Amanda. «Cosa diavolo stai dicendo? Non ho fatto nulla!» Mio fratello e io ci eravamo assicurati di rispettare le regole. Entrambe se ne andarono e devo aver seduto lì per un'ora prima che tornassero. Amanda entrò seguita da 5 ragazzi dell'addio al celibato. Alzai lo sguardo e dissi loro di liberarmi. «Mark è sempre stato uno dei miei amici più cari, lo conosco da oltre 20 anni. Era il mio testimone di nozze e ho dato il nome di mio figlio in suo onore. Sua moglie era l'unica donna al mondo, oltre a mia moglie, di cui mi fidavo veramente». Mark si chinò, mi guardò dritto negli occhi e disse: «Hank, non avresti dovuto tradire Amanda». E prima che potessi rispondere, Amanda mi infilò un bavaglio in bocca. Quel traditore sapeva che non avevo mai tradito Amanda. Inutile dire che la situazione divenne molto spiacevole. Quando finirono, lei andò a fare la doccia e mi lasciò solo con 5 dei miei ex amici. Mark disse: «Purtroppo non abbiamo registrato nulla». Rimasi lì, immobile, finché uno degli altri ragazzi non tolse il bavaglio. Serrai la mascella e li fissai semplicemente. Mark si avvicinò e disse: «Ho sempre voluto questa opportunità. Non potevo perderla. So che non saremo più amici dopo questo, ma dovevo farlo». Non dissi nulla, lo guardai solo e sorrisi. Mark disse: «Hank, lascia perdere perché se non lo fai qualcuno si farà male». Poi mi colpì in faccia con qualcosa e mi svegliai un paio d'ore dopo in ospedale. Guardai indietro e vidi Amanda seduta su una sedia. Doveva essersi assopita, così attirai l'attenzione dell'infermiera. «Potrebbe chiamare la polizia per me, per favore?» L'infermiera stava per chiedere perché quando le mostrai i polsi. Disse che sarebbe tornata subito. Tornò circa 5 minuti dopo e disse che la polizia sarebbe arrivata. Quando la polizia arrivò, Amanda finalmente si svegliò. Chiese cosa stesse succedendo. Dissi: «Il mio nome è Hank Wilson. Circa 7 ore fa, mia moglie ha ordinato a diversi uomini di legarmi e di umiliarmi davanti a me perché pensava che l'avessi tradita. L'unico problema, oltre a dimostrare chi è veramente, è che non ho mai tradito. Posso darvi il nome di ogni persona presente. So per certo che 2 di questi ragazzi sono poliziotti, quindi, se non intendete fare il vostro lavoro, andatevene ora. E quando uscirò, posso andare all'ufficio del procuratore dello Stato». L'agente disse: «Signore, ci dica solo cosa è successo». Gli raccontai tutto della festa e dell'umiliazione. Amanda stava lì seduta ad ascoltare con la bocca aperta. Disse all'agente che la festa era stata registrata, così che nessuno dei mariti avrebbe avuto problemi. L'agente si avvicinò ad Amanda e le chiese di alzarsi. «Signora, ha il diritto di rimanere in silenzio». Fu accusata di aggressione e sequestro di persona. Disse loro i nomi di ogni ragazzo che era con lei. Pensai, tra me e me, che era il momento di agire. Ero ferito. Ora era il momento di far male a tutti i coinvolti. Mentre Amanda veniva portata via, si voltò e mi disse che non era finita. «Sei un bugiardo, Hank, e ti farò pagare». La gente le disse che era anche accusata di minaccia. Passai una settimana in ospedale a fare un piano per agire. Avevo molti pensieri che dovevano essere organizzati. Molte persone potevano farsi male, quindi dovevo assicurarmi di voler davvero procedere. Quindi feci una lista. 1 mi hanno messo in ospedale,
2 mi hanno mentito e messo in ospedale. 3 hanno umiliato me e mia moglie e mi hanno messo in ospedale. 4 mia moglie ha contribuito a questo e mi ha messo in ospedale. Ecco tutta la lista. Avrei agito anche se ciò avesse significato il peggio per me. Sarà quello che ho pianificato. Ho trascorso la settimana successiva in ospedale a fare piani. Uscii dall'ospedale e andai in banca. Prelevai del denaro e, mentre ero lì, la cassiera mi informò che mia moglie stava cercando di prelevare del denaro. Si arrabbiò quando scoprì che il suo nome non era su nessuno dei miei conti. Poi tornò con il suo avvocato e le fu detto che anche con l'avvocato il suo nome non era su nessuno dei conti. Se ne andarono furiose. Andai direttamente da mio fratello e gli chiesi se conoscesse un buon avvocato. Si arrabbiò con me e mi chiese come potessi denunciare i nostri amici. Mentre mi giravo per andarmene, uscì di corsa e mi fermò. «Hank, che diavolo sta succedendo?» Nell'ora successiva raccontai a lui e a sua moglie tutto ciò che era successo. Rimasero lì con gli occhi spalancati e la bocca aperta. Quando finii, sua moglie mi guardò e mi chiamò bugiardo. Mio fratello le disse che non mento mai e che dovrebbe stare alla larga da tutto questo. Lei gli disse che non sapeva nulla e di chiudere la bocca. Lui le chiese cosa diavolo le prendesse. Se stava dalla parte di questa persona, allora poteva andarsene. «Questo è mio fratello, idiota!» Lei lo guardò, si alzò e se ne andò. Andò nella loro camera da letto, prese la borsa e gli disse che se ne stava andando. Mio fratello la guardò negli occhi e le disse di chiarire una cosa per lei. Se si fosse intromessa in questo e non avesse preso le sue parti, allora potevano annullare il matrimonio perché o sei con noi o non lo sei. Lei lo guardò e uscì, lasciando cadere l'anello di matrimonio a terra. «Che così sia», disse mio fratello. Poi si voltò e se ne andò. La prima cosa che facemmo entrambi fu andare da un avvocato. Misi in atto il mio piano. Venerdì iniziò con un botto alle 9 del mattino. Il mio agente immobiliare mise un cartello di vendesi nel mio giardino, proprio mentre Amanda stava uscendo per andare al lavoro. Amanda saltò fuori dalla macchina e chiese cosa diavolo stessimo facendo. L'agente immobiliare le mostrò che il proprietario stava mettendo in vendita la casa. Amanda urlò che non poteva farlo. «Certo che può, questa è casa sua». Al lavoro, il capo di Amanda entrò con un giovane ragazzo e disse che lo stava cercando. Il ragazzo chiese se fosse Amanda Wilson. Amanda disse di sì. Lui le consegnò una grande busta marrone e disse: «Lei è stata servita». Più tardi, quel giorno, ricevetti almeno 50 telefonate. 5 mogli chiesero che diavolo stesse succedendo e raccontai a ciascuna di loro tutta la storia. Non mi persi nulla. Ricevetti almeno 30 minacce di morte, tutte le quali annotai mentre sbraitavano. Mi misi a ridere a crepapelle, il che sembrava renderli ancora più arrabbiati. Quello che non capirò mai è quando fai del male alla moglie di qualcuno e poi lo picchi. Perché non pensi che lui si vendicherà? Il giorno successivo, il mio avvocato consegnò 5 citazioni civili. Chiedevo 5 milioni a testa. Denunciai Amanda per lesioni personali e furto di proprietà privata. Mio fratello semplicemente si gonfiò di orgoglio per me e ebbe alcuni scontri con i nostri cosiddetti amici e familiari. Il giorno del processo per le accuse di aggressione stava avvicinandosi. La moglie di mio fratello voleva parlare, ma aveva fatto la sua scelta e così aveva fatto lui. Mentre uscivo dal lavoro il giorno prima del processo, Mark uscì da dietro la sua auto e cercò di attaccarmi. Estrassi il mio .38 e gli sparai per errore all'inguine. Quando la polizia arrivò, lui urlava che stavo cercando di ucciderlo. Raccontai agli agenti cosa era successo e, se non mi credevano, potevano guardare i filmati di sicurezza. Mark iniziò a guardarsi intorno e vide che c'erano telecamere installate ovunque. L'agente tornò con le registrazioni di sorveglianza e chiese di vedere il mio permesso di porto d'armi. Lo estrassi e glielo mostrai. L'agente disse che potevo andare. Il processo fu un fallimento. Il nastro dell'addio al celibato non solo mostrò che non avevo mai tradito, ma anche che chiamavo Amanda ogni poche ore. Mark e Amanda decisero di affrontare il processo insieme. Lei era sicura che sarebbero stati rilasciati puliti e illesi. Il giudice chiese ad Amanda chi le avesse detto che avevo tradito
e lei rispose Mark. L'avvocato di Mark disse che era una bugia, che Amanda era una traditrice e aveva sempre voluto fare del male con Mark. Amanda rimase seduta sul banco degli imputati con la bocca aperta. Il suo avvocato gridò obiezione e chiese una pausa. L'avvocato di Amanda si avvicinò a me e mi chiese di parlare con lui per un minuto. Hank, so che la odi ora, ma puoi solo lasciarla bruciare? Perché dovrei aiutarla? Mi hanno legato e messo in ospedale e tu vuoi che la aiuti? Potrei essere morto, quindi lasciala friggere, dissi mentre mi allontanavo. Amanda chiese se poteva parlarmi per un secondo. Hank, mi dispiace, so di aver fatto un casino. Ero solo così arrabbiata, non ho mai pensato che lui potesse incastrarmi. Dai, Hank, sai che ho un brutto temperamento. So che da qualche parte, in fondo, tu mi ami ancora. Quindi, per favore, metti da parte il tuo orgoglio e aiutami. Amanda, mi hai ferito, intendo, mi hai davvero ferito, ma andrò contro il mio migliore giudizio e chiederò al procuratore distrettuale di essere clemente con te, dissi, allontanandomi per parlare con il procuratore distrettuale. Sorrisi, mi avvicinai al procuratore distrettuale e gli sussurrai all'orecchio. Friggi questa, per favore. La guardai e le feci il pollice in su. La aiutai nello stesso modo in cui lei mi aveva aiutato quando ero legato e picchiato. E ora hai bisogno del mio aiuto? Amanda fu condannata a 8 anni di prigione. Mark fu condannato a 25 anni di prigione. Quando gli altri ragazzi vennero a sapere della condanna, tutti vollero fare accordi. La moglie di Mark, Karen, si avvicinò a me dopo che lui fu condannato. Hank, so che ti ha ferito e distrutto il matrimonio, ma dovevi farlo? Oh, Karen, so quanto ti fa male, ma loro mi hanno legato. Tuo marito mi ha colpito così forte che ho dovuto stare 1 settimana in ospedale. Loro e Amanda mi hanno lasciato seduto lì a sanguinare. Ho fatto quello che dovevo fare. Volevo ucciderli tutti. Almeno tu hai qualcosa da cui ripartire. Un giorno uscirà e tu e lui potrete andare avanti. Ma io ho perso mia moglie, i miei amici e parte della mia famiglia, quindi chi ha sofferto di più? Mi girai e me ne andai. Potreste pensare che qui finisca la storia, ma non è così. Ecco perché frequento le lezioni di gestione della rabbia. Mentre Mark aspettava di essere trasferito in prigione statale per scontare la sua pena, fui arrestato per guida in stato di ebbrezza. Durante i miei 10 giorni l'ho picchiato quante più volte ho potuto. L'ho colpito in faccia mentre eravamo nella sala di pausa, l'ho colpito con un vassoio di metallo. Compari davanti al giudice che mi multò di $50 e mi costrinse a scontare del tempo aggiuntivo. Alla fine mi sono vendicato su tutti questi bastardi. 2 di loro furono attaccati durante una rissa in un bar, mentre la polizia era in arrivo. Qualcuno aveva uno storditore. Entrambi ricevettero oltre 1000 volt sui testicoli. Gli ultimi 2 furono picchiati da 4 ragazzi mascherati. È divertente, ma in quel momento ero in Texas a trovare mio cugino. Ora sono seduto qui a parlare con voi ragazzi, perché il giudice pensa che abbia problemi di rabbia. Tutti rimasero seduti per un minuto e poi iniziarono ad applaudire. Non capivo cosa stesse succedendo. Jeff si alzò e disse: Hank, devi imparare a seguire la corrente e non reagire. Poi mi guardò e mi strinse la mano. Hank, non devi preoccuparti di perdere soldi in un divorzio. Mark e Gillia e gli altri sono in prigione. Cosa vuoi di più? Disse Jeff. Niente affatto, dissi. Niente affatto. Durante ulteriori discussioni, appresi che questi idioti se la sono cavata ancora troppo facilmente. Tutti hanno scontato almeno 5 anni e come parte della loro libertà vigilata erano tenuti a venire a questa classe per lezioni di gestione della rabbia. Suppongo che il giudice abbia cercato di spiegarmi qualcosa mandandomi a queste lezioni. La moglie di mio fratello è tornata a casa e sta facendo di tutto per farsi perdonare. Amanda era la sua migliore amica, quindi dissi a mio fratello di provare almeno. Il divorzio di Karen da Mark è ora definitivo. Amanda mi scrive ogni settimana chiedendomi di venire a trovarla. Sa di aver sbagliato, era solo così arrabbiata. Ha persino iniziato a frequentare un gruppo per parlare dei suoi problemi. So cosa si prova. Come mi sento ora? Dannatamente bene. Sono sicuro che andrà tutto bene. Sono senza cuore, un bastardo e tutto quanto, ma alla fine della giornata questa è la mia storia. Ciao!
e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. La mia situazione è unica perché ho scoperto che mia moglie mi tradiva dopo la sua morte. Mia moglie è cresciuta con entrambi i genitori e frequentava la chiesa ogni domenica fin dalla nascita. Siamo stati sposati per 13 anni e ci frequentiamo dai 18 anni. Abbiamo 3 bambini e una casa. I bambini avevano 8 e 11 anni quando lei morì nel 2020. Guadagnavamo circa lo stesso importo per anni. Lei guadagnava tra 3.600 e 4.000 dollari al mese come infermiera. Io guadagnavo tra 3.000 e 5.000 dollari al mese come fornitore all'ingrosso. Ho visto diversi segni e li ho ignorati palesemente. Ecco alcuni dei segni che ho ignorato. Il suo telefono era per terra. Sono andato a prenderlo per metterlo in carica e lei si è svegliata di soprassalto chiedendomi cosa stessi facendo con il suo telefono. Ho pensato tra me e me che l'unica ragione per cui avrebbe reagito in quel modo è se stesse tradendo. Un altro segno. Mentre stavamo parlando nel salotto, mi ha mostrato un videoclip di un ragazzo a New York che effettuava massaggi particolari. Ho preso il suo telefono per guardarlo io stesso. Lei ha iniziato a impazzire chiedendomi di restituirglielo. Alla fine gliel'ho dato indietro. Il segno più grande che ho ignorato è stato quando ha detto che stava andando in un club una notte e non è tornata a casa fino alle 4:30 del mattino. Abbiamo avuto una grande discussione sul fatto di tornare a casa così tardi. L'unico motivo per cui non ho saltato a conclusioni che stesse tradendo nel primo anno del nostro matrimonio è che anch'io una volta sono rimasto fuori fino alle 5 del mattino con un amico. Siamo andati al club e poi ci siamo fermati fuori a parlare. Non ero con una ragazza, ne stavo tradendo. Il mio telefono si era scaricato così non poteva mettersi in contatto con me. Quando finalmente sono tornato a casa non mi ha accusato di tradire e ha detto che era preoccupata. Ha addirittura chiamato la polizia per denunciarmi come disperso, ma ha dovuto aspettare 24 ore. L'ultimo segno prima che morisse, forse 4-6 giorni prima, le ho chiesto se potevo usare il suo telefono per pubblicizzare vestiti su Facebook. Era esitante, poi ha iniziato a controllare il suo telefono. Ho pensato tra me e me che era qualcosa che avrei fatto se stessi tradendo. L'ho rassicurata dicendo che non avrei controllato il suo telefono perché non volevo sapere se mi stava tradendo. In fondo, le avevo fiducia. Lei mi ha dato il suo telefono e sono entrato nella stanza. Dopo 10 minuti di utilizzo del suo telefono e aver pubblicato su Instagram e Facebook, ho deciso di andare nei suoi messaggi diretti su Instagram. Sono andato a una conversazione che aveva avuto con la sua migliore amica e ho pensato che, se mi stava tradendo, la sua migliore amica lo saprebbe. Ho letto un po' della conversazione, ma non c'era nulla. Poi sono passato ai messaggi di testo e ho notato dei messaggi di un personal trainer. Ho letto un po' della conversazione e poi ho chiuso perché mi sentivo male ad andare nel suo telefono dopo averle detto che non l'avrei fatto. Proprio in quel momento, lei è entrata nella stanza per vedere se stavo usando il suo telefono. Le ho detto che avevo quasi finito, ma ho trovato strano il suo comportamento e ho pensato che mostrasse i segni di chi tradisce. Alcuni mesi prima della sua morte avevamo avuto una conversazione sul tradimento. Le ho chiesto cosa avrebbe fatto se l'avessi tradita e la sua risposta è stata «Non lo so, perché non ho mai dovuto affrontare il tuo tradimento prima». Ho trovato strano il suo commento perché abbiamo iniziato a frequentarci a 18 anni e abbiamo sempre concordato che la relazione sarebbe finita se uno di noi avesse tradito. Le ho detto che preferirei che mi chiedesse il divorzio perché non voglio saperlo. Non so come reagirei. Ho letto storie di uomini che uccidono la propria famiglia o abusano della moglie e finiscono in carcere. Ho ascoltato canzoni di uomini che si suicidano dopo aver scoperto il tradimento della moglie o di uomini che muoiono in un incidente d'auto dopo aver controllato il telefono della ragazza. Non volevo trovarmi in quella situazione, quindi mi sono convinto che non volerlo sapere fosse la migliore opzione. Tutti i segni che avevo ignorato erano nell'ultimo anno prima della sua morte.
È morta nel settembre del 2020. Quando sono tornato a casa per dirlo ai bambini, abbiamo iniziato a piangere e i bambini urlavano. È stata l'esperienza più straziante della mia vita e mi tormenta ancora oggi quando ci penso. Ho preso un telefono dal mio figlio più piccolo e ho chiesto se conoscevano la password. Il più piccolo mi ha detto il codice. Mi sono detto che avrei mantenuto la mia parola di non guardare nel suo telefono nemmeno dopo la morte. Avevo in programma di cancellare i messaggi di testo non appena ne avessi avuto l'opportunità. Ho annunciato la sua morte su Facebook. Ho intenzione di mantenere vivo il suo ricordo postando foto ogni giorno. Ho deciso di seppellirla accanto a mia madre, dove avevamo concordato di essere sepolti dopo la morte di mia madre. Circa 5 giorni dopo la sua morte, un ragazzo le ha inviato un messaggio video dalle isole caraibiche, dove era stata in vacanza. Ho deciso di rispondere al posto suo per scoprire se c'era stato qualcosa tra loro. Dalla conversazione si scambiavano messaggi video su come stessero e conversazioni varie. Ho deciso di chiamare un'amica per chiederle informazioni perché erano state in vacanza insieme. La ragazza di mia moglie, Nancy, l'ha liquidato dicendo che avevano preso le sue informazioni perché volevano una guida turistica per la prossima volta che sarebbero andate. Mi ha detto che sapeva che mia moglie mi amava. Il giorno dopo il funerale volevo postare un video di lei invece di una foto. Mentre scorrevo l'area cestino del suo telefono, ho notato una foto nuda di un uomo. Mi sono detto che, se scendessi in quella tana del coniglio, non ci sarebbe stato ritorno, ma non potevo chiudere un occhio ora. È stato allora che ho deciso di guardare nel suo telefono. Quando sono andato sul suo Messenger di Facebook, non ho visto nulla, solo conversazioni con le sue amiche. Ho guardato i suoi messaggi di testo. Era un tesoro di informazioni. Ho letto tutta la conversazione con il personal trainer. Mentre tornavo indietro nella conversazione, ho trovato sexting, nudi e messaggi che dicevano «Non posso parlare adesso perché lui è accanto a me». Mentre leggevo tutto, sono diventato furioso e ho iniziato ad avere un esaurimento nervoso. Pensavo tra me e me che avrei voluto che lei fosse qui per poterla affrontare. Sentivo che se ne era andata senza parlarmi. Ora stavo riflettendo su tutto. Vedevo l'indirizzo del personal trainer e ho deciso di cercarlo su Google perché mi sembrava familiare, ed era così. Ricordo di essere andato al suo appartamento per prendere i vestiti da palestra di lei mesi prima del loro incontro sessuale. Mi sono sentito mancare di rispetto e violato. Ho deciso di chiamare le sue migliori amiche perché volevo delle risposte. Dovevo ricostruire la storia il più possibile. Sapevo che non mi avrebbero dato alcuna informazione, quindi ho dovuto ingannarle, minacciando di esporre la loro infedeltà sui social media. Ho chiamato di nuovo la sua migliore amica Nancy perché era quella che stava con lei tutti i giorni. Non voleva dirmi nulla, ma si è sentita costretta dato che non voleva che le informazioni di mia moglie venissero esposte. Mi ha detto che dopo il club una notte mia moglie è andata in un hotel e ha quasi fatto sesso con quel ragazzo, ma lui non è riuscito ad avere un'erezione. Immagino pensasse che ciò non mi avrebbe fatto arrabbiare. L'amica non sapeva del ragazzo che avevo trovato nel suo telefono. Il ragazzo di cui mi aveva parlato era diverso. L'amica ha spiegato quando andavo in club con mia moglie. Vedevano e non dicevano nulla. Ora sono furioso nella mia testa perché sono nello stesso club con l'uomo che dormiva con mia moglie. Ho chiesto a Nancy perché non mi aveva divorziato se stava per tradirmi. Lei ha detto perché sentiva che ero un buon padre. Dopo aver sentito questo, mi sono sentito usato e manipolato affinché lei restasse con me perché non voleva occuparsi da sola della cogenitorialità e delle obbligazioni finanziarie. Il che era un insulto, specialmente considerando che lei guadagnava $8.000 al mese come APRN. Lei ha ottenuto il suo master nel novembre del 2019 e ha iniziato a lavorare in un nuovo lavoro nel gennaio del 2020, 9 mesi prima della sua morte. Ho deciso di chiamare le sue amiche per scoprire cosa succedeva dietro le mie spalle. Ho ottenuto pochissime informazioni dopo aver minacciato di esporla. Una persona mi ha detto che lei flirtava con un collega, solo questo. Nei giorni seguenti, dopo aver scoperto tutto, ho letto i messaggi di testo con tutti i nostri amici. Nancy aveva detto a mia moglie che suo cugino era interessato a lei. Mia moglie le ha detto di dargli il suo numero. Ora sono furioso come non mai. Ho deciso di chiamarla di nuovo per parlare della situazione. Urlavo e imprecavo.
Lei ansimava e sospirava al telefono. Ho detto a Nancy che non avrebbe mai più visto i bambini. Ora lei è ferita e cerca di scusarsi per il suo coinvolgimento dicendo che non c'entrava niente. Le ho detto che era lei quella che aveva detto a mia moglie che suo cugino era interessato e aveva scambiato i numeri. Qualche giorno dopo ho deciso di mettermi in contatto con il fidanzato di Nancy e dirgli di Nancy che andava in hotel con altri uomini. Tutte le informazioni nel telefono di mia moglie, Gilley, ho dato il numero di uno degli uomini così poteva mettersi in contatto con lui. Gli ho detto di non reagire subito, solo di ottenere accesso al suo telefono e controllarlo perché lei aveva cambiato i nomi. Mi ha richiamato 2 settimane dopo e mi ha raccontato il seguito. Ha detto che ha aspettato 10 giorni per affrontarla. È andato su Facebook Messenger dato che aveva accesso, ma non ha visto molto, solo piccoli segni. Quando l'ha affrontata sul sentiero per escursioni, le ha strappato il telefono dalle mani e lei è andata nel panico. Poi ha detto che avrebbe chiamato la polizia, così lui ha deciso di rompere il telefono dato che era lui che lo pagava. Mentre continuavo a guardare nel telefono di mia moglie, vedevo conversazioni con molti uomini. Una conversazione che mi ha allarmato con la sua amica Amy implicava che l'uomo con cui aveva quasi fatto sesso era interessato a un trio, cosa che sembrava intrigare mia moglie. Ricordo una conversazione che avevamo avuto in quel periodo. Mia moglie mi aveva chiesto se sarei stato interessato a un trio. Le ho detto di no, perché andava contro le mie convinzioni religiose, anche se sarei stato interessato. Penso che mi stesse usando come metro morale. Ho visto pagamenti cash app da quell'uomo a lei dopo che erano usciti a mangiare insieme. Inoltre, ricordo quel giorno perché aveva detto che avrebbe portato a casa del cibo dal ristorante, ma poi ha cambiato idea perché il cibo non era buono. Ho visto conversazioni con altre amiche che dicevano che ero geloso di lei. Non ho mai specificato in dettaglio perché ero geloso di lei. Sono lasciato a supporre che fosse per aver cercato di impedirle di fare qualcosa che le è costata la vita. Raccontava ai conoscenti che ero cattivo e meschino con lei a causa delle innumerevoli discussioni su finanze e pulizie. Non puliva la casa e spendeva la maggior parte dei suoi soldi in vacanze, shopping e feste, mentre i miei soldi erano legati al pagamento delle bollette. Non mentirò, ero verbalmente abusivo con lei, ma mi sentivo giustificato nelle mie azioni, perché volevo più dalla vita che vivere di stipendio in stipendio e vivere in una casa sporca. C'erano innumerevoli insulti dietro le mie spalle da parte sua ai miei parenti e al mio capo. Dopo la sua morte e dopo aver dovuto occuparmi di tutte le bollette, ho scoperto che era indietro di 2 mesi con l'assicurazione dell'auto. La lavatrice e l'asciugatrice non erano stati pagati dopo che le avevo dato metà dei soldi per occuparsene. Un mese dopo le ho detto che la lavatrice non funzionava. La sua risposta è stata che avrebbe smesso di funzionare dopo che l'avremmo pagata. Lei impiegava 15 giorni per pagare l'ipoteca, certe somme dopo che le avevo dato metà dei soldi per pagarla prima del termine di grazia. Per peggiorare le cose, ho scoperto che fumava marijuana, cosa che mi ha sorpreso perché da adolescenti avevamo concordato di non fumare mai marijuana. Se avessi saputo che fumava, le avrei detto di smettere o l'avrei lasciata. Ho deciso di dire a 2 dei miei figli dell'infedeltà della loro madre e delle parole non troppo gentili che esprimeva sui suoi figli al cugino di Nancy. Il più grande si è arrabbiato moltissimo e mi ha detto di togliere tutte le sue foto dalle pareti. Il ragazzo di 11 anni sembrava indifferente, la sua principale preoccupazione era picchiare gli dei con cui lei aveva dormito. Ho dovuto spiegargli perché non è appropriato, dato che lei aveva dormito con loro volontariamente. Non ho mai detto al più piccolo cosa ha fatto sua madre, sentivo che non avrebbe capito. A volte si sente escluso perché gli altri fratelli sanno. Inoltre era confuso. Ora sto lottando con l'idea di spostare la sua bara. Non voglio che sia accanto a mia madre, non voglio essere sepolto accanto a lei. Ho deciso di informarmi se potesse essere trasferita al cimitero di suo padre e sui costi. Quando ho deciso di dirlo a suo fratello, lui si è opposto, chiedendomi perché non avevo mai avuto una conversazione completa con lui o la madre riguardo all'infedeltà di loro figlia. Mi è sembrato imbarazzante dirlo, poiché la loro percezione di lei era quella di una donna retta. Sentivo che sarebbe stata una pillola difficile da ingoiare. Sua madre ha sentito indirettamente del tradimento di sua figlia.
Sua nipote le ha detto che ho trovato informazioni sul suo telefono. Ho parlato a suo fratello delle sue sregolatezze in modo indiretto, ma il telefono si è spento senza che me ne accorgessi. Parlavo al telefono con nessuno per 10-15 minuti. L'ho preso come un segno che non era destino sapere i dettagli. Quando ho detto alle mie sorelle di voler spostare la sua bara, mi hanno detto di non prendere decisioni affrettate e di aspettare un anno. La famiglia di mia moglie non vuole che la bara sia spostata. Ho deciso di lasciarla accanto a mia madre, ma non le metterò una lapide, cosa che ha sconvolto alcuni membri della famiglia. Non permetterò a nessun altro di farlo e se decidessero di farlo senza il mio consenso, la farò rimuovere. Non sono stato in grado di visitare mia madre dal 26 settembre 2020. La visitavo diverse volte a settimana, ma ho smesso dopo che mia moglie è stata sepolta accanto a lei. Sento che, se vado a vedere mia madre, pagherò anche i miei rispetti a lei. 3 settimane dopo la morte di mia moglie, ho incontrato una ragazza e siamo usciti insieme. Ci siamo trovati bene. Lei è rimasta incinta 2 mesi dopo, ma il timing è stato orribile, specialmente a causa dei miei figli e della percezione pubblica. 2 mesi dopo che la mia ragazza ha annunciato la sua gravidanza, Nancy ha deciso di fare un lungo post su Facebook usando una pagina falsa per denigrarmi, dicendo che mia moglie si occupava delle finanze e dei bambini. Ha affermato che ero in casa con i bambini, ma non me ne occupavo. Ha anche detto che non ero in grado di mettere giù la metà dei soldi per la casa e ha insinuato che avevo tradito mia moglie perché non è possibile che la mia nuova ragazza sia rimasta incinta 2 mesi dopo la morte di mia moglie. Una delle mie sorelle la pensava allo stesso modo e ha fatto domande in modo indiretto per confutare la loro teoria. Mia figlia è nata nel luglio 2021, quindi la mia ragazza doveva essere rimasta incinta nell'ottobre o novembre. Viveva in California prima di tornare in Connecticut per aiutare sua madre. È tornata a giugno 2020, 2 mesi prima della morte di mia moglie. Oltre a questo, mia moglie e la mia ragazza erano amiche con la mia capa femminile, per cui lavoravo in un autolavaggio, quindi non c'era modo che potessi tradire senza essere scoperto. Sarei stato paranoico nel tentativo. Inoltre, la parte più importante, non voglio andare dai miei figli e dirgli che papà deve lasciare la casa perché ho tradito. La mia ragazza prevede di tornare in California con sua madre tra qualche mese. È tornata solo per aiutare sua madre a vendere il condominio. Dopo essere rimasta incinta, è rimasta con me per dare alla luce mia figlia. Non sono un grande credente nel karma, ma in qualche modo sento che la serie di eventi era temporizzata. Mia moglie è diventata un'infermiera registrata nel 2007 e ha iniziato a guadagnare $3.600 al mese. È tornata a scuola nel 2014 per prendere il suo master, l'ha ricevuto alla fine del 2019 e ha iniziato il suo nuovo lavoro come APRN nel gennaio del 2020, guadagnando $8.000 al mese. Per i 13 anni che siamo stati sposati non sapevo della sua polizza assicurativa sulla vita. Sapevo che ne aveva una, ma non conoscevo i dettagli. Dopo la sua morte ho esaminato tutto. Il suo lavoro dal 2014 al 2019 includeva una polizza assicurativa per entrambi noi di $40.000 e meno per i bambini. Quando ha iniziato il suo nuovo lavoro nel 2020, aveva solo una polizza assicurativa sulla vita per se stessa a 6 cifre. Mi ha sorpreso che non ne avesse una per i bambini e avesse preso la polizza minima attraverso il suo lavoro. Suppongo volesse tenere più soldi per sé nel suo stipendio. Ricordo di aver avuto una discussione con lei sul non avere un'assicurazione sulla vita per seppellirmi. Le ho detto che non sarei morto tanto presto e che, se fosse accaduto, avrebbero potuto semplicemente avvolgermi e seppellirmi senza bara. Così non sarebbe stato costoso. All'epoca stavo guardando le assicurazioni sulla vita con la mia unione di credito, ma stavo procrastinando da anni. Ho impedito a mia moglie di farsi operare quando mia madre è morta nel dicembre del 2019. Ero depresso e devastato. Ho deciso che poteva farsi operare perché non volevo controllare la sua vita, ma le ho detto che preferivo che non lo facesse. Se non lo facesse, sarebbe stata da sola, non sarei andato agli appuntamenti. Non avrei voluto sapere nulla perché non approvavo l'operazione. Ho cercato di dissuaderla dal farlo di sua volontà. Ha deciso di farlo comunque e è morta 9 giorni dopo l'operazione. Sento che si è fatta l'operazione per costruire la sua autostima mentre tradiva.
Recentemente ho trovato altre informazioni sul telefono di mia moglie. Ci sono centinaia di video in cui parla con le sue amiche. I video durano dai 10 ai 15 minuti, ma ho trovato un video in cui parla di essere innamorata di un terzo uomo e insinua che abbiano fatto sesso, ma non ho prove concrete perché non ho guardato tutti i video. La maggior parte delle conversazioni con le amiche riguardano il lavoro. Non voglio investire molto tempo a guardare video tutto il giorno. Se la sua famiglia si arrabbia per la lapide, probabilmente guarderò tutti i video per giustificare perché non può averne una. Alla fine ci penso ogni giorno e mi arrabbio, soprattutto per non poterla affrontare. La mia ragazza dice che dovrei essere felice perché alla fine ho ottenuto la casa, l'assicurazione sulla vita e i bambini. Dopo averci pensato, ha ragione. Se mia moglie fosse stata viva e avessi scoperto, la mia vita sarebbe stata sconvolta. Avrei dovuto stare con una delle mie sorelle e ricominciare da capo. Non sapevo nulla su come assumere un investigatore privato o ottenere prove per dimostrare l'infedeltà per il divorzio fino a quando non ho ascoltato storie su Reddit. Probabilmente non sarei stato in grado di forzare la vendita della casa, dato che la casa è solo a nome suo. Il mio credito era cattivo in quel momento e non volevo rovinare le nostre possibilità, ma ho messo giù metà del pagamento e ho pagato metà del mutuo ogni mese. Mi fidavo ciecamente di lei perché è andata in chiesa per tutta la vita, aveva molti titoli in chiesa. Pensavo fosse incapace di tradire. Se avesse tradito, probabilmente avrebbe dormito con un ragazzo, ma non so con quanti uomini abbia dormito. E sono portato a concludere che potrebbero essere stati più di 10 uomini perché la mia ragazza ha trovato conversazioni su Facebook su carta dal 2011, 2013 e 2016 in cui flirtava. Doveva incontrarsi con un ragazzo, ma uno dei bambini si è ammalato. Alla fine ho ottenuto la casa, 6 cifre, i bambini e una ragazza che pulirà e farà quello che voglio sessualmente. Grazie per aver ascoltato, alla prossima! Tutto era iniziato in un giorno apparentemente ordinario. Ero in pensione da qualche anno, godendomi la vita tranquilla che avevo costruito con mia moglie di 30 anni. Lei è sempre stata una volontaria appassionata, dedicando il suo tempo a varie associazioni benefiche e cause. Ammiravo il suo impegno, ma ultimamente non era più la stessa. Tornava a casa tardi, il suo telefono sempre pieno di notifiche che scartava rapidamente. Inizialmente non ci ho fatto troppo caso, dicendomi che era solo impegnata con il suo lavoro di volontariato. Ma man mano che i giorni diventavano settimane, sapevo che c'era qualcosa che non andava con lei, ma non riuscivo a capire cosa. Una sera, mentre eravamo seduti a cena, ho deciso di affrontare le mie preoccupazioni. Le ho detto che avevo notato che stava uscendo molto tardi ultimamente. Le ho chiesto se andava tutto bene con il suo lavoro di volontariato. Lei ha alzato lo sguardo dal piatto e ha detto: «Oh, sai com'è?» Ha risposto: «C'è tanto da fare in beneficenza. Stiamo pianificando una grande raccolta fondi e mi prende molto tempo». Ho annuito, ma la sua risposta non mi ha soddisfatto completamente. Conoscevo mia moglie e potevo dire quando nascondeva qualcosa. Nei giorni successivi mi sono ritrovato a diventare sempre più sospettoso. Odiavo quella sensazione, ma non potevo farne a meno. Ho iniziato a prestare più attenzione al suo comportamento, notando le piccole cose che sembravano fuori posto. Il suo comportamento segreto era davvero preoccupante, soprattutto quando usava il suo telefono. I cambiamenti improvvisi nel suo programma mi hanno messo in allarme. Volevo fidarmi di lei, ma il mio istinto mi diceva che qualcosa non andava. Infine, ho deciso che non potevo sopportarlo più a lungo. Dovevo conoscere la verità, anche se significava affrontare una realtà dolorosa. Ho fatto un piano per affrontarla, per avere una conversazione onesta su cosa stesse succedendo. Speravo con tutto il cuore che i miei sospetti fossero infondati, ma in fondo sapevo che era meglio prepararmi al peggio. Ho passato i giorni successivi cercando di raccogliere i miei pensieri, provando cosa dire a mia moglie. Volevo affrontare la situazione con calma e razionalità. Ma più ci pensavo, più le mie emozioni minacciavano di prendere il sopravvento. Non potevo fare a meno di immaginare gli scenari peggiori, le possibilità che mi facevano sentire nausea e dolore al cuore. Una sera, quando mia moglie è tornata a casa dopo un'altra tarda sessione di volontariato, ho deciso che era il momento di avere un'altra conversazione. L'ho aspettata in salotto, le mani strette sulle ginocchia.
Quando è entrata, sembrava sorpresa di vedermi ancora sveglio. Mi ha chiesto perché ero alzato così tardi. Ho preso un profondo respiro, cercando di calmare i miei nervi. Sono preoccupato per te, per noi, ho detto. Sento che c'è qualcosa che non mi stai dicendo. Cosa intendi? Ha chiesto lei con un tono difensivo. Ti ho detto che sono solo impegnata con il lavoro di beneficenza, non c'è altro. Il suo tono difensivo ha acceso un campanello d'allarme in me. Sentivo che mi stava mentendo. Ho insistito. Per favore, sii onesta con me. Se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che posso fare per aiutare, voglio saperlo. Ti amo e voglio che possiamo superare insieme qualunque cosa sia. Lei ha esitato e per un momento ho pensato che avrebbe finalmente aperto con me. Ma poi ha scosso la testa. Non c'è nulla di cui parlare. Mi dispiace se sono stata distante ultimamente, ma è solo perché sono così concentrata sulla beneficenza. È tutto qui. L'ho lasciata perdere, anche se mi sentivo sopraffatto da delusione e frustrazione. Volevo crederle, ma qualcosa nel mio istinto mi diceva che c'era di più nella storia. Sapevo che non potevo lasciar perdere, che dovevo scoprire la verità, per quanto dolorosa potesse essere. Nei giorni successivi, la tensione tra me e mia moglie è solo cresciuta. Lei è diventata più distante, più evasiva, e mi sono ritrovato a mettere costantemente in discussione tutto ciò che diceva e faceva. Odiavo la persona che stavo diventando, il marito sospettoso e paranoico che non poteva fidarsi della propria moglie, ma non potevo farne a meno. I dubbi e le paure avevano messo radici nella mia mente e non potevo liberarmene, non importa quanto ci provassi. Alla fine ho deciso che dovevo agire. Se mia moglie non mi avesse detto la verità, avrei dovuto scoprirlo da solo. Sapevo che era una violazione della sua privacy, ma non potevo vivere con l'incertezza più a lungo. Ho iniziato controllando i suoi registri telefonici, cercando numeri sospetti o modelli. Inizialmente non ho trovato nulla di fuori dall'ordinario. Ma poi ho notato un numero che continuava a comparire. Uno che lei aveva chiamato e messaggiato a tutte le ore del giorno e della notte. Non riconoscevo il numero, ma sapevo che doveva essere importante. Successivamente ho deciso di fare alcune indagini sul suo lavoro di volontariato. Sono sempre stato un sostenitore dei suoi sforzi, ma ora mi chiedevo se ci fosse di più di quanto lei lasciasse intendere. Ho iniziato a chiedere in giro, parlando con altre persone coinvolte nella beneficenza. Inizialmente nessuno sembrava sapere nulla di fuori dall'ordinario. Ma poi ho incontrato una donna che lavorava a stretto contatto con mia moglie. All'inizio sembrava esitante a parlare con me, ma alla fine si è aperta. Quello che è uscito dalla bocca di questa donna ha fatto suonare i campanelli d'allarme. Non voglio causare problemi, ha detto. Ma penso che ci sia qualcosa che dovresti sapere. Tua moglie ha passato molto tempo con uno dei donatori, un uomo ricco che è stato molto generoso con la beneficenza. Li ho visti insieme e sembra più di una semplice relazione professionale. In quel momento il mio cuore si è accelerato, le mie peggiori paure confermate. Ho ringraziato la donna per la sua onestà e me ne sono andato. La mente in tumulto per le implicazioni di ciò che mi aveva detto. Sapevo che dovevo affrontare mia moglie per ottenere la verità una volta per tutte. Ma sapevo anche che la verità potrebbe essere più dolorosa di quanto potessi mai immaginare. Armato delle informazioni che avevo raccolto, sapevo che non potevo rimandare ulteriormente il confronto. Ho aspettato fino a quando mia moglie è tornata a casa da un'altra tarda notte alla beneficenza. Quando è entrata, ero seduto al tavolo della cucina. Non le ho nemmeno dato il tempo di aprire bocca. Le ho detto che sapevo del cosiddetto ricco donatore della beneficenza. Si è bloccata, gli occhi spalancati nello shock. Per un momento ho pensato che avrebbe potuto cercare di negare, di inventarsi qualche scusa o spiegazione, ma poi le sue spalle si sono abbassate e ho visto la verità scritta su tutto il suo volto. Ha ammesso che non voleva che accadesse e che era stato un errore. Ho scosso la testa e le ho chiesto da quanto tempo stava succedendo. Ha esitato, ma poi le parole hanno iniziato a uscire. Mi ha raccontato di come aveva incontrato il donatore a un evento di beneficenza, di come aveva iniziato a interessarsi al suo lavoro e a donare sempre più soldi. All'inizio era stato innocente, solo una relazione professionale. Ma poi le cose avevano iniziato a cambiare.
Lui aveva iniziato a invitarla a cene private, sommergendola di regali e attenzioni. All'inizio aveva cercato di resistere, ma alla fine aveva ceduto alla tentazione. Ora, tieni presente che ha detto che lui le dava regali. Non ho mai visto quei regali. Mentre parlava, sentivo il mio cuore spezzarsi, una parola dopo l'altra. Le avevo fatto fiducia, l'avevo amata, avevo costruito una vita con lei e ora tutto sembrava una bugia. Non potevo credere che la donna che avevo sposato, la donna con cui avevo trascorso 30 anni, potesse tradirmi così. Ma anche mentre ascoltavo la sua confessione, non potevo fare a meno di sentirmi in colpa e responsabile. Avevo trascurato le sue esigenze, dato per scontato. Spinto lei tra le braccia di un altro uomo senza nemmeno rendermene conto? Non avevo le risposte, ma sapevo una cosa per certo. Il nostro matrimonio, la nostra vita insieme, non sarebbe mai più stata la stessa. Nei giorni successivi alla confessione di mia moglie, mi sono sentito come se vivessi in un incubo. Non potevo mangiare, non potevo dormire. Non riuscivo a concentrarmi su nulla tranne il dolore e il tradimento che mi consumavano. Ho cercato di andare avanti con la mia routine quotidiana, ma tutto sembrava inutile, privo di significato. Mia moglie, per suo merito, sembrava genuinamente pentita. Si è scusata più e più volte implorando il mio perdono. Mi ha detto che aveva concluso le cose con il donatore, che voleva sistemare le cose tra di noi. Ma non riuscivo a fidarmi di lei, a credere che non mi avrebbe solo fatto male di nuovo. Sapevo che dovevo affrontare il donatore. Vedere con i miei occhi l'uomo che aveva rubato l'affetto di mia moglie. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che avrebbe partecipato a un gala di beneficenza quel fine settimana. Uno che mia moglie aveva pianificato per mesi. Ho deciso di partecipare al gala io stesso, per vedere se riuscivo a coglierli insieme. Mi sono vestito con il mio miglior abito e cravatta, cercando di mescolarmi tra la folla di donatori benestanti e socialite. Scansionavo la stanza, ero in missione. Ma ero nervoso come l'inferno. Ma poi li ho visti. Stavano in un angolo, parlando e ridendo insieme come vecchi amici. Ho visto come il donatore si è avvicinato, sussurrando qualcosa nell'orecchio di mia moglie, che l'ha fatta arrossire e ridacchiare. Ho sentito un'onda di rabbia bruciante travolgermi, minacciandomi di consumarmi. Mi sono avvicinato a loro, le mani serrate a pugno ai lati. «Che diavolo sta succedendo qui?» ho esclamato. Abbastanza forte da attirare l'attenzione di tutti. Mia moglie mi ha guardato in shock. «Tesoro, per favore», ha sussurrato, tendendomi la mano. «Non è quello che sembra». Ma non stavo ascoltando. Mi sono rivolto al donatore, gli occhi ardenti di furia. «Pensi di poter semplicemente entrare e rubare mia moglie? Pensi di poter rovinare la mia vita e farla franca?» Il donatore mi ha guardato con un sorriso compiaciuto e condiscendente. «Penso che tua moglie abbia fatto la sua scelta. Forse se fossi stato un marito migliore, non sarebbe venuta da me». Quello è stato il momento in cui ho sentito qualcosa scattare dentro di me e, prima che me ne rendessi conto, mi ero lanciato su di lui, il pugno volante. La stanza è esplosa nel caos mentre la gente urlava e si allontanava, ma io a malapena me ne accorgevo. Tutto ciò che potevo vedere era l'uomo che aveva distrutto la mia vita. E tutto ciò che volevo era farlo pagare. Non ricordo molto di ciò che è successo dopo. Vagamente ricordo di essere stato strappato dal donatore dalla sicurezza. Le urla di mia moglie risuonavano nelle mie orecchie mentre venivo trascinato via. Sono stato scortato fuori dal gala, il mio abito strappato e le nocche sanguinanti. Dove avevo colpito il donatore? Sono inciampato nella notte, la mente in preda allo shock e alla rabbia. Non potevo credere a ciò che avevo appena fatto. A come avevo lasciato che le mie emozioni prendessero il sopravvento. Mi ero sempre considerato una persona razionale e equilibrata, ma in quel momento avevo perso completamente il controllo. Mentre camminavo per le strade cercando di schiarirmi la mente, mi sono reso conto che non potevo andare avanti così. Non potevo permettere che il tradimento di mia moglie mi definisse. Non potevo lasciarlo consumarmi. Dovevo trovare un modo per andare avanti, per guarire e ricostruire la mia vita. Ho iniziato contattando amici e familiari, persone che avevo trascurato nella mia concentrazione unica sul mio matrimonio. Sono stato sorpreso da quanto fossero solidali, quanto fossero disposti ad ascoltare e offrire consigli.
Ho iniziato a vedere uno psicoterapeuta, lavorando attraverso la mia rabbia e il mio dolore in modo sano. Non è stato facile e c'erano giorni in cui volevo arrendermi, rannicchiarmi in una palla e non uscire mai dal letto. Ma lentamente, poco a poco, ho iniziato a sentirmi di nuovo me stesso. Ho iniziato a riscoprire le cose che mi rendevano felice, gli hobby e le passioni che avevo lasciato cadere nel dimenticatoio. Per quanto riguarda mia moglie, sapevo che non potevo perdonarla. Non potevo tornare a come erano le cose. Abbiamo iniziato le procedure di divorzio, dividendo i nostri beni e cercando di trovare un accordo sui termini. È stato un processo doloroso e disordinato, ma alla fine sono emerso dall'esperienza una persona diversa. Ero più forte, più consapevole delle mie esigenze e desideri. Avevo imparato a mie spese che l'amore e la fiducia erano cose fragili, che dovevano essere nutrite e protette. Ma avevo anche imparato che ero capace di sopravvivere anche ai peggiori tradimenti, che potevo rialzarmi e ricominciare. Qualche mese dopo il divorzio, ho ricevuto una lettera dalla mia ex moglie, che mi diceva che le dispiaceva per quello che aveva fatto e che aveva convinto il suo amante a non sporgere denuncia contro di me. Non ho risposto alla sua lettera. Mi sono trasferito più vicino ai miei fratelli nella contea di Fulton, in Georgia. La mia ex moglie è rimasta in North Carolina. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima! Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Non ho mai fatto nulla del genere prima. Ho bisogno di sfogarmi e raccontare quanto accaduto. Ho scoperto che mia moglie mi tradiva proprio il giorno della festa del papà. Non potevo crederci, non l'avevo mai immaginato. Abbiamo 2 figli insieme e sto solo cercando di capire cosa fare. Lei frequenta una classe di Zumba, frequentata principalmente da donne. Mi aveva detto che una delle sue amiche in classe stava passando attraverso un divorzio e che lei la stava aiutando. Non ci avevo pensato molto fino a quando non ho visto un post su Facebook da una delle amiche di mia moglie nella classe che diceva «Buona festa del papà a tutti i grandi papà là fuori» e mia moglie era taggata. Ho cliccato sul suo profilo e ho visto che partecipava a un barbecue per la festa del papà in casa di un'amica, ma non mi aveva mai detto che sarebbe andata a un barbecue. Il giorno seguente, che era la festa del papà, mi sono svegliato presto e ho preparato la colazione per i ragazzi e mia moglie stava ancora dormendo. L'ho svegliata e le ho detto che avevo preparato la colazione. Lei si è alzata, è venuta in cucina, mi ha baciato sulla guancia e ha detto «Buona festa del papà». Le ho detto «Grazie». Si è seduta a tavola e abbiamo fatto colazione insieme. Poi ho aperto i regali che mi avevano fatto i ragazzi e mia moglie. Dopo che ho aperto i regali, mia moglie ha detto che sarebbe andata a fare una doccia e è salita di sopra. Io sono rimasto di sotto con i ragazzi. Un po' più tardi sono salito per usare il bagno. Ho sentito la doccia in funzione, quindi sono entrato nella nostra camera da letto e ho visto il telefono di mia moglie sul letto e ho deciso di guardarlo. Ho letto i suoi messaggi di testo e ho visto che stava messaggiando con questo ragazzo. A quanto pare non era l'uomo accanto a cui era seduta al barbecue, era qualcun altro. Stavano facendo progetti per incontrarsi. Sono andato in bagno dove stava facendo la doccia, non ho detto nulla. Non l'ho affrontata, dovevo pensare a cosa fare. Intendo dire, è andata al barbecue senza la sua famiglia. Giusto lì ho deciso che avevo bisogno di chiamare un avvocato per vedere come sarebbe stato il divorzio per me. Ho lasciato la casa e sono andato a casa di mio fratello. E gli ho detto cosa stava succedendo. Lui ha convenuto che dovevo chiamare un avvocato per il divorzio e forse un investigatore privato. Il giorno dopo ho chiamato un avvocato per il divorzio e gli ho raccontato perché stavo considerando il divorzio. Mi ha fatto alcune domande e mi ha detto di venire per una consulenza. Sono andato alla consulenza e abbiamo parlato delle mie opzioni e mi ha detto che sarebbe stata una buona idea assumere anche un investigatore privato. Gli ho detto che mio fratello aveva detto la stessa cosa. Gli ho detto che sospettavo che mia moglie mi stesse tradendo, ma l'unica cosa che avevo erano messaggi di testo e il suo possibile incontro con qualcuno. L'avvocato mi ha semplicemente detto che
che non era abbastanza come prova. Avevo bisogno di più dei soli messaggi di testo. Avevo bisogno di prove concrete come foto o video. L'avvocato mi ha chiesto dei bambini e gli ho detto che volevo l'affidamento completo. Mi ha detto che sarebbe stato molto difficile, ma non impossibile. L'avvocato mi ha chiesto se ero sicuro di questo e gli ho detto che ero positivo. Non volevo rimanere in un matrimonio in cui mia moglie mi tradiva e non volevo che i miei figli crescessero in una casa divisa. L'avvocato mi ha detto che avrebbe preparato i documenti. Gli ho detto di non preparare ancora i documenti, volevo assumere un investigatore privato per ottenere più prove. Quando l'avrei fatto, allora avrebbe potuto depositare i documenti. L'avvocato ha detto che era una buona idea. Dopo aver confermato con l'avvocato, sono tornato a casa. Mentre stavo guidando a casa, ho ricevuto un messaggio di testo da mio figlio di 18 anni. Voleva sapere dove ero. Gli ho detto che stavo tornando a casa. Mi ha detto che voleva dirmi qualcosa. Gli ho detto che sarei stato a casa tra pochi minuti. Tornerò qui presto e vi farò sapere cosa sta succedendo. Sono mentalmente esausto in questo momento. Aggiornamento. Ciao a tutti, sono tornato da quando ho pubblicato l'ultimo post. Quel giorno, dopo aver lasciato l'ufficio dell'avvocato, ho ricevuto un messaggio di testo da mio figlio. Mi ha detto che aveva visto sua madre baciare un uomo strano mentre era fuori per l'allenamento di calcio. Gli ho chiesto se ne era sicuro e lui ha detto di sì. Mio figlio ha detto che ha visto un uomo e una donna scendere da una macchina e era sicuro che fosse sua madre. La donna ha baciato l'uomo e poi è risalita in macchina e se n'è andata. Gli ho chiesto che tipo di macchina fosse e lui ha detto un SUV bianco. Non sapeva chi fosse l'uomo. Poi mio figlio mi ha chiesto cosa stava succedendo. Gli ho detto che non ero sicuro, ma che avrei scoperto. Dopo aver parlato con mio figlio, ho deciso di chiamare un investigatore privato perché sapevo che lei avrebbe cercato di negare o di manipolare noi, me e mio figlio, facendoci pensare che fosse stato un errore. Volevo avere delle prove per essere sicuro e poter agire di conseguenza. Ho fissato un incontro con l'investigatore privato quel giorno. Quando ho incontrato l'investigatore privato, gli ho spiegato cosa volevo. Mi ha detto che ci sarebbe voluto del tempo, ma che avrebbe fatto il lavoro. Quando sono tornato a casa quel giorno, mio figlio era già a casa. Quando l'ho visto, aveva le lacrime agli occhi. Il mio ragazzo più giovane non era a casa di un amico. Mio figlio mi ha persino mostrato una foto del veicolo da cui sua madre era scesa. Gli ho fatto immediatamente inviare la foto a me e l'ho inviata al mio investigatore privato. Alcuni giorni dopo, l'investigatore mi ha chiamato e mi ha detto che aveva scoperto chi era l'uomo. Aveva anche delle riprese video di loro insieme. L'investigatore privato mi ha mostrato le riprese video di mia moglie e dell'uomo con cui mi tradiva. Erano al parco a baciarsi, poi sono andati in una camera d'albergo. Aveva delle riprese video di loro che entravano nella camera d'albergo e poi uscivano alcune ore dopo. Dopo aver ricevuto le riprese, ho chiamato il mio avvocato e gli ho chiesto come l'infedeltà influenzasse le battaglie per l'affidamento dei figli. Mi ha detto che di solito non influisce, ma in alcuni casi può. Mi ha detto che i casi di affidamento sono quasi sempre nell'interesse del bambino o dei bambini e che avrei dovuto dimostrare che mia moglie non era adatta per ottenere l'affidamento completo. Di solito i tribunali concedono l'affidamento congiunto. Il mio avvocato mi ha anche detto che avrei potuto cercare di usare la carta dell'infedeltà per ottenere l'affidamento completo. Ma non pensava che avrebbe funzionato perché i tribunali generalmente non vedono di buon occhio questa tattica e sarebbe stata una lunga battaglia molto costosa. Dopo aver parlato con il mio avvocato, il mio investigatore privato mi ha chiamato e mi ha inviato una segreteria telefonica urgente. Indicava che voleva incontrarmi subito. Ci siamo incontrati in un Starbucks un'ora dopo. L'investigatore privato mi ha mostrato delle riprese di mia moglie che faceva sesso con quest'uomo in questo SUV bianco. Gli ho detto di procedere e di compilare le riprese per me così che le avrei potuto usare nel divorzio. Più tardi quella sera, quando sono tornato a casa, mia moglie mi ha detto che nostro figlio maggiore la stava ignorando. Dopo che mi ha detto questo, sono andato a parlare con nostro figlio. Mi ha detto che era arrabbiato con sua madre e non voleva parlare con lei. Gli ho chiesto perché
e ha risposto che era stanco delle sue bugie e che voleva vivere con me. Gli ho detto di non preoccuparsi, che avrei risolto io e di non dire nulla a suo fratello minore. Pochi giorni dopo ho ricevuto tutte le riprese video dal mio investigatore privato. Le ho guardate e mi hanno fatto sentire male allo stomaco. Non potevo credere che mia moglie potesse fare una cosa del genere a me e alla nostra famiglia. Più tardi, quella notte, mia moglie mi ha chiesto cosa non andasse in nostro figlio. Le ho detto che era preoccupato per le sue prestazioni nel calcio e non era molto loquace. Le ho chiesto se volesse guardare un film e ha detto di sì. Quindi abbiamo guardato un film. Dopo il film, le ho detto che avevo qualcosa da mostrarle. L'ho portata nel nostro ufficio di casa e ho riprodotto il filmato del suo tradimento con quest'altro uomo. Mia moglie ha immediatamente iniziato a piangere e è caduta a terra, in stato di shock. Le ho detto che avevo già fatto domanda di divorzio e che avrei lottato per ottenere l'affidamento completo dei nostri figli. Il suo atteggiamento è cambiato immediatamente dopo che ho detto questo. È diventata combattiva e minacciosa. Mi ha detto che non avrei mai più visto i nostri figli e che se l'avessi combattuta per l'affidamento si sarebbe assicurata che me ne pentissi. Urlava e gridava. I ragazzi sono scesi e hanno chiesto cosa non andasse. Ho detto loro che stavamo solo avendo una discussione e ho chiesto loro di tornare di sopra. L'hanno fatto. Dopo il nostro grande litigio, ho chiesto a mia moglie di lasciare la casa. Ha detto che non sarebbe andata da nessuna parte, che anche questa casa le appartiene. Dopo quella notte, nei giorni seguenti, non ho parlato con mia moglie. Dormo nella camera degli ospiti e ho spostato tutte le mie cose nella camera degli ospiti. I miei ragazzi non interagiscono molto con loro madre. Alcune persone hanno chiesto cosa fa mia moglie. Possiede un negozio di fiori con un'amica e io sono un broker ipotecario, quindi dubito di ottenere l'affidamento completo dei bambini. Lei è una brava madre, a eccezione della sua infedeltà. Mia moglie ha assunto un avvocato e sta minacciando di combattere per ottenere l'affidamento completo dei nostri figli. Al momento ho fatto domanda di divorzio e sto aspettando che le venga notificato e di affrontare la battaglia per l'affidamento dei bambini, che sarà il prossimo passo. Grazie a tutti per aver ascoltato la mia storia. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima! Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo! Sono stato sposato con mia moglie per 19 anni prima di scoprire che mi tradiva con 3 uomini nell'ultimo anno. Mia moglie ed io abbiamo 54 anni. Abbiamo 2 figli che vivono in modo indipendente. Mia moglie è stata un'infermiera domiciliare per almeno 22 anni. Ho lavorato per il militare, essenzialmente come appaltatore governativo. Ha iniziato come infermiera in ospedali, ma quando si è presentata l'opportunità di guadagnare un po' di più come infermiera domiciliare, ha colto al volo l'occasione. Nulla mi aveva insospettito all'inizio. Non era attaccata al telefono, era a casa quando diceva che ci sarebbe stata. La nostra vita sessuale non ne aveva risentito. Non ho mai controllato il suo telefono e ci fidavamo l'uno dell'altro. Non avevamo segreti. Avevo accesso al suo telefono e lei al mio. Anche quando i ragazzi usavano il suo telefono, passando ad un'altra app, non trovavano nulla di sospetto. Per tutti i 19 anni nulla era fuori posto, intendo proprio niente. Quando i ragazzi erano a scuola e avevano l'allenamento di football, lei li accompagnava se io non potevo e li andava a prendere quando non potevo io. Facevamo vacanze insieme. Se dovevamo aspettare che i nostri impegni lo permettessero, allora prendevamo ferie. Come ho detto, non ero a conoscenza di alcun problema sottostante fino a che non ho dovuto andare fuori città per un fine settimana. Non appena raggiunsi la mia destinazione, chiamai mia moglie. Bene. Non rispose per le prime 12 ore, il che era un campanello d'allarme per me. Non era mai stata così tanto tempo senza rispondere a me in nessun modo e avrebbe dovuto inviarmi un messaggio per farmi sapere che era con un paziente. Quando finalmente parlai con lei quasi un giorno dopo, le chiesi perché non avesse risposto. Rispose che era impegnata. Dissi: "Solo impegnata? Cosa ti ha tenuta così impegnata da non poter contattare tuo marito?"
Ci scontrammo su questo, ma lei mi disse che sembravo controllante e che stavo esagerando. La sua risposta mi fece arrabbiare e non le parlai per il resto del fine settimana. Fu la prima volta, nel nostro matrimonio, che passammo un giorno senza parlare. Quando tornai a casa quella domenica sera, sembrava che mia moglie fosse completamente cambiata. Era una trasformazione inquietante. Quando ero partito venerdì, era una moglie amorevole con un atteggiamento premuroso e affettuoso nei miei confronti. Ora sembrava fredda. Per qualche motivo, quella notte non tentai di avviare nulla con lei. Le sue azioni nei miei confronti, al mio ritorno, proiettavano rifiuto se cercavo di avviare qualsiasi tipo di intimità. Andò al lavoro lunedì mattina senza dirmi nulla, né un "ti amo", né un "ti manderò un messaggio più tardi". Non mentirò, la sua reazione nei miei confronti, al mio ritorno, mi fece arrabbiare perché non era da lei. Non aveva mai mostrato quel tipo di comportamento. Pensai tutto il giorno al lavoro. Perché non mi aveva contattato per la maggior parte del fine settimana? Verso l'1:30, quando tornai a casa dal lavoro, sorprendentemente mia moglie era tornata alla sua solita sé. Quella notte preparò la cena per me. Dopo cena andammo in spiaggia, guardammo un film, scherzammo e andammo a letto. Nei successivi settimane questo suo comportamento continuò. Diciamo solo che ero cieco, davvero cieco. Bene. Un giorno stavo buttando la spazzatura. Avevamo anche un piccolo bidone della spazzatura nel garage. Quando rovesciai il piccolo bidone nel bidone più grande, un involucro di preservativo cadde fuori. Rimasi congelato e pensai immediatamente: che diavolo? Il mio cuore iniziò a battere forte all'istante. Noi non usiamo preservativi e non ne abbiamo usati negli ultimi 19 anni. Presi fuori il mio telefono e scattai una foto. Non dissi nulla a mia moglie, perché sapevo che mi avrebbe dato qualche scusa banale sul motivo per cui un involucro di preservativo era nel bidone della spazzatura nel nostro garage. Bene, quando tornò a casa quella notte, sembrava essere un po' preoccupata per il suo telefono, cosa che non aveva fatto da quando glielo avevo comprato l'anno scorso. Ma questa volta non dissi nulla. Stava succedendo qualcosa. Stava nascondendo qualcosa, lo sapevo. E l'involucro del preservativo era solo l'inizio. Bene, mia moglie va a letto un po' più presto del solito e la prima cosa che faccio è controllare i nostri registri telefonici. Abbiamo Verizon come nostro fornitore di servizi cellulari e ho controllato tutti i numeri di telefono che conoscevo. Tra tutti i numeri che potevo verificare, 3 numeri di telefono venivano chiamati o messaggiati quando sapevo che stavo dormendo. Chiesi anche a Verizon di inviarmi una stampa delle ultime 2 bollette, perché la mia stampante domestica non era molto buona a stampare in grande quantità. Chiamai tutti e 3 quei numeri di telefono. Tutti avevano voci maschili allegate. Non lasciai un messaggio vocale. Digitai **67 in modo che il mio numero non apparisse. Nella settimana successiva continuai a monitorare questi 3 numeri provenienti dal telefono di mia moglie e, attraverso le mie osservazioni, doveva alzarsi mentre dormivo e chiamare questi uomini o mandargli messaggi. Presi nota di tutto ciò che trovavo, l'involucro del preservativo e i 3 numeri di telefono che avevo trovato. Non dissi nulla a mia moglie. Avevo una sensazione orribile nello stomaco, semplicemente orribile. La mia ansia stava aumentando e stava iniziando ad influenzare il mio sonno. Un mercoledì pomeriggio feci una chiamata curiosa a un avvocato divorzista per fissare un appuntamento per parlare con lei. Non perse tempo. Voleva sapere perché ero venuto a vederla. Le raccontai di aver trovato alcune cose sospette che non quadravano. Le parlai dell'involucro del preservativo e dei numeri di telefono che venivano chiamati o messaggiati a ore strane. Poi mi chiese cosa diceva il mio istinto. Le dissi che qualcosa non quadrava. Allora mi disse che avevo 2 opzioni. Un localizzatore GPS. In Georgia è consentito se si possiede il veicolo. Le dissi che possedevo entrambe le auto. La tua seconda opzione è un investigatore privato, dice. Gli investigatori privati sono costosi, ma possono risparmiarti molti dolori e denaro a lungo termine. La ringraziai per il suo tempo, ma, prima di andarmene, mi diede il biglietto da visita di un investigatore privato che USA nei suoi casi di divorzio.
Non appena uscii dall'ufficio dell'avvocato, uno dei miei figli mi chiamò e mi disse che era a casa e che era venuto a farci visita. Quando torno a casa, saluto mio figlio e andiamo sul retro a chiacchierare. Poi mi disse che aveva provato a contattare sua madre, ma lei non gli aveva mai risposto o mandato un messaggio. Disse che erano passate settimane e lei non aveva risposto. Tutto ciò che dissi a lui fu che sua madre era impegnata con nuovi pazienti. Ovviamente stavo mentendo. Non sapevo perché non avesse risposto a suo figlio. Quando mia moglie tornò a casa più tardi quella notte, nostro figlio le chiese perché non avesse risposto. Lei disse che era sommersa e mio figlio la fissò e non disse più nulla. Era come se fosse confuso. Nostro figlio rimase per 2 giorni e poi se ne andò. Quando se ne andò, andai sul sito web di Amazon, comprai un localizzatore GPS e lo posizionai sulla macchina di mia moglie. Possedevo l'auto a tutti gli effetti. Nulla sembrava fuori posto per il primo mese e controllavo il localizzatore nel tempo. Iniziai a imparare la sua rotta, ma non vidi nulla di insolito. Ma le telefonate e i messaggi a quei numeri continuavano. Ero perplesso e decisi di non accusarla di nulla finché non avessi avuto prove concrete. Così, 6 settimane dopo, non avevo trovato nulla oltre ai numeri sulla mia bolletta telefonica Verizon e all'involucro del preservativo, e il localizzatore non forniva nulla perché mostrava che stava in un posto per non più di un'ora. Bene. Una sera dopo il lavoro chiamai l'investigatore privato a cui l'avvocato divorzista mi aveva indirizzato. Quando incontrai l'investigatore privato, mi chiese cosa mi avesse portato a cercare i suoi servizi. Gli raccontai di aver trovato alcune cose sospette riguardanti mia moglie. Un involucro di preservativo e alcuni numeri sospetti sulla nostra bolletta telefonica, ma non volevo accusarla fino a che non avessi avuto qualcosa di concreto. Mi disse che il suo servizio costava $4.500 per 2 settimane, metà in anticipo per iniziare e metà alla fine. Gli pagai $2.750 per la prima settimana. Mi disse che, quando avesse avuto qualcosa, avrebbe chiesto di vedermi. Non avrebbe fatto nulla tramite messaggio. Disse che mi avrebbe chiamato entro 5 giorni. Vide mia moglie con 3 uomini. Una volta dietro a una lavanderia automatica, una volta nella casa di un altro uomo che era sposato e un'altra volta apparentemente con un infermiere uomo. Una volta ottenute queste informazioni, andai dall'avvocato divorzista che avevo visto in precedenza e chiesi il divorzio per adulterio. Dissi specificamente all'avvocato che non avrei pagato alcun assegno di mantenimento. Durante tutto il tempo non dissi nulla a mia moglie. Non eravamo stati intimi, ma le dicevo ancora che la amavo ogni giorno. Una volta scoperto che era stata fisicamente con questi 3 uomini, non la toccai. Era passato poco più di un mese prima che le fossero consegnati i documenti del divorzio nel suo ufficio. Con mia sorpresa, non disse nulla quando tornò a casa quel giorno dopo aver ricevuto i documenti del divorzio. Mi fece sapere che aveva ricevuto i documenti del divorzio, li firmò, fece le valigie e se ne andò. Abbiamo avuto l'udienza per il divorzio 2 mesi dopo e lei non si oppose a nulla di ciò che il mio avvocato propose. Avevamo un conto di risparmio che abbiamo diviso e ho ottenuto la casa, ma lei non la voleva. Le lasciai l'auto che le avevo comprato, una BMW 550i del 2019, e ho tenuto io il Cadillac Escalade. Al 29 marzo 2024 i miei figli non sanno che loro madre mi ha tradito e che siamo divorziati. Aspetterò per quello, ma glielo dirò quando verranno a casa in visita. Per l'uomo che era sposato, tutto ciò che ho fatto è stato inviare a sua moglie un pacco. Non ho lasciato indirizzo o numero di telefono. Voglio ringraziare personalmente Storie di Tradimento per aver condiviso la mia storia. Sto condividendo la mia storia perché a volte pensiamo di conoscere il nostro partner, ma in realtà non lo conosciamo, anche dopo essere stati sposati così a lungo. Non avevo idea che la mia ex moglie mi avrebbe tradito in questo modo. Alla prossima! Ciao e benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale e metteste un mi piace al video. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Senza. Credo che il mio nome sia irrilevante. Quello che conta è la storia che sto per raccontare. Una di fiducia,
tradimento e rinascita. Ero una volta un uomo felicemente sposato, credendo ingenuamente nella sacralità dei miei voti. Oggi sto da solo, logorato dalle prove della vita, ma non spezzato. Guardando indietro, la mia vita sembrava essere dipinta in sfumature di conforto ordinario. Vivevamo in una bella casa su 2 acri, sognando semplicemente di vivere una vita pacifica con compagnia e felicità. Il nostro matrimonio era convenzionale. Avevamo affrontato la nostra giusta quota di tempeste, ma riuscivamo sempre a trovare un porto sicuro. Avevamo lavori che ci tenevano occupati, socializzavamo con il nostro gruppo di amici e ci godevamo la fuga occasionale al cinema, una giornata in spiaggia o una cena tranquilla. Mia moglie era la mia compagna, la mia confidente e la donna che pensavo di conoscere meglio di chiunque altro. Avevamo una routine che ci faceva sentire al sicuro e protetti, ma anche se le cose sembravano normali e sicure, stava accadendo qualcosa che avrebbe presto cambiato la mia vita. Era come la calma prima della tempesta. Condividevamo hobby. I fine settimana erano dedicati a escursioni, esplorando i sentieri perduti vicino alla nostra città. Lei amava la fotografia e anche io iniziai a praticarla. La casa si riempì gradualmente di ricordi incorniciati delle nostre avventure condivise. La nostra vita era come una rappresentazione teatrale. La provavamo, era rilassata, prevedibile e sicura. Eravamo felicemente sposati e molto contenti. La sua trasformazione fu graduale. All'inizio erano le lunghe ore di lavoro che ho scartato come dedizione al suo lavoro. Faceva telefonate come se cercasse di tenerle molto private e diceva che era solo parlare con le amiche di alcuni problemi privati. A volte era silenziosa e sembrava essere altrove. Ho scelto di fidarmi di lei. Avevo più fede nel nostro amore che nel piccolo dubbio che stavo provando. In retrospettiva, i segnali erano tutti lì. Il cambiamento nel suo comportamento, il suo inquietarsi, la mancanza di calore, ma ero troppo immerso nella routine della nostra vita per mettere in questione gli strani schemi. Pensavo che potessi sempre fidarmi di lei. Celebravamo le pietre miliari, compleanni, anniversari e promozioni. Eravamo come una squadra. Affrontavamo i tempi difficili insieme e godevamo dei bei momenti insieme. Questo è ciò che pensavo. Ogni anno che passava mi diceva più bugie. Era come se stesse tessendo una rete intorno a me con nient'altro che bugie. In superficie sembravamo la coppia modello che ogni coppia voleva emulare. Gli amici ci ammiravano, i genitori si vantavano di noi e noi ci crogiolavamo nel bagliore di una perfezione percepita. Ero molto felice e non pensavo nemmeno che qualcosa potesse rovinare il mio matrimonio. Ragazzo, quanto mi sbagliavo. Le crepe iniziarono a mostrarsi, ma ero troppo ingenuo, troppo innamorato per riconoscerle. Ho scelto di ignorarle, aggrappandomi alla mia fede in lei e alla vita che avevamo costruito insieme. Una telefonata notturna, un incontro improvviso nel fine settimana, una cena cancellata frettolosamente. Erano incidenti isolati, facilmente spiegabili come impegni professionali. Il primo sospetto sorse una notte quando tornò a casa tardi. Disse che era un raduno con i colleghi e che avevano bevuto qualche bicchiere. A volte era al telefono e lasciava la stanza quando entravo, sostenendo che stava parlando con uno dei genitori di uno dei suoi studenti. Poi i nostri viaggi insieme iniziarono a scarseggiare, sostituiti dal fare shopping da sola. Iniziò a trascorrere meno tempo a casa, le sue ore consumate da lavoro extra a scuola o da riunioni di emergenza che sembravano sorgere troppo spesso. Volevo affrontarla, ma non l'ho fatto. Decisi di tenere tutto per me. Ero stanco di cercare di capire, sapevo che avrebbe evitato ogni domanda che le avessi fatto e probabilmente mi avrebbe detto che stavo immaginando cose. La mia decisione di assumere un investigatore privato fu una scelta facile. Il suo comportamento sospetto lo rendeva facile. Nelle settimane seguenti l'attesa fu agonizzante. Speravo nell'innocenza, ma mi preparavo al peggio. Il giorno in cui l'investigatore mi chiamò nel suo ufficio, sentii avvicinarsi una tempesta oscura. La rivelazione fu un colpo da KO. Mia moglie vedeva altri 4 uomini. Le prove erano inequivocabili. Fotografie, video e registrazioni telefoniche. E quelle improvvise uscite da sola?
Stava andando ad incontrare questi uomini. Ogni relazione era condotta in un hotel diverso, una grottesca farsa di inganni. I 4 uomini erano diversi come poteva essere, ognuno contribuiva a un nuovo strato di shock e tradimento. Il primo era un uomo d'affari, proprietario di un paio di ristoranti e 2 negozi di articoli sportivi. Il secondo uomo era un artista, un musicista. Mia moglie aveva sempre ammirato i loro scambi, che non erano più innocenti interazioni fan-artista, ma una relazione a tutti gli effetti. Lei ammirava la sua musica e lui ammirava lei. Il terzo uomo era un istruttore di palestra. Pensavo che il suo interesse per mia moglie fosse puramente professionale, aiutandola a mantenere uno stile di vita sano. Mi sbagliavo. L'ultimo uomo era il peggiore di tutti, un amico di lunga data. Mi fidavo di lui e condividevo le mie paure e gioie. Scoprire il suo tradimento fu una pugnalata dolorosa. Non stava solo tradendo con mia moglie, stava tradendo la nostra amicizia. Era un doppio inganno che mi lasciava interrogare ogni interazione che avevamo. Dopo l'incontro con l'investigatore privato, sono andato direttamente da un avvocato divorzista che offriva una consulenza gratuita. La decisione di divorziare non fu difficile. Il tradimento aveva eroso l'amore che avevo per lei, lasciando dietro di sé un vuoto riempito di dolore e delusione. Il processo iniziò con un sacco di documenti, firme e incontri con avvocati, ma fu la parte emotiva a colpirmi di più. I nostri amici furono scioccati dalla notizia. La donna che vedevano come una moglie amorevole era ora rivelata come una traditrice seriale. La loro simpatia per me era tinta di incredulità e un tocco di scandalo. Fu difficile affrontare la loro pietà e il giudizio silenzioso che cercavano di nascondere. Ma la parte più difficile fu dare la notizia alle nostre famiglie. Eravamo diventati parte dei clan dell'altro, avevamo condiviso feste, compleanni e pietre miliari familiari. La sua famiglia fu scioccata, delusa e imbarazzata. Si scusarono profusamente, non sapendo cosa dirmi. La mia famiglia fu un pilastro di sostegno. I miei genitori, i fratelli e anche i parenti lontani si radunarono attorno a me, fornendo aiuto emotivo e pratico. All'udienza per il divorzio, mia ex moglie cercò di ottenere gli alimenti e di prendere la casa, che era in un trust di proprietà di mio padre. Risiediamo in Georgia, quindi avere la prova dell'infedeltà di mia moglie si rivelò il punto di svolta. Non ottenne nulla. Eravamo sposati da 9 anni e non avevamo figli, ma ci fu detto di dividere i beni in casa, per lo più mobili ed elettronica. Il divorzio fu finalizzato, lasciando dietro di sé un retrogusto amaro. Con il passare dei giorni, la necessità di condividere il mio calvario iniziò a crescere. Avevo bisogno di uno sfogo per liberarmi dei miei sentimenti, una piattaforma per esporre le sue azioni e inganni, non per vendetta, ma per liberarmi dal peso del suo tradimento. Con questa intenzione ho creato un blog anonimo. Era un angolo tranquillo di internet dove potevo riversare i miei sentimenti e dipingere il quadro del mio matrimonio distrutto senza alcun giudizio. Ho descritto le mie esperienze con grande dettaglio, inclusa la sequenza di scoperte che hanno portato a un'intensa sofferenza emotiva e alla sensazione finale di liberazione dopo la nostra separazione. Ho continuato a scrivere, cronacando il mio viaggio, le conseguenze del divorzio, la lotta per riacquistare la normalità e gli alti e bassi del mio percorso emotivo. Con mia sorpresa, il mio blog iniziò ad attirare l'attenzione. Una manciata di lettori si trasformò in dozzine, poi centinaia. La sezione dei commenti si riempì di parole di sostegno ed empatia e storie condivise di tradimento. Ho svelato i dettagli del suo tradimento, i 4 uomini, i 4 hotel e le bugie che legavano tutto insieme. Ho fatto attenzione a mantenere le identità nascoste, concentrandomi non sulla diffamazione personale, ma sul puro peso dell'inganno. Il blog è diventato il mio faro di speranza, un faro nel mare tempestoso delle emozioni. Era lo sfogo terapeutico di cui avevo bisogno, una piattaforma dove potevo trasformare il mio dolore in scopo, il mio tradimento in un faro per gli altri. Sentivo che le mie parole risuonavano con gli altri, formando un legame di esperienza condivisa e guarigione reciproca. Il mio blog anonimo non era più solo un diario personale.
Nel frattempo, il mio blog continuava a esplodere. Mia ex moglie insegnava ancora al suo lavoro. Ora i 4 uomini, tutti avevano mogli, e ho contattato ogni ultima moglie con buste da FedEx. L'amico che mi aveva anche tradito, l'ho tagliato fuori dalla mia vita. Circa 3 mesi dopo il divorzio, mia ex moglie mi inviò una lettera. Era etichettata «Per favore leggi». L'ho semplicemente bruciata. Voglio inviare a Storie di Tradimento un sincero ringraziamento per aver dedicato del tempo a caricare la mia storia. La mia storia potrebbe essere finita, ma il viaggio è ancora in corso. Grazie per aver ascoltato. Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mi consideravo molto amorevole, quindi quando mi sposai 7 anni fa, terminai le mie relazioni con altre donne, ad eccezione di mia moglie. Mettendo l'anello nuziale al dito della mia prescelta, capii chiaramente che era la mia scelta, che lei era la mia metà migliore e il mio ultimo amore. Non ero mai stato così sicuro prima, ma la vita ha i suoi piani per noi, senza chiedere permesso. Dopo il matrimonio abbiamo iniziato a vivere separatamente, anche se la madre di mia moglie aveva una bella casa in periferia dove viveva da sola. I genitori di mia moglie non avevano avuto una vita coniugale felice e suo padre decise che sua madre avrebbe cresciuto da sola la loro figlia. Non giudico la sua decisione, ma sento ancora il dolore nella voce di mia moglie quando parla di suo padre. Un anno dopo il nostro matrimonio, mia moglie mi rese felice con la notizia che saremmo diventati genitori in un futuro prossimo. La portavo letteralmente in braccio, non volendo mai lasciarla sola nemmeno un momento. Correvo al negozio nel cuore della notte quando la mia amata aveva disperatamente bisogno di mangiare aringhe sott'aceto con zucchero o annusare lucido per scarpe. Mia moglie condivideva con sua madre come mi prendevo cura di lei e da mia suocera ricevevo solo approvazioni e parole gentili. A volte mi chiedevo se mia suocera mi lodasse molte più volte di mia moglie, ma attribuivo ciò alla gravidanza di mia moglie e ai suoi continui cambiamenti d'umore e disagi. 3 mesi dopo aver saputo che sarei diventato padre, mia moglie ed io andammo per un'ecografia di routine quando il medico C chiese se sapevamo che aspettavamo gemelli. Saltai letteralmente intorno all'ufficio del medico come un bambino, esprimendo esclamazioni di gioia. La mia amata, invece, si coprì il viso con le mani e tra i suoi singhiozzi ambigui capii che stava piangendo. Era sotto shock, non si aspettava gemelli. Vagava per l'appartamento ripetendo continuamente «Cosa faremo ora? Come vivremo?» Non riuscivo a consolarla. Ci vollero 3 giorni interi perché mia moglie smettesse di piangere e decidesse di andare a vedere sua madre per condividere la notizia di persona invece di scioccarla al telefono. Durante tutto questo tempo conobbi Angelica come una donna molto educata e riservata. Tuttavia, quando le raccontammo della nostra gravidanza e del fatto che ci sarebbero stati 2 bambini, eruttò come un vulcano. Rideva, piangeva, ma le sue lacrime erano calde e gentili. Si rallegrava genuinamente e persino iniziò a chiamarsi nonna in tacchi alti, dato che lavorava ancora a quel tempo. Poi mi lanciò uno scherzo che cancellò completamente i confini tra noi, dicendo scherzosamente «Lucas, stavo cominciando a pensare che il tuo fucile fosse scarico e le tue munizioni fossero a salve». Non avevo riso così tanto da tempo. Risposi con orgoglio che tutto ciò di cui avevo bisogno era un bersaglio e che l'avrei colpito immediatamente. Sorprendentemente, tutti e 3 i trimestri passarono velocemente. Mia moglie partorì i bambini più belli che chiamammo James ed Evelyn. Organizzammo un incontro di famiglia e fu deciso che mia suocera C avrebbe aiutato per il primo mese. Prese una pausa dal lavoro e si trasferì nel nostro appartamento. Fu allora che scoppiò l'inferno. Mia moglie divenne molto nervosa e irritabile, diceva costantemente che non si sentiva più una donna e si considerava solo cibo per i nostri gemelli. Mia suocera cercava di calmarla, ma ciò portava solo a conflitti. I gemelli dormivano a turni per un mese, non c'era mai un momento in cui dormissero entrambi allo stesso tempo.
Andavo al lavoro come se fosse una vacanza. Nonostante la pila di carte e un mucchio di compiti, riuscivo in qualche modo a rilassarmi. Anche mia suocera confessò che sognava di tornare al lavoro presto. Nel frattempo, il mese arrivò al termine e Angelica dovette lasciarci per tornare al lavoro. Mia moglie stava lottando enormemente, diventò più aggressiva e indifferente, a volte si chiudeva in bagno per evitare di sentire il pianto dei bambini. Capendo che mia moglie non poteva farcela, iniziai a lavorare da remoto e a prendere cura dei bambini durante il giorno. Questo continuò per 10 mesi e pensavo che le cose non potessero peggiorare, ma poi i bambini iniziarono a camminare. Mi sentivo come un guardiano dello zoo o un supervisore in un progetto di conservazione della fauna selvatica, cercando di salvare una specie in via di estinzione. Mentre James cercava di mettere qualcosa nel water, Evelyn si lavava le mani nello stesso water. Quando Olivia si addormentava, James sentiva il dovere di punzecchiare sua sorella con il dito. Insomma, stavamo lottando. Iniziammo a sfogare la nostra rabbia e la nostra stanchezza l'uno contro l'altro e iniziarono le liti. Una volta, quando mia suocera venne a trovarci e sentì il nostro ultimo litigio, mia moglie ed io ricevemmo una sgridata che ricorderò per il resto della mia vita. Angelica era severa e molto determinata. Mi ritrovai a godere un po' di sottomettermi a lei. Poco dopo, la mia vita prese una svolta completa. Mia moglie smise di allattare i bambini e decise di tornare al lavoro. Continuai a lavorare da remoto per rendere le cose più facili anche dal punto di vista finanziario. Smettemmo di affittare un appartamento e ci trasferimmo tutti nella casa di mia suocera. Mia moglie partiva per il lavoro presto e tornava piuttosto tardi. Praticamente vedeva solo i bambini e me quando dormivano. Decise di dedicarsi al lavoro e, bisogna dirlo, ottenne risultati piuttosto buoni. Nei miei confronti divenne fredda e indifferente. Lo sentivo, ma ancora l'uomo in me prendeva il sopravvento e, quando tutti dormivano, supplicavo letteralmente per i miei 10 minuti di dovere coniugale da parte sua. Con mia suocera tutto era molto più semplice. Trascorrevamo tempo insieme, crescevamo i bambini, prendevamo il tè, facevamo passeggiate, guardavamo la TV insieme. Iniziai a notare che mi piaceva il suo profumo. Era in qualche modo inebriante, intelligente e molto attraente. Quando si vestiva con jeans attillati per una passeggiata, non riuscivo a togliere gli occhi dal suo sedere che oscillava leggermente mentre camminava. Un giorno, mentre Angelica stava pulendo i pavimenti, io camminavo assorto nel mio telefono. Accadde che ci scontrassimo. Lei era di spalle e io di fronte. Sentii subito il desiderio, chiaramente visibile. Con mia sorpresa, mia suocera passò una mano tra i capelli e morse delicatamente il labbro. Non sapevo come interpretare questo e decisi di fingere che nulla fosse accaduto. Il giorno seguente, mentre preparavamo la cena insieme, lasciai cadere un coltello per terra. Mia suocera si chinò a raccoglierlo e, facendo ciò, la scollatura della sua camicetta si allargò e vidi la sua biancheria che copriva appena il seno. Sentii di nuovo un'ondata di desiderio per tutto e non potevo nasconderlo. «C'è qualcosa che vuoi dirmi?» chiese mia suocera. «Ho paura di dire troppo», risposi, trattenendomi a stento. «O forse voglio che tu dica troppo», mi disse lei sommessamente. Iniziai a comportarmi come un adolescente, spostandomi da un piede all'altro. Poi dissi semplicemente che sentivo come se i bambini stessero piangendo. Ma poi mia moglie tornò da un viaggio di lavoro e mi confessò di aver tradito con il suo capo. Dire che ero profondamente turbato sarebbe falso. In un certo modo, ero persino sollevato, perché moralmente ero già stato infedele a mia moglie, ma solo con sua madre. Decidemmo che, fintanto che i bambini erano piccoli, avremmo fatto finta di essere una famiglia felice e che, tra qualche anno, avremmo deciso come procedere. Era una giornata fredda fuori. Mia moglie partì per un altro viaggio di lavoro. Ero a casa da solo con i bambini e mia suocera stava visitando un'amica. Dopo aver messo a letto i gemelli, stavo guardando la TV. Mia suocera tornò tardi quella notte, allegra e leggermente brilla. Tornò a casa senza ombrello e era completamente fradicia. Vidi che stava tremando e iniziai ad aiutarla a togliersi il cappotto e la camicetta bagnata. «Anche questa è bagnata»,
disse lei, e senza sforzo si tolse tutto. Trascorremmo tutta la notte insieme, una delle migliori notti della mia vita. Mia suocera desiderata era veramente mia quella notte e al mattino mi svegliai solo. C'era un biglietto sul tavolo che diceva che tutto ciò che era accaduto era stato un errore, il risultato del vino e nient'altro. Questo doveva rimanere tra noi. Andrò a stare con mia sorella. I tuoi bambini sono abbastanza grandi per andare all'asilo. Ce la farai senza di me. Dirò a mia figlia che sto prendendomi cura di una sorella malata. Non chiamarmi o menzionare ciò che è successo. Buttai via il biglietto, ma non posso cancellare quella che è stata una delle migliori notti della mia vita dalla mia mente. Sono passati anni, abbiamo divorziato e, con nostra sorpresa, i bambini lo hanno preso piuttosto con calma. La mia ex moglie spesso li porta al mare, alla casa del suo nuovo marito, il suo ex capo. A dire il vero, non me ne pento affatto. Nella mia mente ci sono sua madre e quella notte. So che è tutto sbagliato, ma non posso farci niente. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima! Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Mai avrei pensato di essere io a condividere la mia storia, ma eccomi qui, seduto davanti a questo microfono, cercando di mettere in parole il tumulto che ha consumato la mia vita. Tutto è iniziato in quel fatidico giorno del 12 aprile 2021, il primo D-Day come lo chiamano nei circoli dell'infedeltà. Il sole stava tramontando, gettando una luce dorata sulla nostra zona residenziale suburbana mentre tornavo a casa dal lavoro. Una sensazione di anticipazione mi rosicchiava dentro, una sensazione fastidiosa che qualcosa non andava. Appena entrato in casa, l'aria sembrava più pesante, carica di una tensione non detta. «John, possiamo parlare?» La sua voce, solitamente calda e accogliente, suonava forzata, come se fosse oppressa da un peso troppo pesante da sopportare. La trovai seduta nel soggiorno, bagnata dalla soffusa luce della lampada accanto a lei. I suoi occhi, un tempo pieni d'amore e di risate, ora nascondevano un'ombra di colpa che mi fece rabbrividire. «Cosa c'è che non va?» chiesi, cercando di mascherare l'inquietudine che si insinuava nella mia voce. Esitò. I suoi diti si torcevano nervosamente in grembo prima di sfogarsi finalmente con la verità. Ho visto qualcun altro». Le parole rimasero sospese nell'aria. Un pesante silenzio calò su di noi come una coperta soffocante. La mia mente correva, cercando di comprendere l'ampiezza della sua confessione. Immagini lampeggiavano davanti ai miei occhi. Momenti rubati, bugie sussurrate, un tradimento che tagliava più profondamente di qualsiasi lama. Perché? Fu tutto ciò che riuscii a far uscire, la mia voce appena sopra un sussurro. Lei distolse lo sguardo, incapace di incrociare il mio. «Non lo so. Mi dispiace, John. Non volevo che nulla di tutto questo accadesse». Ma le scuse erano echi vuoti, soffocati dal ruggito assordante della mia fiducia infranta. L'ira ribolliva dentro di me, minacciando di traboccare. Ma sotto di essa giaceva un dolore crudo, inesorabile, il dolore di un cuore straziato da chi amavo di più. «Ho bisogno di tempo», riuscii finalmente a dire, la mia voce vuota di rassegnazione. «Ho bisogno di tempo per elaborare tutto questo». E con quelle parole apparve la prima crepa nelle fondamenta del nostro matrimonio, una fessura sottile che presto si sarebbe allargata in una spaccatura irreparabile. Mentre lasciavo la stanza, i suoi singhiozzi risuonavano nello spazio vuoto. Tra noi, un sinistro promemoria dei sogni infranti che giacevano dispersi nella nostra scia. Nel caos che seguì la rivelazione, il perdono sembrava l'unica via d'uscita, un barlume di speranza nell'oscurità che minacciava di consumarci entrambi. Nonostante il dolore, scelsi di credere nelle seconde possibilità e nel potere dell'amore di conquistare anche le ferite più profonde. «Mi dispiace, John. Farò di tutto per rimediare», supplicava, gli occhi pieni di lacrime mentre mi tendeva la mano. Il suo tocco
era un balsamo per la mia anima ferita. Un momento fugace di conforto nel mezzo della tempesta che infuriava dentro di me. Come potevo allontanarmi dalla donna che avevo promesso di amare e proteggere, anche di fronte al tradimento? «Voglio crederti», risposi, la mia voce appena un sussurro. «Ma come posso di nuovo fidarmi di te?» Le sue labbra tremavano, il peso del suo senso di colpa che la schiacciava come un mantello piombato. E così mi permisi di sperare, di credere nella possibilità di redenzione. Iniziammo un percorso di guarigione, di ricostruzione di ciò che era stato infranto dalla sua infedeltà. Ma sotto la fragile facciata del perdono giaceva un dubbio persistente, un timore persistente che sussurrava di promesse infrante e sogni distrutti. I giorni si trasformarono in settimane e le settimane in mesi, ma le ferite si rifiutavano di guarire completamente. Lo spettro del suo tradimento aleggiava su di noi come una nuvola oscura, gettando un'ombra anche sui momenti più felici delle nostre vite. «Pensavo fossimo oltre a questo», dissi una sera. L'amaro nella mia voce tradiva il dolore che persisteva dentro di me. Lei mi porse la mano, il suo tocco gentile eppure carico di dolore. «Sto provando, John, davvero, ma non posso cancellare il passato». Le sue parole erano come un pugnale nel mio cuore, un doloroso promemoria delle cicatrici che non sarebbero mai completamente scomparse. E tuttavia non riuscivo a spingermi a lasciarla, ad abbandonare la donna che avevo amato per così tanto tempo. Ma man mano che i giorni si trasformavano in mesi, le crepe nel nostro matrimonio si allargavano. Il peso del suo tradimento diventava troppo pesante da sopportare. Le promesse di cambiamento non erano altro che echi vuoti, soffocati dagli echi del suo inganno. «Non posso più fare questo», ammisi infine, le parole pesanti di rassegnazione. «Devo andarmene». Le lacrime le rigavano il viso mentre mi tendeva la mano, ma mi tirai indietro, incapace di sopportare il peso del suo dolore più a lungo. E mentre mi allontanavo, gli echi delle promesse infrante mi seguivano, un sinistro promemoria dell'amore che era andato perduto ai venti del tradimento. L'inizio della fine del nostro matrimonio idilliaco cominciò lentamente, come un filo tirato fuori dal tessuto delle nostre vite. All'inizio era sottile, una parola tagliente qui, un risentimento persistente lì. Ma presto le crepe si allargarono, rivelando l'oscurità che giaceva sotto. Assistetti impotente mentre la donna che amavo scendeva in una spirale di comportamento autodistruttivo, il suo comportamento gentile sostituito da una rabbia volatile alimentata dall'alcol. Le notti diventarono campi di battaglia, riempiti di litigi e porte sbattute, ogni parola una pugnalata al mio cuore. «John, mi dispiace», sussurrava nel tenue chiarore della nostra camera da letto, la sua voce intrisa di rimorso. Non so cosa mi abbia preso, ma le scuse erano gesti vuoti, privi di sincerità, mentre le sue azioni parlavano più forte delle parole. I lividi sulla mia pelle e le cicatrici sulla mia anima testimoniarono la verità. Il nostro amore era diventato un campo di battaglia, dove la vittoria significava solo un trionfo vuoto. E poi arrivò il secondo D-Day, una rivelazione che frantumò qualsiasi residuo di fiducia fragile. La scoperta del suo rendezvous segreto con un ex fidanzato inviò onde d'urto attraverso il nostro matrimonio, lasciando dietro di sé una scia di devastazione. «Non posso più fare questo», dissi con la voce appena sopra un sussurro mentre le stavo di fronte al tavolo della cucina. «Non posso continuare a fingere che tutto vada bene». Lei distolse lo sguardo, i suoi occhi pieni di lacrime, ma non c'era rimorso nel suo sguardo, solo un'indifferenza fredda che mi fece rabbrividire. «Non so cosa vuoi che ti dica», rispose, la sua voce priva di emozione. Ma il suo meglio non era sufficiente, non quando le fondamenta del nostro matrimonio si sgretolavano sotto i nostri piedi. E così, con il cuore pesante, presi la decisione di andarmene, di reclamare quel poco che restava della mia dignità infranta. «Mi dispiace», sussurrò mentre uscivo dalla porta, la sua voce appena udibile sopra il fragore del nostro matrimonio in rovina. Ma non c'era più possibilità di tornare indietro, nessuna seconda chance da dare.
E mentre uscivo nell'aria fredda della notte, sapevo che la strada davanti a me sarebbe stata lunga e difficile, ma era un viaggio che dovevo intraprendere da solo. L'intricata ragnatela di bugie tessuta dalla persona che avevo fidato di più al mondo con ogni rivelazione, il velo d'inganno si addensava, oscurando la verità e lasciandomi affogare in un mare di tradimento. «John, ho trovato qualcosa», dissi, la voce tremante mentre la confrontavo nel nostro soggiorno scarsamente illuminato, qualcosa che non avrebbe dovuto essere lì. Lei alzò lo sguardo, i suoi occhi si allargarono in un'innocenza finta, ma potevo vedere la paura che si nascondeva sotto. «Di cosa stai parlando, John?» Alzai il telefono. Il suo schermo illuminava il buio con prove schiaccianti del suo tradimento. «Questo», risposi. La mia voce è appena un sussurro, il secondo telefono che avevi nascosto. La sua facciata crollò, sostituita da uno sguardo freddo e calcolatore che mi mandò brividi lungo la schiena. «Non so di cosa stai parlando», rispose, la sua voce priva di emozione. Ma potevo vedere la colpa scritta chiaro come il giorno nei suoi occhi, un'ammissione silenziosa del suo tradimento. E mentre la verità crollava intorno a noi, capii che il perdono era solo un'illusione passeggera, un miraggio nel deserto del nostro matrimonio infranto. I giorni che seguivano furono un turbine di accuse e negazioni, ogni parola un'arma puntata al mio cuore. Lei distorceva la verità, manipolando la realtà per adattarsi alla sua narrativa, ma mi rifiutai di essere gaslighted nella sottomissione. «Mi fidavo di te», dissi, la voce grezza di emozione. «Ho creduto in te, ed è così che mi ripaghi». Lei distolse lo sguardo, incapace di incontrare il mio sguardo, ma nei suoi occhi non c'era rimorso, solo un'indifferenza fredda che mi gelò fino al midollo. «Mi dispiace», sussurrò, ma le sue parole erano vuote, prive di sincerità. E mentre stavo lì, fissando nell'abisso del suo tradimento, capii che non c'era più possibilità di tornare indietro. La fiducia che ci aveva un tempo legati insieme giaceva infranta ai nostri piedi, vittima del suo inganno. E mentre mi allontanavo, sapevo che la strada davanti a me sarebbe stata lunga e difficile, ma era un viaggio che dovevo intraprendere da solo. L'ultimo colpo mi colpì con una forza che non potevo ignorare. Fu una rivelazione che trapassò la nebbia della negazione, lasciandomi senza altra scelta se non quella di affrontare la dura realtà del mio matrimonio in rovina. «Non posso più fare questo», dichiarai, la mia voce piena di una risolutezza nata dalla disperazione. «Non lo farò». Lei mi guardò, i suoi occhi velati di confusione e un barlume di sfida. «Cosa stai dicendo, John?» chiese, la sua voce intrisa di incertezza. Presi un profondo respiro, preparandomi allo scontro che ci attendeva. «Sto dicendo che ho finito», risposi, la mia voce ferma nonostante il tumulto che infieriva dentro di me. «Ho finito di fingere che tutto vada bene. Ho finito di vivere in uno stato costante di paura e incertezza». La sua facciata si incrinò, rivelando la paura e la disperazione che si nascondevano sotto. «Ma possiamo superare questo», implorò, tendendomi la mano. «Possiamo sistemare le cose, lo prometto». Ma le sue promesse caddero su orecchie sorde, soffocate dagli echi del suo tradimento. Avevo dato troppe possibilità, perdonato troppi peccati, e ora avevo raggiunto il mio limite. «Me ne vado», dissi, la mia voce ferma e risoluta. «Me ne vado e non guarderò indietro». E con quelle parole mi voltai, lasciando dietro di me i resti infranti del nostro matrimonio. Era una decisione nata dalla necessità, un rifiuto di lasciarmi trascinare più a lungo dal peso del suo inganno. Mentre uscivo dalla porta, sentii una sensazione di liberazione invadermi, una libertà appena scoperta che mi riempì di speranza per il futuro. Era una strada disseminata di incertezze, ma era un viaggio che dovevo intraprendere da solo, per il bene della mia stessa sanità e benessere. E mentre uscivo nell'aria fredda della notte, sapevo che la parte più difficile era ancora da venire, ma ero pronto ad affrontarla, armato solo della mia forza e determinazione. Mentre navigavo tra le macerie del mio matrimonio distrutto, trovai consolazione nei luoghi più inaspettati. Tra le rovine del mio passato, scoprii un barlume di speranza per il futuro. La decisione di lasciare era stata straziante, piena di dubbi e incertezze.
Ma mentre mi sistemavo nella tranquilla solitudine della casa di mio padre, sentii una sensazione di pace avvolgermi. Era un rifugio temporaneo dalla tempesta che aveva devastato la mia vita, un santuario dove potevo iniziare a ricostruire ciò che era stato perso. «Stai bene, figlio?» La voce di mio padre interruppe il silenzio, la sua preoccupazione evidente nel corrugarsi della sua fronte. Annuii, offrendogli un sorriso piccolo e grato. «Ci sto arrivando», risposi, la mia voce roca di emozione. «Ci vorrà solo un po' di tempo». Posò una mano sulla mia spalla, un gesto silenzioso di supporto che disse più di 1000 parole. «Sei più forte di quanto pensi, John», disse, la sua voce piena di orgoglio. «E supererai anche questo, lo so». Le sue parole furono un salvagente nell'oscurità, un promemoria che anche nei miei momenti più bui non ero solo. E mentre riflettevo sul viaggio che mi aveva portato a questo punto, trovai una sensazione di chiarezza tra il caos. «Non posso continuare a rimuginare sul passato», dissi, la mia voce piena di determinazione. «Devo concentrarmi sulla costruzione di un futuro migliore per me stesso». E così mi misi all'opera per riconquistare la mia vita, un passo alla volta. Mi immersi nel mio lavoro, gettandomi in progetti che mi sfidavano e mi ispiravano. Mi riconnettetti con vecchi amici, trovando conforto nel loro supporto e comprensione incondizionati. Ma tra il caos della ricostruzione ci furono momenti di riflessione tranquilla, momenti in cui mi permettevo di piangere ciò che era stato perso. Era un processo doloroso, ma necessario per la guarigione. «Mi manca», ammisi una sera, mentre mi sedevo con mio padre sul portico guardando il sole tramontare in una fiammata di arancione e oro. Mi strinse la mano, i suoi occhi pieni di empatia. «Lo so, figlio», disse dolcemente, «ma a volte lasciare andare è l'unico modo per andare avanti». Le sue parole risuonarono profondamente in me, un promemoria che anche nei miei momenti più bui c'era ancora speranza per un domani più luminoso. E mentre guardavo il mondo distendersi davanti a me, sentii una sensazione di pace stabilirsi su di me, una tranquilla fiducia che, indipendentemente da ciò che mi riservava il futuro, lo avrei affrontato con coraggio e resilienza. Grazie per aver ascoltato la storia fino alla fine e, se ti è piaciuta, supportaci con un mi piace e iscriviti al nostro canale. Scrivi nei commenti cosa ne pensi della storia. Ciao e benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale e metteste un mi piace al video. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. La vita aveva un modo curioso di buttarti giù proprio quando pensavi di aver finalmente trovato un equilibrio. Era attorno al nostro 12° anno di matrimonio felice che mia moglie, la mia compagna d'infanzia, la mia confidente e la mia migliore amica, rivelò il suo segreto. La verità era straziante, lasciandomi sbalordito e incredulo. Lei confessò di aver avuto una relazione con il suo ex ragazzo che, già sposato, aveva apparentemente riacceso la loro vecchia fiamma. Mi sentivo come se il pavimento fosse stato tirato via da sotto i miei piedi, precipitando nello shock e nel dolore. La nostra storia d'amore era iniziata quando eravamo ancora bambini. Ero un ventenne inesperto, appena immerso nell'età adulta. L'ho incontrata in un piccolo caffè della città dove lavoravo part-time per pagarmi l'università. Lei aveva un paio d'anni più di me, 22 per l'esattezza, e studiava infermieristica. C'era un'attrazione irresistibile in lei, un desiderio di servire e aiutare gli altri che mi aveva completamente catturato. La donna, che aveva le sue ambizioni come priorità, non aveva mai immaginato di avere bambini nel suo futuro. Piuttosto, voleva stabilire la sua carriera prima di pensare a formare una famiglia. Anche io condividevo la sua visione e, dopo 3 anni di frequentazione, decidemmo di ufficializzare la nostra relazione. Trovai un lavoro stabile come appaltatore, mentre lei ottenne una posizione in un ospedale locale. La nostra vita cadde in un ritmo di armonia e comfort. Le nostre serate erano costituite da cene calde, conversazioni sincere sui nostri giorni e l'occasione di un film o una serie TV per rilassarci.
Era una vita tranquilla, quasi idilliaca, che avevamo attentamente costruito intorno a noi. Tuttavia, col passare del tempo, le cose iniziarono a cambiare. Lei cominciò a tornare tardi dal lavoro, attribuendo il ritardo alle ore extra in ospedale. Avevo completa fiducia in lei, non avendo motivo di dubitare della sua sincerità. Tuttavia, man mano che questi turni notturni diventavano frequenti, sembrava più distante e irritabile. Il tempo passato sullo schermo aumentò significativamente, anche durante le nostre serate film. Quando le chiedevo, lei minimizzava, attribuendo tutto a questioni lavorative. I miei sospetti si accesero per la prima volta quando notai grandi prelievi di denaro da una delle nostre carte di credito, su cui era un'utente autorizzata. Lei liquidò le mie preoccupazioni dicendo che era un prestito a una sua amica, che io non avevo mai incontrato. Nonostante il mio disagio, scelsi di crederle. Qualche settimana dopo, l'importo del prelievo fu rimborsato sulla carta di credito. I miei timori furono momentaneamente placati, solo per ritornare con forza quando scoprii che la stessa carta di credito aveva un saldo disponibile pari a 0. Lei, ancora una volta, aveva una spiegazione pronta. Lo attribuì a un prestito fatto a una sua amica, promettendo di restituirlo entro una settimana. La mia mente era in tumulto, con i campanelli d'allarme che suonavano incessantemente. I suoi ritardi notturni, il tempo passato costantemente davanti allo schermo e le misteriose transazioni finanziarie puntavano tutti verso una verità inquietante. Spinto dall'istinto, decisi di fare una visita a sorpresa sul suo posto di lavoro in un giorno in cui aveva affermato di dover fare straordinari. Non era lì e, quando l'ho affrontata, ha liquidato le mie accuse sostenendo che si trattasse di un semplice errore sul lavoro. Fu allora che decisi di prendere in mano la situazione. Avevo bisogno di prove concrete, qualcosa che potesse o confermare i miei sospetti crescenti o metterli a riposo. Così assunsi un investigatore privato per monitorare i suoi spostamenti. Dopo qualche settimana mi consegnò un mucchio di foto. Quello che vidi mi spezzò il cuore in 1000 pezzi. Lì c'era mia moglie, che teneva per mano il suo ex ragazzo, la sua testa appoggiata sulla sua spalla, i loro corpi vicini, intimi. L'investigatore aveva diverse foto di loro e alcune li mostravano in momenti intimi a casa sua, mentre sua moglie non era presente. Ero distrutto, la donna che amavo e di cui mi fidavo era coinvolta con qualcun altro. Quando l'ho affrontata, lei confessò tra le lacrime, implorando perdono. Giustificava le sue azioni dicendo che il suo ex ragazzo aveva perso il lavoro ed era sommerso dai debiti e che lei stava solo cercando di aiutarlo, e da una cosa era nata l'altra. Ho solo scosso la testa. Ero dilaniato tra il mio amore per lei e il travolgente senso di tradimento. Sentendomi perso e distrutto, mi rivolsi a mio padre per consiglio. È sempre stato il mio pilastro di forza, una luce guida nei momenti di incertezza. Mi suggerì di prendere un po' di tempo per me, per chiarirmi le idee, elaborare tutto e poi decidere quali passi compiere. Le sue parole avevano senso e decisi di seguire il suo consiglio. Feci la valigia, salutai mia moglie in silenzio e mi diressi verso una baita di un amico in montagna. Il silenzio mi avvolse, servendo come balsamo per il mio cuore dolente. Trascorsi la settimana facendo escursioni sui sentieri, impegnandomi nell'introspezione e cercando di dare un senso al caos in cui la mia vita si era trasformata. Nella tranquillità delle montagne trovai la chiarezza che cercavo. Il tradimento colpiva profondamente, la ferita era cruda e sanguinante. Mi resi conto che non potevo vivere con questo dolore, che era ora di lasciare andare l'amore che aveva definito la mia vita per così tanto tempo. Dopo essere tornato dalla baita, la mia mente era chiara. Anche se il senso di tradimento era ancora vivo, sapevo che semplicemente lasciarla non sarebbe stato sufficiente. Avevo bisogno di esporre la verità a tutti, alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi di lavoro e soprattutto alla moglie del suo ex ragazzo. Se pensava di poter giocare con le nostre vite senza conseguenze, si sbagliava di grosso. Contattai per prima la moglie dell'ex ragazzo, rivelando con delicatezza tutto. Le mostrai le fotografie e raccontai tutto ciò che mia moglie aveva confessato,
Lei era devastata ma grata per la conoscenza e concordammo su un piano d'azione. Poi organizzai una cena, invitando tutta la nostra famiglia stretta e gli amici e chiunque altro volesse venire. Anche la moglie dell'amante di mia moglie era al corrente. Tutti pensavano fosse una celebrazione, un possibile annuncio di una nuova aggiunta alla nostra famiglia o una grande promozione al lavoro. Erano di buon umore, brindando alla nostra felicità, completamente all'oscuro di ciò che stavano per scoprire. Dopo cena, chiesi silenzio e iniziai a parlare. Ringraziai tutti per essere stati parte della nostra vita. Poi passai alla grande rivelazione. Spiegai cosa stava succedendo, mostrando loro le fotografie dell'investigatore, assicurandomi di rivelare ogni dettaglio del tradimento di mia moglie. La stanza si riempì di ospiti e mormorii. Molti erano sotto shock, alcuni addirittura increduli. Ma ciò che spezzò il silenzio fu l'apertura improvvisa della porta. La moglie dell'ex ragazzo entrò con un fuoco negli occhi. Affrontò suo marito, presentando le prove dell'affare a tutti i presenti. Annunciò che avrebbe chiesto il divorzio e voleva la piena custodia dei loro figli, sottolineando di avere abbastanza prove per assicurarsi che lui perdesse praticamente tutto. E poi la ciliegina sulla torta. Rivelai che la maggior parte dei nostri risparmi congiunti che io e mia moglie avevamo messo da parte erano stati prelevati e investiti in beni registrati solo a mio nome. Avevo ricevute e estratti conto per provarlo. Quindi, nel nostro divorzio, lei sarebbe rimasta praticamente senza nulla. Ma non è andata così. Le conseguenze furono immense. Mia moglie fu rovinata parzialmente dal punto di vista finanziario, socialmente distrutta. Il suo amante, ora di fronte al divorzio e alla prospettiva di perdere i suoi figli e la sicurezza finanziaria, si trovò nella stessa situazione. Per quanto dolorosa fosse stata l'intera vicenda, questo mi sembrava giustizia. Non si trattava solo di vendetta. Era questione di rivelare la verità, di difendere me stesso e assicurarmi che affrontassero le conseguenze delle loro azioni. Avevano distrutto 2 matrimoni e, alla fine, si ritrovarono senza nulla. Tuttavia, il mio percorso non si è fermato lì, nonostante il dolce sapore della vendetta. Il vuoto lasciato dal mio matrimonio fallito era ancora presente, ma questa volta ho deciso di colmarlo con l'automiglioramento, con nuove esperienze, con la guarigione e la crescita. Mi sono concentrato sulla ricostruzione della mia vita, realizzando il mio valore e imparando di nuovo a fidarmi. E con il tempo ho trovato una nuova forza dentro di me che non conoscevo prima. Anche all'udienza di divorzio ha cercato di ottenere gli alimenti e una parte dei risparmi dai nostri conti congiunti. Mi è stato ordinato di restituirle metà dei risparmi, ma non ha ottenuto gli alimenti. Il suo amante non ha perso la custodia dei suoi figli, era al 50%. Ha dovuto pagare gli alimenti e il sostegno ai figli e ha perso la casa. È uscito dal suo divorzio con alcuni dei suoi elettronici, i suoi vestiti e la sua auto. Bene, a mio parere, non sottovalutate mai un coniuge tradito. Solo perché se ne vanno in silenzio non significa che se ne stiano andando veramente, in un certo senso potrebbero avere qualcosa in mente, non si sa mai. Ognuno affronta una situazione orribile o tragica in modo diverso. Se un uomo o una donna non si allontana subito da una situazione di tradimento, non significa che siano degli stupidi o qualunque cosa vogliate chiamarli. A volte hanno bisogno di tempo per pensare, per elaborare qual è la loro prossima mossa. Ora, se fanno la stessa cosa più e più volte e si aspettano risultati diversi, allora possiamo chiamarli con nomi orribili come stupidi o idioti, ma non chiamerò idiota un uo. Ciao e benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale e metteste un mi piace al video. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Avevo tutto, o almeno così credeva chiunque. Ricoprivo un ruolo di primo piano in una start-up tecnologica in forte crescita e possedevo una vasta casa in un quartiere recintato. Avevo anche Sonia, mia moglie, che sembrava troppo bella per essere vera. Eravamo l'epitome del successo e della felicità, o almeno così sembrava. In realtà, vivere con Sonia era come esistere in una gabbia dorata. Sì, brillava all'esterno, ma rimaneva pur sempre una gabbia.
Sonia aveva un talento nello manipolarmi. All'inizio del nostro matrimonio, in modo sottile, mi dettava cosa indossare, con chi uscire e quali hobby fossero appropriati per qualcuno della mia statura. Poi la situazione peggiorò. Iniziò a criticarmi davanti ad amici e familiari, sminuendomi per affermare il suo dominio. La dinamica del potere era cambiata. I segnali erano evidenti. Il mio conto in banca divenne un'impresa congiunta, ma sembrava che Sonia fosse l'unica a fare prelievi. Quando la confrontavo, aveva sempre qualche giustificazione. Costi elevati della vita o investimenti per il nostro futuro, diceva. Ero scettico, ma Sonia era abile nel farmi dubitare di me stesso. Tanto che iniziai a mettere in questione il mio giudizio. Mi chiedevo se stessi immaginando cose o se fossi troppo possessivo riguardo al denaro. Decisi che era il momento di scavare un po' più a fondo. Volevo scoprire la verità una volta per tutte. Un paio di indagini discrete mi portarono a scoprire che una quantità significativa di denaro era stata trasferita dal mio conto su un altro, uno che non avevo mai visto prima. Il nome sull'account era sotto pseudonimo, ma non ci volle un genio per capire chi c'era dietro. Il sangue mi bollì nelle vene. Era più che sufficiente. Mi resi conto che dovevo fare qualcosa al riguardo, non solo per il bene della mia sanità mentale, ma anche per la mia sicurezza finanziaria. Così mi rivolsi a un professionista. Trovai Randy, un investigatore privato esperto. Mi assicurò di aver visto casi come questo prima. Gli diedi tutti i dettagli: i trasferimenti bancari, il comportamento controllante e i miei sospetti crescenti. Si mise al lavoro immediatamente. Le settimane passarono in uno stato di attesa agonizzante. Poi un giorno Randy mi chiamò nel suo ufficio. Le informazioni che aveva scoperto erano come una bomba all'idrogeno in attesa di esplodere. Stava anche avendo una relazione con il mio socio in affari, Alex. Lo shock mi colpì come un'onda di marea. Dovevo mantenere la compostezza. Se Sonia e Alex avessero sospettato che sapevo, non c'era modo di dire cosa avrebbero fatto. Randy mi passò mucchi di prove. Foto, estratti conto, email e altro. Avevano pianificato di incastrarmi per appropriazione indebita nella mia stessa azienda, un crimine che non avevo commesso. Mi soffermai sui dettagli del loro schema. L'obiettivo che avevano era sconvolgente. Avevano tracciato un piano meticoloso per incastrarmi. Includeva la falsificazione di registri aziendali e email. Non avevano lasciato nulla al caso. La rabbia mi travolse. Questo non era solo un tradimento, era un attacco calcolato mirato a rovinare la mia vita. Era giunto il momento di ribaltare la situazione. La mia prima mossa fu proteggermi. Contattai discretamente un mago della tecnologia di nome Lisa, specializzata in sicurezza informatica. Era più che felice di aiutarmi quando le raccontai la mia situazione. Con il suo aiuto installai telecamere di sorveglianza in punti strategici. Una volta posizionate le telecamere, era un gioco di attesa. Lisa monitorava i feed e, presto abbastanza, cogliemmo Sonia e Alex con le mani nel sacco. Le loro conversazioni e azioni compromettenti erano tutte registrate. Ora ero veramente arrabbiato con entrambi. Avevo ora prove inconfutabili contro di loro. Mentre raccoglievo le prove, presi anche misure per proteggere le mie finanze. Creai nuovi conti bancari e trasferii i miei beni, assicurandomi di mantenerli nascosti. Consultai un avvocato per prepararmi alle battaglie legali che sarebbero sicuramente venute. Per quanto riguarda il mio lavoro, documentai attentamente tutte le mie azioni. Mi assicurai che, se qualcuno avesse indagato sulla mia condotta professionale, avrebbero trovato solo un record pulito. Con le mie reti di sicurezza a posto, passai alla fase successiva del mio piano: esporli per quello che erano veramente. L'annuale gala aziendale si avvicinava rapidamente, un evento frequentato da tutti i nostri dipendenti, stakeholder e partner commerciali. Sapevo che questa era l'ambientazione perfetta per svelare la verità. Preparai una compilazione video di tutte le prove, ben realizzata per garantire il massimo impatto. Inviato anche un suggerimento anonimo allo sceriffo locale sulle attività finanziarie dubbie di Alex. Sapevo che il suggerimento avrebbe innescato un'indagine. La notte del gala arrivò. Scambiai piaceri, feci piccoli discorsi, ma la mia mente era concentrata sul compito da svolgere.
Avevo organizzato affinché il video fosse riprodotto a metà dell'evento. Mentre le luci si abbassavano e il video iniziava, guardai Sonia e Alex. La loro iniziale confusione si trasformò in orrore, iniziale confusione. La stanza era silenziosa, tranne che per le prove dannose che si susseguivano sullo schermo. Le persone erano scioccate. I volti diventavano rossi e si levavano sospiri d'aria, ma nulla mi dava più soddisfazione dello sguardo sui volti di Sonia e Alex. Erano stati esposti e non c'era più possibilità di tornare indietro. Avevo preparato meticolosamente questo momento. Prima dell'evento avevo chiesto il divorzio, proteggendo le mie finanze e i miei beni grazie a un ferreo accordo prematrimoniale. Sonia non sarebbe stata in grado di pretendere un centesimo. Avevo anche assicurato che la mia rappresentanza legale fosse a prova di bomba. Il giudice, vedendo la montagna di prove contro Sonia, non esitò a pronunciare a mio favore. Perfino il suo avvocato sembrava sconfitto, incapace di pronunciare una sola parola in sua difesa. Alex fu immediatamente licenziato e furono presentate contro di lui accuse penali. L'indagine dello sceriffo portò alla luce ulteriori illeciti. Sonia, ora socialmente ostracizzata, non aveva più nessuno a cui rivolgersi. Mentre Sonia firmava i documenti del divorzio, mi colpì il fatto che fosse stata lei l'architetto della sua rovina. Aveva pensato di potermi manipolare, ma alla fine fu lei a essere manipolata. Finalmente era finita. La mia vecchia vita si era sgretolata, ma sembrava una distruzione necessaria. Una nuova vita mi aspettava, costruita su valori reali e relazioni genuine. Era una tavola rasa e, per la prima volta in anni, mi sentivo genuinamente eccitato per quello che il futuro aveva in serbo. La polvere si era posata. Là! Il dramma e il caos che avevano consumato la mia vita erano ora alle spalle. Entrare nella casa vuota, priva della presenza di Sonia, era un'esperienza surreale. L'assenza della sua energia manipolatrice sembrava una boccata d'aria fresca. Guardai intorno. Era lo stesso spazio, eppure tutto sembrava diverso. Era come se le pareti stesse avessero trattenuto il respiro, in attesa che la tempesta passasse. Il primo passo che feci fu eliminare ogni traccia di Sonia. I suoi vestiti, le sue foto e i cimeli furono venduti o donati. Ciò che non poteva essere dato via fu gettato. Decisi anche di rinnovare la casa. Non perché ne avesse bisogno, ma perché ne avevo bisogno, io. Dovevo riconquistare il mio spazio, renderlo veramente mio. Il lavoro presentava una sfida diversa. Con Alex fuori dai giochi c'era un vuoto nella leadership dell'azienda, ma il team si radunò. Avevano visto cosa era successo e il rispetto che avevo perso a causa delle macchinazioni di Sonia e Alex iniziò lentamente a ricostruirsi. Per quanto riguarda l'azienda, non solo ci siamo ripresi, ma abbiamo prosperato. Si scopre che la lealtà e la fiducia sono davvero buone per il bilancio finale. Iniziai anche a frequentare la terapia. Scompattare anni di manipolazione e abuso emotivo non fu né semplice né veloce, ma era necessario. Il mio terapista mi aiutò a comprendere i segnali che avevo perso e i segnali di pericolo che avevo ignorato. Fu un'educazione sul comportamento umano e sulla comprensione di ciò che spinge le persone ad agire come fanno e, più importantemente, mi aiutò a capire meglio me stesso. Il processo di ricostruzione della mia vita mi portò anche a riconnettermi con vecchi amici e familiari, persone da cui mi ero allontanato durante il mio tempo con Sonia. Avevano visto i cambiamenti in me, ma mi vedevano anche per chi ero prima di tutto questo. Il loro supporto divenne una parte inestimabile della mia nuova vita. Mi ricordarono cosa significava avere persone che si prendono genuinamente cura di te, qualcosa che non avevo sentito in anni. I mesi passarono e la vita aveva un ritmo diverso, un tono diverso. Era più tranquilla, ma anche più ricca e genuina. Non avevo nuove illusioni. Le cicatrici del passato sarebbero sempre state lì, ma mentre guardavo il mio riflesso una mattina, mi resi conto che quelle cicatrici non mi definivano. Erano solo una parte di un quadro molto più grande e più complesso. Un quadro che era ancora in fase di disegno, con colori più luminosi e tratti più audaci. C'erano giorni in cui pensavo a Sonia e Alex, mi chiedevo cosa stessero facendo o se si fossero pentiti delle loro azioni.
ma quei pensieri erano fugaci, oscurati dalle possibilità che mi si prospettavano. Per la prima volta in molto tempo mi sentivo genuinamente ottimista. La miglior vendetta non era solo vivere bene, era vivere autenticamente, ed è esattamente ciò che intendevo fare. Vivere autenticamente divenne la mia nuova filosofia di vita. Non cercavo più l'approvazione degli altri, né lasciavo che il giudizio altrui influenzasse le mie decisioni. Avevo imparato, attraverso le prove e le tribolazioni, che l'autenticità porta a una vita più soddisfacente e significativa. La mia giornata, tipo ora, iniziava con una meditazione mattutina, un momento per me stesso per riconnettermi con i miei pensieri e sentimenti più profondi. La terapia aveva aperto nuove porte alla mia comprensione interiore. Mi aveva insegnato l'importanza dell'autoriflessione e del perdono, non solo verso gli altri, ma anche verso me stesso. Avevo trascorso troppo tempo intrappolato in un ciclo di risentimento e vendetta. Ora stavo imparando a lasciare andare, a liberarmi dal peso delle mie esperienze passate per fare spazio a nuove esperienze. La mia vita sociale iniziò lentamente a fiorire di nuovo. Invece di isolarmi come avevo fatto nei mesi e negli anni precedenti, iniziai ad accogliere l'opportunità di fare nuove amicizie. Partecipavo a eventi comunitari, mi univo a club che rispecchiavano i miei interessi e passioni e mi aprivo a conversazioni significative con persone che incontravo. Queste nuove amicizie, basate sulla sincerità e il rispetto reciproco, mi hanno dato una prospettiva rinfrescante sulla vita e sulle relazioni umane. Anche il lavoro aveva preso una nuova direzione. Con la partenza di Alex e l'allontanamento da Sonia, avevo più libertà di esplorare nuove idee e direzioni per la mia azienda. Il team e io abbiamo iniziato a lavorare su progetti innovativi, spinti dalla passione e dall'ambizione, piuttosto che dalla paura o dall'obbligo. La nostra azienda non era solo sopravvissuta. Stava prosperando, espandendosi in nuovi mercati e attirando talenti di prim'ordine. Il successo che stavamo vivendo era la prova che, anche nel mondo degli affari, l'autenticità e l'integrità contano. La mia trasformazione personale mi aveva portato anche a riconsiderare le mie priorità in termini di relazioni romantiche. Ero diventato più selettivo, cercando qualcuno che condividesse i miei valori e aspirazioni. Non avevo fretta. Sapevo che, quando sarebbe arrivato il momento giusto, avrei incontrato qualcuno con cui condividere non solo i miei successi, ma anche le sfide e le lezioni apprese lungo il cammino. Guardando indietro al tumulto degli ultimi anni, ero grato per le lezioni che avevo imparato. Mi avevano reso più forte, più saggio e soprattutto più felice. Avevo scoperto che, anche nelle situazioni più disperate, c'è sempre una via d'uscita, un percorso verso la riscoperta e la rinascita. La mia storia era una testimonianza del fatto che è possibile superare le avversità e costruire qualcosa di nuovo e bello dalle ceneri del passato. Mentre mi preparavo per un altro giorno, riflettevo su quanto fosse cambiata la mia vita. Ora, ogni mattina era un nuovo inizio, un'opportunità per creare, esplorare e vivere pienamente. La strada davanti a me era aperta e mi sentivo libero di percorrerla a modo mio, con cuore leggero e spirito aperto. Questa era la vita che avevo scelto, una vita di autenticità, crescita e gratitudine, e non avrei potuto essere più felice della mia scelta. Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri, e con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Vivo in una piccola città nel sud-est degli Stati Uniti. La prima storia è avvenuta verso la fine degli anni 90. Non menzionare il mio nome, i nomi sono stati cambiati per proteggere gli innocenti. Al momento della scrittura, 3 delle persone in queste storie sono decedute. Lasciatemi dire che i camionisti la hanno già abbastanza dura con lunghe ore e giorni lontani dalla famiglia, quindi, quando vengono traditi, è brutto, a mio parere. Senza ulteriori indugi, ecco la storia numero 1. Questo è successo a mio cugino preferito, chiamiamo la signora Denise e suo marito Dwayne.
Ho detto a mio cugino che pensavo fosse sbagliato che lui stesse con questa signora perché andavamo a scuola con suo figlio. Mio cugino sta dormendo con questa signora. Suo marito è un camionista. Eravamo molto giovani in questo periodo. Io avevo forse 18 o 19 anni, quindi mio cugino aveva circa 21. Io e mio cugino lavoravamo insieme in quel periodo. Avevamo alcuni collegamenti dalla California con cui ci eravamo imbattuti per qualche stupida ragione e spacciavamo un po' di marijuana al lato. Lo facevo perché era economico per me ottenere peso e fare un buon profitto. L'ho lasciato perché nel 1996 avevamo ottimi lavori per la nostra età, guadagnando circa $12 l'ora, quindi per me non aveva senso. Questo gioca un ruolo più tardi, quindi mio cugino sta dormendo con questa signora, suo marito Dwayne è un camionista e hanno alcuni giocattoli piuttosto carini. Lui guidava una Lexus e lei aveva un bel SUV. Non sapevo quanti soldi guadagnassero, ma lei aveva la sua piccola attività, niente di che, solo un salone di parrucchiera, ma aveva clienti costanti. Dwayne inizia a sospettare che sua moglie Denise lo tradisca, quindi dice di dover guidare fino ad Atlanta. Questo era nei giorni prima che le persone avessero davvero telefoni cellulari. Era circa il 1996 o 1997. Quindi Dwayne parte ed è via per circa 8 ore. Nel frattempo, mio cugino è a casa sua a dormire con sua moglie. Si addormentano perché, ovviamente, Dwayne è ad Atlanta. Forse, verso le 2 del mattino, Dwayne entra e sorprende Denise e mio cugino. Scoppia una lotta, mio cugino viene colpito con una lampada o qualcosa del genere, ma lui è un combattente, quindi batte Dwayne e scappa. Non conosco i dettagli, ma in quel momento Dwayne e Denise decidono di rimanere insieme e, per qualche motivo, usano il collegamento di mio cugino, che abbiamo ottenuto tramite suo zio. Nel frattempo, scopro che Denise e Dwayne ottengono la maggior parte dei loro soldi dal gioco d'azzardo, illegale nel mio stato. Ma questa è la fonte della maggior parte dei loro soldi per tutti i giocattoli che hanno. Bene, un pacco viene inviato per posta dalla nostra connessione californiana all'attività di Denise nella nostra piccola città. Questo pacco è tracciato dalle forze dell'ordine, arriva all'attività di Denise e lei firma per il ritiro e le forze dell'ordine intervengono. In breve, perdono l'attività e alcuni dei loro giocattoli a causa dei redditi non dichiarati che avevano in entrata a causa delle loro attività illecite. Non penso che si siano mai completamente ripresi dal punto di vista finanziario, perché poco dopo Denise lavorava allo stesso lavoro che avevo io, che è dove si svolge la storia numero 2. Un'altra storia domestica è che lavoravo in una fabbrica di produzione durante questo periodo. Ero nei miei tardi anni 18 e nei primi anni 20 in questo momento, guadagnavo bene per la mia età in questa città. Questa fabbrica di produzione è nota per l'alto numero di, come dire, relazioni intime in cui le persone si impegnano. Sto parlando di persone che si allontanano nel bosco durante la pausa pranzo solo per farlo. Ad ogni modo, c'era questo ragazzo di New York. Lui e suo fratello si trasferirono nel sud e entrambi trovarono lavoro nella fabbrica. Ragazzi super in gamba, vedo ancora occasionalmente suo fratello ogni tanto. Bene, lavoravamo in sezioni diverse a seconda delle parti che la tua sezione produceva, tuttavia l'ora di pranzo poteva metterti in contatto con persone di altri dipartimenti. Bene, chiamiamolo Leo e il suo nome è Adena. Il nostro dipartimento era bravo in quello che facevamo, eravamo sempre avanti con i programmi, quindi a volte ci mandavano a casa presto o in altri dipartimenti. Io e Leo andiamo a lavorare in un altro dipartimento ed è qui che Leo e Adena si incontrano. Ero un ragazzino ingenuo all'epoca e non avevo avuto la mia prima vera relazione, quindi ero nel mindset che le persone sposate non si tradiscono a vicenda all'epoca. Questo era alla fine degli anni 90, inizio 2000. Così parlavano molto dopo quello e non mi registrava. Fast forward al lavoro sulla linea qualche settimana dopo e il fratello di Leo, Steve, riceve una chiamata. Deve venire davanti. Suo fratello ha bisogno di lui immediatamente. Suo fratello camminava dall'area di riposo al nostro lavoro, dove lui e Adena lavoravano anche completamente nudo verso la guardia di sicurezza che mise un cappotto attorno a questo tizio nudo e sanguinante. Nei giorni successivi sentiamo parlare di Adena e Leo.
La prima cosa che le persone dicono è: hai sentito parlare di Jan Wilson? Dove vivo, tutti conoscono Gene, quindi la prima cosa che esce dalla loro bocca è: intendi il grande Gene? Il tizio era grande, non grasso, ed era un camionista grande e in forma. Quindi esce la storia che Jean dice di avere un carico da portare ad Atlanta. Adena pensa che questo le dia a lei e a Leo alcuni giorni. Questo era nei giorni prima degli smartphone e molte persone non avevano telefoni cellulari, ma Jean ne aveva uno. Chiama qualche volta per controllare sua moglie mentre è diretto ad Atlanta. Jan aspetta fino a metà della notte, poi torna a casa con la sua pistola. Li sorprende entrambi completamente nudi nel letto. Da quello che ho capito, ha picchiato piuttosto bene Leo. Li fa eseguire atti sessuali l'uno sull'altro. Ho sentito o letto che ha usato la sua pistola per eseguire alcuni atti, mentre i dettagli non sono chiari. È successo prima che il giornale locale diventasse digitale nei primi anni 2000. Devo trovare l'articolo, poi li prende entrambi ancora nudi e li mette fuori all'area di sosta vicino al nostro lavoro. Eravamo tutti al lavoro mentre questo accadeva, lavoravamo il turno di giorno, quindi li ha messi fuori completamente nudi nel bel mezzo della mattina. Era sul giornale e tutto, non riesco a trovare l'articolo ora, ma manderò un'email se lo faccio. Ma non voglio che questo torni indietro a me. La morale di queste storie è che se un camionista dice che sta andando ad Atlanta e tu stai andando a letto con sua moglie, non passare la notte. Ma seriamente, non andare a letto con la moglie di qualcun altro. Grazie Tony, ho solo pensato di condividere che mio cugino preferito dalla prima storia è passato via nel 2020. È solo qualcosa di cui abbiamo parlato che mi fa ridere quando penso a lui. Ho scoperto mentre iniziavo a scrivere questo che il grande Gian è passato via nel 2019, la sua ex moglie Adena è passata via a metà degli anni 2000 e mio figlio maggiore era in classe con la loro figlia. Adena fa un'apparizione nella mia stessa storia, quindi dovrò ricordarmi di lei quando la racconto. I tuoi video hanno suscitato così tante emozioni in me, come dannazione, come ho potuto essere così stupido, o dannazione, c'è più nella storia di quanto lei mi abbia fatto sapere perché non avevo idea della verità a cascata. Devo mettere insieme la mia storia, include essere etichettato come un papà bambino, e imparare che non puoi aiutare qualcuno che viene tradito se mettono la testa nella sabbia. Grazie per aver ascoltato, alla prossima! Grazie per aver...